quanto riguarda una campagna elettorale che in effetti ha lasciato molto l'amaro in bocca a diversi siciliani. Molti hanno riconosciuto che sono stati davvero pochi i temi trattati, più che altro è stata una campagna di odio, una campagna di tutti contro tutti. Noi oggi seguiremo l'andazzo che c'è stato dal momento in cui le urne ieri alle 22 sono state chiuse, vale a dire seguiremo quelli che sono gli exit poll che in qualche modo danno già un orientamento di colui che potrebbe essere il nuovo governatore della regione siciliana, il presidente, ma ovviamente ancora più importante è seguire lo spoglio elettorale che comincerà, diciamo, tra poco più di 20 minuti. Alle 8 infatti inizierà lo spoglio e quindi cominceremo ad avere le prime proiezioni che non sono più sondaggi ma saranno dati ufficiali. Con me a seguire e a rendervi partecipi per questi dati che man mano confluiranno nella nostra redazione ci sono le colleghe Flaminia Belfiore e Vittoria Marletta. Flaminia. Buongiorno a tutti, buongiorno direttore, ben trovati, anzi ben ritrovati nel mio caso. Vorrei fare una considerazione, direttore. Speriamo che a seguirci siano più di quelli che sono andati a votare, cioè che quantomeno questi risultati delle elezioni regionali in realtà interessino anche chi ha scelto ieri di rimanere a casa, perché ancora una volta sono stati in tanti. E dobbiamo dire infatti che una delle battaglie più grosse, devo dire, da parte di tutti i partiti era quella di cercare in qualche modo di vincere l'astensionismo, di portare appunto quanti più elettori alle urne, ma mi pare che non sia stata affatto vinta questa battaglia, perché poco più addirittura di un siciliano avente diritto al voto su 2 non è andato a votare. La percentuale si ferma al 46 e 67%. Esatto, Vittoria ci può venire in aiuto con le cifre esatte. La percentuale, diciamo, appunto, è abbastanza bassa, 47,76 rispetto tra l'altro al 2012, quindi appunto le ultime elezioni risulta essere a ribasso perché, seppur bassa anche 5 anni fa, si attestava al 47,41%. Ecco, continuando già a citare qualche dato, diciamo che al voto erano chiamati 4.661.123 elettori siciliani che dovevano scegliere, ormai dovevano perché come detto le urne si sono chiuse ieri alle 22 dopo che erano state aperte alle 8 del mattino, a scegliere fra i 5 candidati a governatore. Nel 2012, come ricordava Vittoria Marletta, si recarono ai seggi 2.200.000 siciliani, vale a dire il 47,07%. Meno della metà degli eventi di meno della metà anche in quel caso, appunto come dicevamo prima, si sperava e si tentava da parte di tutti i movimenti politici di portare alle urne più persone, più elettori, ma evidentemente questa disaffezione verso la politica e molti politici è continuata. Un'altra novità che riguarda queste elezioni del 2017 invece in primo piano i deputati, cioè coloro che andranno a occupare i vari seggi di Sala d'Ercole, perché non si parla più di 90 parlamentari ma di 70, perché l'Assemblea regionale siciliana verrà eletta con la nuova legge promulgata nel 2013 che appunto una questione di risparmio. All'epoca c'era il governo Monti che stava in qualche modo sforbiciando le varie spese pubbliche, si pensò di passare anche a un ridimensionamento degli inquilini di Palazzo dei Normanni e quindi venne promulgata la legge nel 2013 che portava a 70 il numero dei deputati. È da segnalare che ovviamente all'interno della legge elettorale siciliana c'è la fatidica soglia di sbarramento del 5%. Che già si vede, che già comincia a fare probabilmente qualche vittima. Qualcuno non riuscirebbe forse neanche ad arrivare all'asse, qualche gruppo, qualche partito. Posso ricordare il sistema con cui si voteranno, certo. Perché c'è un numero che varia da 62 a 68 deputati sui 70 previsti, che sarà scelto tramite il sistema proporzionale, appunto su base provinciale, secondo il metodo dei più alti resti e dei voti di preferenza, sempre con questo sbarramento elettorale al 5% per ogni singola lista. Poi
Da 1 a 7, tra cui anche il presidente che vincerà le elezioni, saranno eletti appunto direttamente, automaticamente, la lista regionale, il listino del presidente, così viene chiamato, il premio, diciamo, al candidato presidente più votato. E poi viene eletto deputato regionale anche il secondo candidato presidente che non viene eletto, insomma quello che arriva secondo e comunque entra di diritto. E ricordiamo che i 6 candidati del listino del presidente entrano automaticamente all'ARS nel caso in cui vincesse il proprio candidato presidente e allo stesso tempo i seggi conquistati nelle liste a lui collegate dovessero essere inferiori a 42. C'è un sistema un po' farraginoso che poi alla fine interesserà sicuramente poco, perché poi alla fine si vorrà vedere, si vorrà sapere esattamente chi sale e chi no, ma questo lo vedremo poi sicuramente molto nelle prossime ore. C'è anche un altro dato comunque secondo me da sottolineare, che è quello proprio di ottenere la maggioranza poi effettiva all'ARS, nel senso che questo tipo di sistema elettorale potrebbe creare dei problemi per quelli che adesso vengono considerati come quelli in testa, no? Perché già in base agli exit poll si è valutato chi realmente possa aver guadagnato il maggior numero di voti, tra cui appunto compaiono essere per adesso Musumeci e Cancelleri, e ci si io comincerei già da subito, perché abbiamo parlato di quello che è l'andamento dell'exit poll, ma non abbiamo detto cosa emerge da questi primi rilevamenti, da questi primi sondaggi. Diciamo subito che in questo momento ancora a urne chiuse e a spoglio ovviamente non è iniziato, e quindi ripetiamo, dobbiamo andare con molta cautela. Si va soltanto con i sondaggi dell'ex poll, diciamo che al momento, con le dichiarazioni raccolte all'uscita dei seggi, quindi potrebbero essere, come spesso è accaduto in occasione di altre consultazioni elettorali, potrebbero essere assolutamente sconvolti. Infatti ci sono molti movimenti politici che stanno andando coi piedi di piombo a fare dichiarazioni, a dire andiamo cauti e aspettiamo le prime proiezioni, cioè i primi dati reali. C'è anche chi si è buttato già. C'è anche chi si è buttato in delle dichiarazioni, ora vedremo anche che tipo di dichiarazioni si sono susseguite nel corso della notte, ma diciamo immediatamente quali sono già i primi dati che emergono da questi sondaggi. C'è una forbice, e sicuramente quello che ci si aspettava all'inizio alla vigilia delle elezioni, delle consultazioni, cioè il testa a testa fra Nello Musumeci, candidato del centrodestra, e Giancarlo Cancelleri, che è il governatore presentato al Movimento 5 Stelle. Vogliamo dire queste forbici, sì. E gli altri 3 candidati presidenti, diciamo, come si dovrebbero attestare? Diciamo che appunto la classifica, possiamo anche considerarla così, vede Nello Musumeci in testa, proprio che però se la batte fino all'ultimo con Cancelleri. Che diciamo che al momento c'è una forbice di 3 punti, sì, in base ai 3 sondaggi. Lui arriverebbe, supererebbe il 40%. Sì, dal 37,5 al 45% per quanto riguarda Musumeci. Cancelleri invece, per quanto riguarda il sondaggio dell'X poll, dovrebbe attestarsi fra il 33,5 e il 36,5. E poi ci sono gli altri candidati. Io vi ricordo che ovviamente nelle nostre pagine, sul nostro sito newsicilia.it, dove state seguendo questa diretta che probabilmente potrete anche in questo momento seguire su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, ma dicevo sulle nostre pagine New Sicilia, oltre a questa nostra diretta ci sono accompagnati una serie di articoli che propongono non solo statistiche, dichiarazioni e anche curiosità, e ovviamente fra queste c'è un articolo che riguarda proprio gli exit poll. Il nostro titolo in questo caso dell'articolo sarà testa a testa all'ultima scheda tra Musumeci e Cancelleri, mentre il PD annuncia già la sconfitta. Ecco, Flaminia, per esempio, questo già è un dato chiaro e assolutamente difficile che possa essere controvertito. È inequivocabile il crollo del PD, anche se dovessero magari essere smentiti di poco gli exit poll, insomma siamo lì. Non arriva addirittura, anche sommando quelli di Fava, non si arriverebbe al 30%, quindi è proprio una sconfitta della sinistra in toto. Ecco, i dati che ci dice l'ex poll, i 3 ex poll che sono stati effettuati nel corso della serata, della prima nottata,
diciamo che parlano di un Fabrizio Micari, che è il sinistra, che si dovrebbe attestare fra il 16 e il 20%, mentre Claudio Fava dovrebbe, che è candidato della sinistra, dovrebbe attestarsi su una percentuale che va dal 6 al 9%. Quindi supererebbe, appunto, tra l'altro sarebbe già questo un risultato, perché il PD si augurava che non riuscisse neanche a superare. No, probabilmente sì, probabilmente. Quindi Insomma, potrebbe essere considerato da una parte un successo, ma in ogni caso... Questo è un risultato che spinge ancora di più a una riflessione sulla sinistra divisa. La sinistra divisa, ma ovviamente qualunque coalizione, tranne il Movimento 5 Stelle che è sempre andato da solo e continuerà ad andare da solo senza l'idea di una qualsivoglia alleanza. Poi vedremo se sarà in effetti così e soprattutto vedremo come sarà questa proiezione ideologica a livello poi nazionale. Ma dicevo, tranne il Movimento 5 Stelle, tutti gli altri hanno bisogno di una coalizione. Lo sta dimostrando questo risultato del centro-sinistra, dove appunto andando divisi sono andati allo sfacelo più totale. Lo dimostrò nel 2012 il centrodestra, quando Nello Musumeci allora venne sconfitto da Rosario Crocetta proprio perché negli ultimi giorni Miccichè, che invece adesso si è ricompattato, si è riallineato con il partito di Forza Italia, con tutto il centrodestra, allora andò diviso e quindi provocò... C'è da dire che rispetto a questi risultati con i 5 Stelle comunque in ascesa, anche se fossero andati uniti, comunque non avrebbero raggiunto né superato il risultato dei Grillini. Quindi anche la sinistra unita in questo caso in Sicilia, dopo i 5 anni di Crocetta, comunque deve dichiarare fallimento. Io voglio ricordare che nel 2012 proprio i candidati presidenti ottennero questi risultati. Anche in quel caso, come abbiamo detto più volte, furono meno di un siciliano su 2 aventi diritto al voto ad andare a votare. Crocetta, bene o male, fra le astensioni al voto e fra i vari voti delle liste, venne eletto presidente con non più del 10% del consenso di tutti gli elettori siciliani. Adesso sarà più o meno. Forse adesso c'è una piccola percentuale in più. Allora venne eletto, lo ricordiamo, Rosario Crocetta con il 30 e 47% dei voti, Musumeci si fermò al 25 e 73%, poi ci fu anche Cancelleri che fu della partita e si fermò al 18 e 17%, e poi il quarto dei candidati presidenti che ottenne una performance tutto sommato di buon rilievo fu Gianfranco Miccichè, che ottenne 15 e 41%. Questo significa che se Gianfranco Miccichè con 15 e 41 avesse all'epoca, anche all'epoca come sta facendo in questa consultazione elettorale, unito i suoi voti a quelli di Musumeci che erano 25 e 73, certamente sarebbero arrivati al 40 e oltre, e quindi che sembra quello di adesso. Che è quello di adesso, che avrebbe portato sicuramente il candidato del centrodestra, come pare lo stia facendo adesso in questa tornata elettorale, alla guida della regione. E invece abbiamo avuto 5 anni di Crocetta con tutto quello che è stato detto, con la maggior parte di siciliani che hanno in qualche modo constatato il fallimento di colui che si è presentato come rivoluzionario, come colui che doveva cambiare le sorti di questa terra, rilanciarla a tutti gli effetti, ma che stando ai risultati non solo del suo governo ma anche ai risultati odierni elettorali fa capire che è stata una mancata rivoluzione, anzi un fallimento totale. E di questo fallimento probabilmente ne sta pagando, come detto, il PD, non solo per la divisione interna della sinistra, ma anche proprio per questo governo fallimentare di Crocetta. C'è chi dice anche che il PD ha pagato forse il poco supporto da parte di Renzi, cosa che invece non è stata fatta da parte della destra, perché in realtà hanno fatto il fronte unico e Berlusconi, così come la Meloni, così come Salvini, sono stati molto presenti qui nelle province siciliane. Dobbiamo dire che proprio la Meloni è quella che può sicuramente mettersi la prima medaglia al petto, cioè colei che ha in qualche modo lanciato, sponsorizzato e creduto nella figura di Nello Musumeci. Fratelli d'Italia infatti è stato il primo partito a lanciare una coalizione compatta di centrodestra che potesse in qualche modo convergere sul nome pulito, trasparente di Nello Musumeci, che ha dimostrato non soltanto
nel corso della sua carriera politica, come ha più volte detto lui stesso in campagna elettorale, di aver attraversato la palude senza prendere la malaria. Queste sono dichiarazioni di Nello Musumeci, ed è vero, perché è davvero uno dei pochissimi amministratori politici che hanno amministrato la cosa pubblica, tra l'altro per molto tempo, per molti anni, e non ha mai ricevuto un avviso di garanzia. Per cui devo dire, l'intelligenza politica di Giorgia Meloni è stata quella di aver avuto fiducia nel presentare a tutta la coalizione di centrodestra questo nome di pulizia, di garanzia, di coerenza che è Nello Musumeci. Dall'altra parte, forse dal lato del PD, c'è stato prima la rinuncia di Pietro Grasso, su cui si è pesato moltissimo, perché ha fatto anche perdere molto tempo. Ha pesato moltissimo, ma dobbiamo dire, in effetti non ci si poteva aspettare diversamente dalla seconda più alta carica dello Stato, che avrebbe dovuto dimettersi e lasciare la presidenza del Senato a favore di una battaglia che si sapeva già si sarebbe persa, come in effetti. E poi ci sono anche le consuete lotte interne allo schieramento della sinistra, perché appunto Micari, come sappiamo, è un candidato che è stato proposto, portato avanti da Leoluca Orlando, e quindi magari mal digerito anche da altre parti del partito, lo stesso Crocetta magari, che sicuramente non ha gradito fare il gesto di non chiedergli di ricandidarsi, e per cui si pensa anche che qualcuno abbia remato contro all'interno dello stesso PD. Addirittura si dice che con il sistema del voto disgiunto, proprio in questi ultimi giorni, pur di non far vincere Musumeci, all'interno del PD siano partiti chiari inviti, queste sono indiscrezioni ovviamente, ma si vengono a sapere, chiari inviti a votare Cancelleri. Io, a proposito di dichiarazioni... Invece che Micari. Certo. Intanto Micari, sicuramente sulla figura personale e professionale di Micari non si discute, è rettore dell'Università di Palermo, una figura anche lui certamente pulita, avulsa dalla politica fin quando non ha deciso poi di accettare questa carica, una carica che sa più di agnello sacrificale che non di altro, proprio perché appunto non si trovava in qualche modo la possibilità di trovare un candidato forte dopo la rinuncia giusta di Pietro Grasso. Diciamo subito che mancano 5 minuti all'apertura delle urne, quindi tra 5 minuti comincia lo spoglio. È ovvio che non si sapranno da subito proiezioni. Io ritengo che almeno mezz'ora, 3/4 d'ora passeranno prima di avere le prime proiezioni. Voglio anche dire ai nostri lettori che ci stanno seguendo come si svilupperà la nostra giornata di No Stop, la nostra diretta qui dalla redazione di newcilia.it. Innanzitutto nel corso della mattinata si susseguiranno diversi ospiti, da giornalisti a imprenditori, ovviamente a politici, candidati. Cercheremo di capire attraverso i loro commenti, attraverso le loro dichiarazioni, non soltanto quello che sta succedendo man mano che arrivano i dati e quindi man mano che non si parla più di sondaggi ma di dati concreti, ma cercheremo soprattutto di proiettare quello che esce dalle urne sul futuro della Sicilia e soprattutto dei siciliani, cioè con questo nuovo governo, con questa nuova maggioranza, se ci sarà una maggioranza utile a poter governare o se si dovrà in qualche modo, anche in questo caso come già traspare, scendere a coalizioni forse anche un po' strane, forse un po' anche ambigue, ma comunque certamente sappiamo già che erano già in partenza, quindi figuriamoci cosa succederà. Sicuramente tutti i candidati che faranno parte del nuovo governo verranno qui, lo sappiamo già come funziona in questi casi, a dichiarare che loro hanno il loro, a parte che hanno vinto tutti, ma che loro avranno il loro programma elettorale, che lo metteranno a disposizione dell'Assemblea regionale siciliana, e poi tutte le forze politiche, chi lo vuole condividere, lo condividerà. Parleremo di temi reali, quello che un po' forse non si è fatto durante la campagna elettorale, cercheremo di analizzare quali sono i problemi. Lo dicevamo proprio in apertura della nostra diretta No Stop, cioè che è stata una campagna purtroppo di odio di uno contro l'altro e molto poco di temi trattati e soprattutto di soluzioni da attuare per fronteggiare quella che è una terra che sembra purtroppo sempre più desertificata, con le imprese che sono maggiori quelle che chiudono
con i nostri giovani che continuano a denunciare un tasso di disoccupazione più alto rispetto non solo all'Italia ma alle maggiori nazioni europee, con questi stessi nostri giovani che andare altrove e quindi in qualche modo a lasciare questa terra sempre più desertificata, come dicevo prima. Tornando un attimo alle di Pietro Grasso, a cui facevamo accenno prima, quando appunto dopo qualche mese di riflessione ha poi giustamente probabilmente rinunciato a fare il candidato, a porsi come candidato del centrosinistra. C'è già molta polemica anche su questo, perché in nottata Davide Faraone, che come sappiamo è renziano, sottosegretario, è stato sottosegretario alla pubblica istruzione quando è uscita la legge sulla buona scuola, anche lì ci sarebbe molto da parlare e contiamo fra l'altro tra i vari ospiti di avere anche rappresentanti del mondo della scuola. Stamattina verrà probabilmente qualche dirigente scolastico che ci parlerà appunto anche in questo caso di come la scuola dovrebbe essere attenzionata dal nuovo governo. Dicevo, Davide Faraone è stato sottosegretario alla pubblica istruzione, ora lo è alla sanità, e in nottata fra le varie dichiarazioni e parlando appunto della possibilità poi andata in fumo di Grasso come candidato al centrosinistra, ha in qualche modo un po' addossato anche la colpa al Presidente del Senato, dicendo che lui sarebbe stata una figura forte e che il fatto di averci pensato così tanto ha poi spinto a dover cercare un candidato dopo parecchio tempo, quindi la campagna partita in ritardo e via dicendo. E questo già ha creato anche dei malumori all'interno stesso del PD. Appunto, perché questa è un po' la vocazione, no? Di questa coalizione, quella appunto di autodistruggersi, automettersi in discussione, anche per carità che è un metodo assolutamente democratico, ma che poi porta a questi risultati, appunto una continua bega, un continuo discutere, accusarsi e poi anche scissioni che ovviamente hanno fatto male, perché poi se si è arrivati ovviamente alla candidatura di Fava contro Micari è proprio il risultato di questo malcontento e di queste scissioni. Ma io batto sempre sul fatto che appunto anche se fossero Stati Uniti non avrebbero raggiunto in questo caso grandi percentuali. Certo. Tra l'altro io credo che chi ha votato Fava a questa tornata elettorale non avrebbe comunque votato per il PD in questo caso, no? O non avrebbe comunque votato Cancelleri, cioè è veramente esatto, ha preso voti dove comunque non ce ne sarebbero stati in questo caso per altro, forse non sarebbero neanche andati a votare in quel caso. Sergio, se mi permettete, nel frattempo iniziano già ad arrivare messaggi su sì, WhatsApp. certo, Parlavate proprio poc'anzi. Vogliamo ricordare appunto anche quello che abbiamo detto nel corso di queste giornate in cui invitavamo a seguire la nostra diretta non stop, cioè la possibilità di una interazione, di un coinvolgimento dei nostri lettori. Il nostro numero WhatsApp che è 392 967 1565. È un po' difficile, ripetiamolo perché non c'è una cifra. 392 967 1565. Attraverso questo numero WhatsApp aspettiamo i vostri messaggi, perché ovviamente li commenteremo, li leggeremo, cercheremo di capire quali spunti ci date voi lettori, ma non soltanto a noi, lo ripeto ancora una volta, noi siamo qui per fornirvi assistenza nello spoglio elettorale, ecco, teniamola così, ma sicuramente stiamo aspettando personaggi che nel mondo della politica, imprenditoriale e comunque anche semplici cittadini possono in qualche modo farci capire cosa potrebbe cambiare, il loro punto di vista, cosa potrebbe cambiare soprattutto per questa Sicilia. Dicevi i primi messaggi, cominciamo a leggere. Parlavamo prima di Faraone appunto e ci dicono: Faraone incassa il colpo e ammette la sconfitta del PD, attribuisce le colpe di questo fallimento anche al tentennamento di Grasso, del quale appunto prima parlavamo. Il PD e tutti i suoi esponenti dovrebbero cospargersi il capo di cenere. C'è chi dice questo, però è arrivato anche un altro lo messaggio. Stanno facendo in qualche modo. Vabbè, ci salutano, ci augurano il buongiorno a tutti e tre, grazie. Buongiorno. Maxi flop del PD e di Alfano, per Angelino è uno smacco clamoroso.
che potrebbe vedere fallire l'obiettivo dell'ingresso all'ARS con la sua lista alternativa popolare. Di questo appunto bisogna parlare, perché ha fatto una sorta di salto, forse. Ma non c'è dubbio, questo è un tema importante. Io mi fermo un attimo perché dico, in questo momento, se il mio orologio non fa i capricci, sono le 8, quindi in questo momento si stanno aprendo le urne e comincerà lo spoglio, cioè da questo momento i dati che man mano arriveranno, e ovviamente lo dicevamo poc'anzi, sicuramente non arriveranno prima di mezz'ora, per quarti d'ora, non saranno proiezioni, ma saranno proiezioni su dati reali e non più su sondaggi effettuati attraverso gli exit poll all'uscita dei seggi, dove chiunque può dichiarare il vero, ma potrebbe sicuramente mettere fuori strada i sondaggisti, e quindi tutto ancora può succedere. E a proposito di questo, vorrei dire, lo dicevamo anche questo all'inizio della nostra diretta non stop, che qualcuno si è un po' già buttato nei trionfalismi o nelle delusioni. Altri stanno andando in maniera cauta, perché appunto sapendo che spesso gli exit poll hanno dato poi risultati assolutamente stravolti, vanno cauti nel commentare. E c'è un cauto ottimismo. Sì. Intanto c'è un cauto ottimismo all'interno del centrodestra, dove lo staff appunto del candidato Nello Musumeci ha dichiarato: siamo molto ottimisti sul risultato finale di queste elezioni, sappiamo di dover affrontare un ostico testa a testa con Cancelleri, siamo molto fiduciosi di poter portare un grande risultato a casa, aspettiamo i dati ufficiali. Sono soddisfatti anche all'interno del Movimento 5 Stelle, con Alessandro Di Battista, che tramite il suo profilo Twitter ha dichiarato: aspettiamo i dati ufficiali di domani, cioè appunto questo lo aveva dichiarato in nottata poco prima della mezzanotte, quindi parliamo di dati di adesso. Speriamo di mettere la ciliegina sulla torta, ci siamo impegnati tanto e i frutti si vedono già. I miei complimenti, dice Alessandro Di Battista, a Giancarlo Cancelleri per le battaglie di questi ultimi 5 anni e a Luigi Di Maio, che ha dimostrato con l'impegno costante il suo valore. Sta mettendo le mani avanti, facendo i complimenti ai suoi, però attenzione, perché dopo tutto questo impegno, appunto, è una campagna elettorale che loro hanno iniziato molto prima degli altri, perché erano già a pancia in giù a combattere, a cominciare mesi prima che si definissero le altre coalizioni. Se dovesse vincere Musumeci, per i grillini perdere questa occasione unica per la regione Sicilia sarebbe uno smacco, che ne dicano, comunque si facciano i complimenti per il grande impegno, per il grande risultato, per la crescita. Se non sarà stato quell'abbastanza, quei 2 punti, quei 3 punti che sarebbero serviti, sarà comunque una sconfitta. Sicuramente. Che avrà peso anche poi sulle politiche. Infatti una delle varie tematiche sviluppate nel corso di questa campagna elettorale, ma soprattutto dai leader dei partiti nazionali, era proprio quella di considerare alcuni positivamente o considerare altri invece solo come fatto locale le elezioni siciliane come il solito laboratorio isolano che poi possa proiettare le future coalizioni, i futuri accordi a livello nazionale. E ovviamente se qui dovesse confermarsi il dato della vittoria del candidato del centrodestra Nello Musumeci, certamente si parlerebbe già di una coalizione, di un accordo nel centrodestra che non può assolutamente essere non considerato, perché solo in questo modo si potrebbe in qualche modo andare a fronteggiare quella che è l'onda che comunque è sempre persistente e viva dei insomma, come dire, ancora una volta è sempre Berlusconi. Ancora una volta è sempre Berlusconi, ma lì ora poi sorgerà il problema della leadership a livello nazionale del centrodestra, perché Berlusconi non vuole perdere da questo punto di vista terreno. Dall'altro lato c'è Matteo Salvini, che ovviamente non è più disposto a abdicare in favore dell'ex cavaliere e quindi vorrebbe essere lui la luce portante del centrodestra. Quindi lì staremo a vedere. Stiamo a vedere soprattutto se poi a livello nazionale per le politiche terrà quello che in questi giorni è stato definito il patto dell'arancino, cioè
famosa sì, perché poi cena. alla fine questa coalizione, ok, Giorgia Meloni ha avuto appunto sicuramente il fiuto di ricompattare, ma tanto compatta non è direttore, perché poi alla fine si sono trovati a malapena per una cena che non era una cena, chi veniva per un caffè, chi per una sigaretta, chi si fermava, chi si alzava dal tavolo, ma in realtà per metterli a quel tavolo insieme ce n'è voluto, perché sono stati sempre separati nelle occasioni ufficiali. Sì. Da quello che mi dicono, alla cena c'è stato diciamo, un piccolo tentennamento nell'arrivare alla cena, cioè chi voleva arrivare dopo, chi voleva... Però a quanto pare quando poi si sono seduti attorno al pesce della famosa trattoria che li ha ospitati, e appunto all'arancino, da dove poi è derivato il famoso del fatto dell'arancino, poi pare che si siano in qualche modo, non dico certamente accordati sui temi nazionali, ma quantomeno hanno dimostrato una compattezza che mancava, non si vedevano da un anno. Berlusconi non scendeva in Sicilia da 9 anni, esatto. Perché appunto la realtà a livello nazionale è stata quella di una divisione che, seppur non più netta come fu in Sicilia nel 2012, era comunque una divisione che in qualche modo faceva capire che non si era ancora trovata la quadratura del cerchio. Ecco perché Micciche parla di miracolo. Ecco, no? Perché Micciche parla di miracolo, e in questo dobbiamo dire che Micciche, con tutti i difetti che abbia potuto avere nella compilazione delle liste di Forza Italia, quelle che hanno scatenato poi la campagna, come dicevamo prima, dell'odio e delle accuse, i famosi impresentabili messi in lista, ma comunque è riuscito anche lui a in qualche modo ricompattare, fermo restando, come dicevamo prima, la prima medaglia va da mettere al petto a Giorgia Meloni, ma anche lui ovviamente è riuscito a ricompattare un centrodestra che altrimenti sarebbe andato, come nel 2012, nuovamente allo sfascio. Non ci sarebbe stato dubbio che avrebbero vinto a mani basse. Bisogna chiedersi, gli impresentabili hanno nuociuto a Musumeci, perché molte persone davvero non ce l'hanno fatta, pur volendo, a votare Musumeci proprio a causa di questi impresentabili, oppure alla fine effettivamente poi Micciche sa quello che fa, perché poi sono persone che in qualche modo hanno evidentemente bacini di voti. Ma sai, io ritengo, Flaminia, che ovviamente se si fosse in qualche modo sconfitto l'astensionismo e quindi i partiti in qualche modo fossero riusciti a portare alle urne molti più elettori, allora probabilmente questa visione di mettere anche qualche impresentabile in lista l'avrebbe pagata ancora di più Musumeci, perché possibilmente portando gli indecisi alle urne, ai seggi, magari molti avrebbero detto no, io non ce la faccio a tirarmi il naso, queste liste non le voto. Stando così le cose, invece, stando così le cose, probabilmente si è andato di più gli stessi 5 anni fa. Esatto. Probabilmente sono più quelli che della politica, non dico ci cantano o comunque ci vivono nell'ambiente politico, ma che comunque di politica in qualche modo direttamente o indirettamente si interessano. Quindi in qualche modo erano voti sicuri. Quindi in qualche modo probabilmente molti sono anche voti d'apparato, per cui voti d'apparato a quel punto chi è nelle liste il voto d'apparato te lo porta. Però dobbiamo dire che sicuramente Nello Musumeci ha intercettato anche i voti della gente per bene, perché è stato il primo a dire sono stato io a sollevare in 70 anni di autonomia e di elezioni a livello siciliano, mai nessuno aveva parlato di liste di impresentabili, di candidati che devono avere non solo il casellario giudiziario immacolato, la fedina penale immacolata, ma anche una questione etica. Esatto, adito chiacchiere. E quindi è stato lui che lo ha ribadito. Questo suo modo, in qualche modo, di lanciare la possibilità delle liste pulite, poi alla fine si è rivelato un boomerang contro se stesso. Ma devo dire, è stato anche colui che ha detto non votateli, perché grazie a Dio il sistema elettorale siciliano permette il voto di preferenza. E se gli exit poll hanno dato un risultato plausibile, se dovesse essere il prossimo presidente della regione siciliana Musumeci, adesso lo si vedrà alla prova, al banco di prova della giunta. Perché lui ha anche detto che ovviamente in giunta innanzitutto non ci saranno ex assessori del governo. Scontentando molto la galla. Scontentando in qualche modo appunto la galla, che è stato un assessore del governo Crocetta e che in qualche modo puntava a riavere la sanità. Quindi lì staremo a vedere.
Io devo dire, per come conosco il candidato Nello Musumeci, che oltre a essere candidato e anche collega giornalista, ma è anche un amico di vecchissima data, devo dire, per come lo conosco, ritengo che Musumeci non sia una persona che scenda a patti o a compromessi che non siano trasparenti e puliti. Per questo dico, lo si vedrà adesso, forse più che in campagna elettorale. Certo, però come detto è anche vero che una qualche coalizione si dovrà pur trovare, perché i numeri per governare da solo probabilmente, stando alle proiezioni dei sondaggi, agli ex poll, ancora non è una maggioranza netta che può permettere al governatore di agire come vuole. C'è anche da dire che i parlamentari siciliani da 90 a 70 rende ancora più difficile che questi candidati non vogliano trovare una coalizione, quindi vogliono continuare a portare avanti il governo siciliano, perché se non sono riusciti con, credo, 2 o 3 tentativi a sfiduciare Crocetta, andandogli tutti contro e dicendo peste e corna del vecchio governatore, ma non l'hanno mai sfiduciato perché in 90 non volevano mai lasciare il seggio e andare a casa, figuriamoci se 70 appena eletti potranno in qualche modo provocare crisi o andare a casa. Nell'attesa che Vittoria in qualche modo ci cominci poi a fornire qualche risultato, siamo già quasi a un quarto d'ora dall'apertura delle urne e quindi sono già cominciati, come dicevamo, gli scogli. Io vorrei anche ricordare qual è la ripartizione di questi seggi. Ovviamente, come dicevamo, scendendo il numero dei deputati da 90 a 70, c'è una riduzione in tutte le 9 province siciliane e ovviamente quelle che ne pagano più alto il prezzo sono Palermo e Catania. Nel palermitano infatti andranno 16 seggi a fronte di 20 che erano nel 2012, cioè nella legislatura che si è appena conclusa. 13 saranno i seggi che vanno alle liste della provincia di Catania contro gli attuali 17, 8 nel Messinese mentre prima erano 11, 6 nel collegio di Agrigento, prima erano 7, 5 nel collegio di Siracusa e 5 in provincia di Trapani, prima erano rispettivamente 6 a Siracusa e 7 a Trapani, 4 nell'area ragusana contro i 5 dell'attuale legislatura e 3 nel Nisseno con 2 a Enna, mentre rispettivamente erano 4 nel Nisseno e 3 a Enna. Quindi proprio, dicevamo proprio questo, una riduzione che in qualche modo farà riflettere ancora di più coloro che dovessero pensare sfiduciamo a questo governo e andiamo tutti a casa. Quindi la vedo dura questa possibilità. Ci saranno nell'attesa, anche perché stanno arrivando altri messaggi tramite il nostro numero WhatsApp, parlando appunto di percentuali, secondo me bisogna anche a questo punto capire in base all'età chi ha votato cosa, nel senso che quali sono poi effettivamente i candidati che attirano quali tipo di elettori. E possiamo fare una divisione tra i più giovani, i meno giovani e poi gli anziani. Pare che c'era un certo numero di nuovi diciottenni al voto, no? Cioè, assolutamente sì. Ringiovanisce. Per quanto appunto, come abbiamo già detto, circa la metà degli aventi diritto siciliani poi effettivamente sono recati alle urne a scrivere la loro crocetta per esprimere quello che era il proprio parere, sono stati molti i giovani in questa percentuale e tra i 18 e i 44 anni pare che, sempre in base a questi dati non ufficiali che abbiamo, hanno preferito votare appunto o Musumeci o il candidato Musumeci o il candidato Cancelleri. Invece le persone più anziane, quindi a partire dai 70 anni in su, sembrano non preferire il Movimento 5 Stelle e quindi sembrano aver dato il loro voto a Musumeci e Micari insieme a questi. Poi è chiaro che c'è stato anche un grande astensionismo del quale appunto si è parlato, che comunque sembra non essere un dato nuovo ma più grave. In mezzo fra i 45 e i 40 anni il Movimento 5 Stelle è stato molto, cioè hanno colpito molto quella fascia insieme anche con i diciottenni, però diciamo che più avanti si va con l'età più sembra essere un po' tradizionalista. Questo, anzi, addirittura pensavo che la maggior parte dei diciottenni, dei nuovi elettori si sarebbero riversati sui 5 Stelle. Sì. Pensavo che questo possa essere
più o meno insomma il loro orientamento. Così è stato. Poi vabbè, parlando appunto di province, quindi anche di percentuali, sembra che Catania sia stata quella dove l'affluenza sia stata maggiore, perché si attesta intorno al 51%. Anche trascinamento di Musumeci stesso, che ovviamente qui su Catania è molto radicato, Chiaramente. molti voti ovviamente a Catania l'ha preso. Addirittura Messina sembra essere quella dove in testa, sì. Quella in testa appunto, 51,69%, quella dove pare che sia votato meno, e qui sembra un po' strano, data appunto anche la presenza di Cancelleri, il 39,6% è ad Agrigento. Ma anche Caltanissetta appunto, dove... E Caltanissetta dove lui risiede. 39,83, sono proprio le più basse in assoluto rispetto alle province appunto. Certe percentuali che mettono tristezza, ma ormai ci dobbiamo abituare, ma questo è così. Questa disaffezione verso la politica e i politici in generale, lo dicevamo prima all'inizio della nostra trasmissione, una disaffezione che in qualche modo conclama puntualmente in ogni consultazione elettorale questa mancanza di partecipazione da parte degli aventi diritto al voto. Flaminia, io ti volevo chiedere, tu in passato hai avuto modo di poter conoscere forse più direttamente Claudio Fava, mi pare che in qualche modo sei... Ti posso dire che certamente era amico di mio marito Enrico Esce. Ecco. Devo dire, quando Claudio Fava in questi giorni ha partecipato a qualche trasmissione, chiedendo il difetto principale di Claudio Fava, lui stesso ha dichiarato: sorrido poco. Ecco, sì. Tu che sei ma è vero. Tu che sei oltre che giornalista, una bravissima professionista e collega, sei stata anche, lo sei ancora per tanti anni, presentatrice, quindi sempre col sorriso sulle labbra. Ma un politico, anche quando magari non, anche quando non ce ne sarebbe motivo. Ecco, un politico che appunto si motivi per ridere, forse ne ha davvero pochi. Come si dovrebbe approcciare sicuramente dovrebbe fare uno sforzo in più Claudio Fava, ovviamente glielo dicono, ormai lo sa, ci scherza pure su, ma mai abbastanza su questa sua non empatia, ecco. I politici si sa, no? Sono un po' come i venditori di macchine usate in genere, raccomandabilissima, però devono sapersi vendere. Quello è veramente un handicap, non è empatico, il che non significa che non abbia poi magari appunto né competenze, anzi per esempio, per tornare proprio a quella trasmissione a cui facevi riferimento, il confronto a 5, il primo confronto a 5 dei candidati da Lucia Annunziata, il confronto TV è stato vinto in quel caso proprio da Fava, cioè è stato quello che ne è uscito meglio, perché gli altri si sono battibeccati molto tra di loro, però poi ovviamente non serve ovviamente a livello poi elettorale, non basta tutto questo, ma io l'ho visto comunque anche ridere, posso garantire. Lo sa fare. Ma forse fuori dalle telecamere, fuori, lontano dai riflettori, perché insomma io una disata di Fava non fuori dalla politica. Fuori dalla politica. Ma del resto lui stesso dice che la politica non è il suo mestiere, anche però ne ha fatta tanta e anche cambiando di volta in volta partiti, movimenti, schieramenti, sigle, pur sempre in politica, ma alla fine il suo mestiere è un altro, un giornalista, uno scrittore, uno sceneggiatore, tra l'altro, di Vaglia. Vittoria, poco fa dicevamo che fra i tanti temi, più che temi, problemi che affliggono la nostra terra, la nostra Sicilia, c'è quello relativo alla disoccupazione giovanile, ai giovani che vanno via, la classica e famosa fuga dei cervelli, che vorremmo tanto invece che si invertisse questa tendenza, cioè che i cervelli nostri, le buone qualità, i buoni ragazzi studiosi con ingegno eccetera, magari sì, che vadano fuori a fare esperienza, ma che poi tornino a mettere a frutto questa loro esperienza qui a favore della nostra terra. Ecco, tu fra noi tre probabilmente ci puoi venire figlia sia a me che a Flaminia, sei sicuramente il volto giovane, il volto futuro di questa terra. Speri di poter in qualche modo speri che si possa in qualche modo si possa invertire questa tendenza, vuoi vivere qui, vuoi vivere altrove. Tra l'altro ricordiamo che Vittoria Marletta è reduce da una bellissima esperienza a livello nazionale, perché a RDS su oltre 2000 concorrenti si è piazzata appena al secondo posto, cioè
a un soffio dal vincere il contratto di 1 anno con RTS. Lei è una voce radiofonica, una collega che è diventata giornalista all'interno della nostra redazione New Sicilia, e di questo ne siamo orgogliosi. Ecco, ma questo tuo futuro, alla luce di di quello che dicevo prima, la desertificazione siciliana, lo vedi, lo immagini e lo speri all'interno della tua terra, oppure vuoi anche tu emigrare in qualche modo per fare radio a livello nazionale, per fare altre esperienze? Voi giovani, come vi state ponendo in questo momento? Ma probabilmente questa è una delle domande che ci stiamo ponendo tutti, e forse abbiamo tutti quanti cercato risposte nei programmi dei vari candidati, che poi hanno cercato un po' problema. Mi viene da pensare subito a Micheli, che appunto in quanto rettore dell'Università di Palermo conosce molto bene la realtà e ha cercato di introdurre nel proprio programma il potenziamento anche delle infrastrutture, diciamo, interne, o comunque il fatto di fare questi stage voluti anche dalla regione, che poi fossero direttamente collegati con le aziende. Se mi chiedi se mi auguro un futuro qui, è chiaro che sì, questa è una delle terre più belle, l'hanno definita come maledetta, però interessante, intrigante. È chiaro che probabilmente nelle ultime legislature ci sono stati un po' di problemi, che adesso non stiamo qui ad elencare, e che chiaramente portano ad andare fuori. Perché poi un momento che i siciliani, già andare in Italia è già andare fuori per i siciliani, certo. Ma poi ci sono i giovani universitari, i giovani laureati italiani che vanno all'estero, perché anche in Italia non è che si ride, cioè se in Sicilia si piange, non è che in Italia si stia poi tanto meglio. Dice assolutamente bene, e sicuramente però non ci prendiamo in giro nel dirci che è vero che c'è una realtà migliore, che sono in Lombardia rispetto alla Sicilia, sì. Però è vero anche che proprio in Italia in generale si emigra verso l'estero. Esatto. Molti dicono andiamo per poi tornare, il punto è che bisogna chiederci se qui c'è qualcuno che ci accoglie, e ad oggi forse la risposta è negativa. Chi va via è difficile che torni, perché sa che tornando non trova opportunità di ne sappiamo qualcosa noi come genitori. Ne sappiamo qualcosa noi come genitori, che abbiamo appunto figli sparsi un po' in tutta Europa. Detto questo, parlando di giovani, io voglio ovviamente ringraziare, qui facciamo un po' di autopromozione, ringraziare tutti i giovani della nostra redazione. In questo momento, come sempre succede in ogni circostanza, non solo elettorale, ma in qualunque trasmissione, in qualunque streaming, in qualunque messa in onda, c'è chi ci mette la faccia, in questo caso io, Lavinia e Vittoria, ma se possiamo farlo, se possiamo darvi questo supporto in fatto di dati, di dichiarazioni, di commenti, di tutto quello che vi stiamo proponendo, possiamo farlo solo grazie a una redazione fervida che, devo dire, tutta la nottata è già stata sveglia per preparare questa diretta di stamattina, e quindi io voglio ringraziare la nostra redazione fatta da giornalisti professionisti, da giornalisti pubblicisti, ma soprattutto anche da molti ragazzi stagisti che stiamo in qualche modo facendo crescere, lo dicevo poc'anzi, ragazzi di buona volontà e soprattutto di ambizioni nel settore giornalistico e di vena giornalistica, perché devo dire sono molti che si sono avvicinati. Noi siamo ancora da questo punto di vista una redazione neofita, perché siamo nati il 1° settembre del 2014, quindi abbiamo appena concluso il triennio, lo abbiamo fatto con risultati che ci saremmo aspettati in almeno un quinquennio, cioè siamo riusciti a bruciare positivamente le tappe in fatto di consensi, in fatto di numeri certificati non da noi, perché parlare, autoelogiarsi, autocelebrarsi può sembrare semplice, ma noi ci rifacciamo soltanto a dati di Google Analytics, a dati di Alexa.com, che ci danno in questo momento fra i primissimi siti in Sicilia. Di questo non possiamo che esserne fieri, orgogliosi, carichi di responsabilità, e non possiamo che ringraziare i nostri lettori che continuano a seguirci. E quindi stavo dicendo, una grande squadra fatta da giornalisti e soprattutto da stagisti. Lo dicevo poc'anzi all'inizio di trasmissione, Vittoria è un esempio di
vena giornalistica che si è avvicinata alla nostra redazione già dal primo giorno di apertura, ha con noi effettuato il percorso richiesto dall'Ordine dei giornalisti, cioè i vari 2 anni di in qualche modo frequentazione, di rodaggio, di avvicinamento a questa professione, ed è poi ha superato gli esami, è diventata giornalista pubblicista con la nostra redazione, e come lei anche Marco Bua, Andrea Lo Giudice, che ovviamente in qualche modo hanno dato un grande apporto e continuano a darlo alla nostra redazione. Devo dire un grazie particolare anche a una nostra collega di vecchia data ai tempi di Antenna Sicilia, Erika Pinieri, che in questo momento si dovrebbe trovare, non lo sappiamo ancora perché non l'abbiamo ancora sentita, ma si dovrebbe trovare nel quartier generale di Ventana Bellissima, da Danello Musumeci, perché noi abbiamo detto stiamo sul chi vive, vediamo gli ex poll che cosa propongono e andiamo a mettere un nostro candidato, un nostro collega che possa raccogliere le prime reazioni dei candidati vicini al candidato presidente. Quando quindi ci sarà del materiale, quando ci sarà del materiale vi diremo che sicuramente liste e dichiarazioni le troverete sempre sulle nostre pagine di New Sicilia, dove vi riconfermo e vi ricordo, oltre a questa diretta che state seguendo sulle nostre pagine, se non la state seguendo attraverso Facebook, perché siamo su tutti e 2 i canali web, quindi sul canale della pagina social Facebook di New Sicilia e sul canale www.newsicilia.it giornale. Se non la state, oltre a quello che state seguendo, dico, troverete sul nostro giornale anche altri articoli che, come dicevo, riguardano curiosità, statistiche, dichiarazioni, e su questo, ripeto, sta lavorando tutta la redazione, a cui sono assolutamente grato e che devo ringraziare. Io rinnovo l'invito che ovviamente alla vigilia di questa nostra opera elettorale avevamo già esteso ad alcuni personaggi, ma questo invito che noi abbiamo fatto singolarmente ad alcuni, dicevo prima, fra imprenditori, giornalisti, candidati e comunque politici o rappresentanti delle istituzioni, oltre a loro già invitati direttamente, voglio rivolgere l'invito a tutti coloro che ci stanno seguendo. Innanzitutto ai nostri lettori che, lo ricordo, possono interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 392 967 1565. Lo ripetiamo, 392 967 1565. Ma oltre agli elettori io estendo l'invito, come dicevo già fatto singolarmente, a chi siamo riusciti a contattare, anche a coloro che non siamo riusciti in questi giorni a contattare. Dunque chiunque voglia venire qui a commentare i risultati che fra non molto speriamo comincino ad arrivare con le prime proiezioni, a in qualche modo dire la propria opinione, ai candidati, chi si sente deluso, chi si aspettava di più, chi invece è contento e entusiasta per il voto raggiunto, la nostra sede qui in via Centuripe 1C a Catania è aperta a tutti, indistintamente, per poter con tutti dialogare e in qualche modo dare il proprio punto di vista, che poi può essere commentato, smentito, suffragato dai messaggi e dalle dichiarazioni. Credo che abbia smesso di piovere ormai, no? Non ci sono più scuse. Insomma. Noi ci siamo guardati nella nostra redazione, nel nostro studio, quindi non sappiamo fuori se già c'è anche la luce oppure no. Immagino di sì, perché sono le 8:30, però noi è da almeno 8 ore che vediamo solo buio e faretti, nulla di più. Abbiamo qualche altro commento? Sì, c'è un altro commento, ci dicono i nostri lettori: sconfitta annunciata del centrosinistra, il PD non è stupito di questo risultato. Faraone dice attenzione però a non considerarlo un test nazionale. Sarà proprio così, ci chiedono, perché è quello, c'è chi dice che queste elezioni regionali in Sicilia effettivamente possono dare poi l'unità di misura di quello che accadrà alle politiche. In genere, se si vince, esatto, allora la Sicilia è il laboratorio nazionale da sempre. È un po' quello che dicevamo prima. Se c'è una sconfitta, ovviamente non vale. Esatto, che alla fine
tutti vincono, tutti sono contenti e ovviamente ognuno interpreta il proprio dato o comunque il dato complessivo elettorale a proprio piacimento. Quindi come giustamente dicevi tu e come sta dicendo vada a non far leggere questo dato in chiave anti-Renzi, cioè certo, tiene in particolare ovviamente a non far passare questo messaggio. Sì. A proposito quindi di c'è un'anticrocetta. A proposito di Renzi, bisognerà capire già da domani sera, perché martedì appunto c'è il faccia a faccia tra Renzi e domani sera. Quindi bisognerà cominciare a capire se Renzi, smentendo se stesso, perché Renzi è uno che non ammette mai le sue colpe e le sue sconfitte, capire se Renzi, smentendo se stesso, faccia una sorta di autocritica e ammetta che in qualche modo insomma, il risultato assolutamente deludente del PD è anche dovuto a un'opera di governo prima sua, forse ora un po' meno di Gentiloni, ma sicuramente quello che ha fatto dirà che hanno bufato, no? Che ci sono quindi capire se ammetterà in qualche modo questa sconfitta oppure no. Ci sembra difficile. Ci sembra difficile conoscendolo. Ci sono anche, dicevamo, delle curiosità riguardo a queste elezioni, nel senso che la Sicilia non si è smentita perché effettivamente l'affluenza alle urne è stata abbastanza esigua, ecco, mettiamola così, però ci sono state anche le classiche irregolarità. Ora ne parliamo delle irregolarità, sì, è interessante, però volevo ricordare anche un dato di cui ancora non abbiamo parlato. Non solo l'affluenza è stata esigua, nel senso che appunto metà, noi stiamo parlando in realtà di metà elettorato, cioè quando i politici dicono i siciliani hanno capito, i siciliani hanno risposto, no, metà, perché gli altri sono stati a casa, quindi o non hanno risposto, non hanno capito, non hanno voluto capire. Ma addirittura c'era quell'indagine che è uscita 10 giorni fa, per cui addirittura un quarto dei siciliani manco sapeva che si doveva votare. Questa è una cosa riesce difficile perfino crederlo, eppure è un'indagine demoscopica, quindi insomma il 25% dei siciliani non si poneva manco il problema, non aveva mai sentito neanche parlare. Ma questo probabilmente per quello che dicevamo prima, cioè per il fatto che la gente si è disaffezionata alla politica e soprattutto non ha più fiducia nei politici, per cui sarà qualunquismo, sarà tutto quello che vogliamo, ma l'opinione comune è quella di dire vabbè, tanto sono tutti uguali, quindi è inutile che andiamo a votare, non cambierà nulla e via dicendo. Insomma, qui ci si rifà un po' anche a Tomasi di Lampedusa, al Gattopardo, che diceva insomma se volete che tutto cambi bisogna che niente cambi. Le irregolarità. Sì, ci sono state nelle varie province, sia a Catania, sia a Messina, sia ad Augusta. Ad Augusta per esempio, proprio nel siracusano, chiaramente un uomo è stato tradito dal click di questo telefonino, nel senso che è stato preso mentre scattava la classica foto, devo dire non è neanche il primo caso, perché ogni volta qualsiasi elezione si sente le foto mentre votare, ma che quindi sapete, tra l'altro i presidenti di seggio dovrebbero invitare a lasciare i telefoni, poi uno ne può avere anche 5 addosso, lo sappiamo, ma dico da silenziarlo, cioè uno che scatta la foto e lascia anche il rumorino della macchina fotografica. Genio, E questo forse è un po' meno grave di ciò che invece è successo a Librino, un quartiere appunto di Catania, dove ci sono stati dei gruppi di persone che hanno intimato appunto di dare determinati voti a chi si recava. Intimato, che è diverso da invitare. Assolutamente. E anche lì, tra l'altro, ricordiamo che la legge impone che chiunque debba stare a una distanza di non meno di 200 metri dall'uscita dei seggi elettorali e non può assolutamente influenzare a maggior ragione. Invece stanno davanti, invece stanno lì proprio a intercettare gli elettori. Sì, parlando della nostra diretta non stop ad inizio, avevamo detto della riduzione dei deputati a Sala d'Ercole da 90 a 70. Questo comporterà delle sfide anche fratricide all'interno dei vari partiti. Infatti l'unica certezza è che tantissimi bigli potrebbero rimanere fuori dall'Ars. E fra le sfide elettorali, quelle che in qualche modo saltano più all'occhio, soprattutto qui nella nostra provincia di Catania, quindi all'ombra dell'Etna, del Partito Democratico, che già le sue belle sberle le sta a quanto pare subendo, le sta ricevendo. Ma ora staremo lì a vedere se
come pare il PD non esprimerà più di 2 deputati, ci sono 3 grossi nomi all'interno del PD, vale a dire Luca Sammartino, che è una macchina da voti elettorale che si è già fatta conoscere in altre circostanze, Anthony Baragallo, che è l'assessore al turismo uscente e che tra l'altro è stato messo sotto i riflettori, sotto accusa, perché negli ultimi giorni della campagna elettorale ha cominciato a dividere soldi a pioggia su contributi da 1.000, 1.500, 3.000, 4.000, e molti hanno detto che non stava facendo altro che una indegna campagna elettorale, anche perché soprattutto la maggior parte di queste manifestazioni, il più delle volte sagre, che lui ha sovvenzionato, le ha fatte in provincia di Catania, cioè nel suo bacino elettorale. E poi c'è Angelo Villani, che è un sindacalista di vecchia data, che anche lui in qualche modo smuove parecchi voti. Fra loro 3 uno sicuramente sarà fuori dall'Ars. Più o meno lo stesso potrebbe succedere anche in Forza Italia, dove dietro a Marco Falcone, che è anche lui un deputato con un ottimo bacino di voti, tra l'altro deputato appunto uscente di questa legislatura, di questa oltre a lui ci sono Alfio Papale, ex sindaco di Belpasso, che anche lui uscente del vicino a Salvo Pogliese che è stato uno degli artefici della serata del Parco dell'Arancino. E poi c'è Alessandro Porto, che anche qui c'è tanto da dire. Alessandro Porto, che al comune continua tuttora a essere capogruppo della lista di Enzo Bianco, però si è presentato appoggiando Nello Musumeci. Da quello che si vocifera, poi ci potrebbero essere l'outsider, che dovrebbe essere Letterio Daidone, che si muove nel mondo della sanità, è colui che è stato additato come il più grande impresentabile di queste liste elettorali, di questa consultazione regionale, cioè vale a dire Riccardo Pellegrino, che come sapete è finito al centro della polemica sulle liste pulite, perché in una intercettazione rimpiangerebbe i tempi di Santa Paola e di altri boss, insomma è stato in qualche modo additato per questa sua presa di posizione, e poi appunto per problemi giudiziari legati ai più stretti familiari. Claudio Fava nella sua lista, nei suoi 100 passi, ha messo a camminare anche il figlio del procuratore di Caltanissetta, di Amedeo Bertone, vale a dire Vittorio Bertone. Quindi staremo a vedere se superata la soglia di sbarramento, insomma in qualche modo Bertone riuscirà ad avere appunto questo tipo di promozione a Sala d'Ercole. E poi l'ultimo derby in qualche modo all'interno delle liste è nella lista degli alfaniani, ma a questo punto potrebbe non esserci manco derby, perché a quanto pare, stando agli ex-poll, Alternativa Popolare non superare il famoso sbarramento, assolutamente la soglia questo è veramente la fine politica. La fine politica di Alfano. Lì bisognerà vedere appunto cosa potrebbe succedere in campo nazionale, perché certamente questo matrimonio fra Alleanza Alternativa Popolare, che doveva essere la stampella del PD, invece insomma lo ha lasciato più zoppo che mai. È uno dei motivi per cui molti elettori del PD si sono allontanati dal PD stesso, in fondo, no? Proprio questa alleanza con Alfano, che è risultata indigesta, incomprensibile. Non solo, ma anche gli stessi elettori del vecchio centrodestra, di quando Alfano era dispiaciuta a tutti. Cioè è riuscito a fare un'operazione politica suicida, e si è ritrovato adesso veramente con 4 gatti attorno e nulla di più. E quindi stavo dicendo, bisogna vedere ora a livello nazionale, dopo questa bocciatura eclatante a livello regionale, se verrà confermato dai dati quello che emerge dai sondaggi degli ex-poll, capire a livello nazionale. Certamente Angelino Alfano non potrà più andare nuovamente col centro-sinistra, perché gli faranno la guerra, ma nel centrodestra o metterà zizzania o comunque
volte sbarrate, perché se da un lato Berlusconi vorrebbe far tornare il figlio prodigo, dall'altro ci sarà un Salvini che dirà o Alfano o noi. Quindi devo dire che la posizione in questo momento di Alfano, e con lui ovviamente dei vari Giovanni Ladia, dei vari Giuseppe Castiglione, il sottosegretario, insomma, sono vecchie correnti che hanno dominato in Sicilia, pare che insomma siano ormai alla frutta o quasi. Staremo a vedere. Siamo già quasi 3/4 d'ora dall'apertura delle urne. Io non so se già è arrivato qualche dato, qualche proiezione, lo chiedo ai colleghi della redazione se sono già nelle condizioni di poterci fornire qualcosa. Rinnovo ovviamente l'invito anche ai nostri candidati a volere prendere parte al nostro dibattito qui dalla nostra redazione e ovviamente continuo anche a invitare i nostri lettori per poter mandare i messaggi. Flaminia, ricordiamo il numero WhatsApp: 392 967 1565. Scriveteci, noi i messaggi li leggiamo e se è il caso anche in diretta. Sì, in merito a questo c'è anche chi ci saluta dall'Honduras. Dall'Honduras? Sì, vi seguiamo dall'Honduras. Ma sarà notte, sarebbe in Honduras. Guarda, in realtà non saprei neanche. Però comunque probabilmente ecco, il bello di internet, lo abbiamo sempre detto, che ti dà la possibilità di aprire una finestra sul mondo, cioè non c'è la territorialità che può darti la televisione locale o neanche la territorialità, anche se a livello nazionale, che può darti una rete Rai, una rete Mediaset, eccetera. Cioè, sul web si è in tutto il mondo, si è visibili potenzialmente da 7 miliardi di persone, soprattutto dai siciliani, e soprattutto dai siciliani, che sono veramente delle comitive enormi in ogni angolo del mondo, dall'Australia al Brasile, agli Stati Uniti, alle più vicine Germania, Francia e Inghilterra, dove, per riallacciarci al discorso che facevamo prima, emigrano gran parte dei nostri giovani a cercare lavoro. Però per le elezioni politiche se c'è un gran da fare, ci si dà un gran da fare per far votare gli italiani all'estero, non così per le regionali. Tutto questo non è previsto, ci sono solo delle facilitazioni più treni, nel senso che si possono avere degli sconti sui treni, ma chi sta fuori, addirittura all'estero, appunto, non si pone neanche il problema. Conosco pochissime persone che hanno preso l'aereo per venire a votare. Anche perché comunque anche da Milano che ti prendi il treno per venire in Sicilia, ti prendi l'aereo, il viaggio della speranza, esatto, il viaggio della speranza, e in quel caso è un viaggio del dissanguamento, perché comunque costano parecchio, quindi è chiaro che non ci pensano neppure. A fronte di una così bassa si dovrebbe cercare, no, di incrementare, di portare al voto anche i siciliani all'estero per le regionali, perché no, non so, sto lanciando ma anzi ti dirò di più, in realtà ci sono state delle compagnie low cost che hanno creato dei problemi a chi, parliamo sempre di Italia, comunque di Nord Italia, voleva rientrare in Sicilia per esprimere la propria preferenza. Sì, perché sono stati dei ritardi, sono state delle cancellazioni dei voli, che poi in realtà alcune sono state dovute al tempo, alle cattive condizioni climatiche, però c'è stato anche chi ha lamentato proprio questo, di non essere potuto rientrare sebbene avessero prenotato. Avevano messo la buona volontà, volevano tornare anche solo per votare, hanno avuto anche per questo problema. Sono stati altri problemi. A proposito di lamentele e differenziazioni fra le elezioni siciliane e quelle nazionali, un'altra perplessità, ecco, chiamiamola così, che è nata in questa circostanza delle elezioni regionali 2017, che poi era la stessa che c'era anche nel 2012, è l'inizio dello spoglio. Si è tanto parlato e ha creato perplessità il fatto che le urne venissero sigillate a chiusura dei seggi, cioè alle 22, per poi riprendere lo spoglio alle 8 di stamattina. Perché chissà che può succedere nottetempo. Ecco, e qui c'è stato il ministro dell'Interno Minniti, che ha ovviamente allertato maggiormente e invitato ancora di più tutti i prefetti delle 9 province siciliane a aumentare la soglia di attenzione, la soglia di sicurezza, e devo dire che da quello che risulta almeno al momento tutte le urne sono state guardate a vista, sono state presidiate. Quindi da questo punto di vista non ci dovrebbero essere assolutamente problemi. Esperienza insegna che soprattutto quando c'è un testa a testa
poi i ricorsi fioccheranno, certo. E quindi se lo scatto sarà di poco, se lo scatto sarà di poco, nulla di strano che poi i vari rappresentanti di lista che si trovano dislocati in tutti i seggi in qualche modo segnaleranno al proprio partito d'appartenenza qualche anomalia, qualche voto assegnato a un candidato avversario che non invece doveva essere dato, o qualche voto negato al proprio candidato che invece doveva essere attribuito, e quindi questo potrebbe anche portare, ci auguriamo di no, a una revisione di quello che potrebbe essere il risultato del testa a testa. Non è in altre circostanze questa possibilità di dover aspettare poi comunicazioni ufficiali per quanto riguardava per esempio elezioni comunali in determinati comuni, perché determinati seggi appunto erano sotto l'occhio del ciclone per delle anomalie denunciate da ricorsi. Se per questo, a proposito di ricorsi, in realtà ci sono ancora quelli pendenti degli altri candidati alla presidenza che non hanno ottenuto, no? Che non sono riusciti, perché ci sono state irregolarità riscontrate al momento della firma di sottoscrizione del listino, perché Pierluigi Reale di Casa Pound, Franco Busalacchi per noi siciliani e Piera Maria Loiacono, lista civica per il lavoro, hanno presentato ricorso per l'ufficio elettorale della Corte d'Appello di Palermo perché non sono stati ammessi come candidati presidenti. Ti immagini, no? Cioè, magari poi certo. Si potrebbero anche rifare. Speriamo, pensiamo di no, che si debbano rifare addirittura le elezioni, però ricorso per ricorso ci sarebbero anche questi 3 ricorsi che sono stati puntualmente presentati. Sì, ce li scrivono anche tramite la nostra pagina Facebook, certo. Questo appunto cercheremo di capire. Qui scrivono: se alle elezioni nazionali e regionali si applicasse la legge del referendum, la votazione non avendo il 50% più 1 non sarebbe valida. Certo. Ma sappiamo che il sistema elettorale siciliano è assolutamente diverso da quello che è il sistema delle politiche. Qui non c'è ballottaggio, qui basta un voto in più rispetto all'avversario per diventare presidente, per cui non c'è il problema della soglia del 50% più 1. Si può essere eletti, come in effetti è stato eletto, lo diciamo prima, Crocetta nel 2012, con appena il 10% di elettori siciliani che lo hanno manifestato il consenso verso quello che doveva essere rivoluzionario, che poi lo abbiamo detto e lo ripetiamo, è stata una rivoluzione fallita. Sì. Noi continuiamo a seguire un po' anche il sito della regione siciliana, l'ufficio elettorale siciliano, dove in qualche modo dovrebbero confluire attraverso le varie prefetture tutti i voti e quindi cominciare a vedere le prime proiezioni, ma ancora non abbiamo nessun dato da questo punto di vista. Volevo un attimo completare, dicevamo poc'anzi, delle sfide fratricide all'interno dei partiti e stavamo completando, poi abbiamo allargato il discorso alla possibilità che Alternativa Popolare non raggiunga la soglia del 5% e quindi ci eravamo un attimino fermati, ma qualora la raggiungesse anche all'interno di questa coalizione ci sarebbe, stando ai pronostici della vigilia, un testa a testa, e questo sarebbe fra il deputato uscente Marco Forzese e Nuccio Condorelli, che porta con sé i voti, appunto, dicevamo prima, di altre 2 colonne storiche della politica catanese, vale a dire Pino Fiorarello e il genero Giuseppe Castiglione, tra l'altro tuttora ancora sottosegretario. E perfino nei 5 Stelle potrebbero esserci dei derby, degli scontri, visto che i posti certi anche in questo caso sarebbero 2 e ci sono 3 deputati uscenti in corsa, che sono Gianina Ciancio, Francesco Cappello e Angela Foti. Infine, per quanto riguarda, sempre stando ai sondaggi, i posti che attribuiscono alla lista un posto alla lista Popolari e Autonomisti, ci sarebbero anche qui in corsa il lombardiano Pippo Compagnone, il deputato uscente Salvo Giuffrida e il renziano Gianfranco Gullo, che ha scelto di passare con il centrodestra, dopo che appunto era stato fino a poco tempo fa un renziano. Ecco, questi sono gli scontri fratricidi che si potrebbero in qualche modo registrare all'interno dei partiti, ma questo dipende ovviamente, come dicevamo, dai seggi che scatteranno per ogni lista
rispetto alle preferenze che ogni movimento politico, ogni lista porterà. A proposito di questo, io vi ricordo che nelle nostre pagine del giornale newsicilia.it trovate anche, oltre a questa nostra diretta, degli articoli di appoggio, e uno di questi parla anche delle liste. La lista, ovviamente, ecco perché in qualche modo Di Battista e gli altri del Movimento 5 Stelle parlano comunque di successo, la lista che ovviamente sta ottenendo maggiori preferenze, stando agli ex poll sempre e non alle proiezioni di dati ufficiali, ma non credo che ci sia molto da discostarsi, è la lista del Movimento 5 Stelle, che addirittura raddoppia le preferenze rispetto a Forza Italia e fa un enorme passo avanti anche rispetto alle precedenti elezioni del 2012. Ricordiamo che nel 2012 il Movimento 5 Stelle ottenne il 14,88% come lista. Ora si parla addirittura di essere, credo, addirittura intorno al 30%, per cui probabilmente parliamo anche di un raddoppio già anche per quanto riguarda la propria lista. Staremo appunto a vedere cosa succederà. Se basterà. C'è un ragionamento da fare anche sull'effetto trascinamento, sì, direttore, perché ovviamente i grillini che non fanno alleanze, che non accorpano liste, ma che corrono solo con il loro simbolo, il loro movimento e l'unica lista, ovviamente hanno meno candidati, no? Di una coalizione potente, per esempio come quella del centrodestra o quella del centrosinistra, che è appena meno, poco meno numerosa, perché tutto questo porta voti, è innegabile, è una questione proprio matematica di somme, perché se tu hai una coalizione formata da 6 liste, hai praticamente 380 candidati che raccolgono voti. Che è quello che ha raccolto Musumeci col centrodestra. È ovvio, no? A differenza dei 63 candidati in tutto che... Ma questa però, ribadiamolo, è una scelta ideologica del Movimento 5 Stelle, cioè Grillo ha costruito la sua immagine. Però se arrivano poi al 30% con quei soli candidati, ovviamente, effettivamente ha più, come dire, ha un valore maggiore rispetto alle coalizioni. Esatto, in un altro modo rispetto a quello che riescono a raccogliere le coalizioni più numerose. Ma infatti, tra le tante polemiche del Rosatellum di cui tanto si parla per le prossime elezioni politiche, c'è proprio questo, il fatto di privilegiare le coalizioni e quindi in qualche modo avere fatto una legge elettorale che non sta certo che cerca di sbarrare in tutti i modi la strada al 5 Stelle. Ma come io stavo dicendo poc'anzi, l'ideologia di Casaleggio e di Grillo è stata sempre quella di costruire l'immagine del Movimento 5 Stelle portando avanti l'idea dell'antipolitica, cioè degli antipartiti, degli antipolitici, cioè di coloro che per decenni e decenni hanno portato alla distruzione, questo a detta di Grillo e Casaleggio, ma devo dire probabilmente anche a ragion veduta, alla distruzione paesi o regioni intere. Poi lì staremo a capire e a vedere, ognuno ha la propria opinione, però dove questi 5 Stelle al momento in cui entrano all'opera non più da opposizione ma dal governo, cosa riescono a fare di buono? Si vociferava di possibili alleanze addirittura con Fava. Sì, ma Fava l'ha assolutamente smentita, ma poi ovviamente anche dai 5 Stelle è arrivata una smentita. Ma stavo dicendo, al momento in cui poi i 5 Stelle sono riusciti ad andare non più all'opposizione ma al governo, non mi pare che ci sia tutto questo entusiasmo. Non c'è entusiasmo a Roma, dove la Raggi pare che insomma già in appena un anno non solo si è giocata diversi assessori, ma si è giocata già una ottima fetta di consenso. E proprio questa domenica queste urne che si sono chiuse alle 22 per la regione Sicilia si sono chiuse anche per Ostia. Ostia che è un grosso centro, non è il classico lido balneare della capitale, ma è un centro che se fosse un comune sarebbe addirittura credo il 12° o 13° comune italiano in fatto di popolazione, per cui un centro nevralgico importante. Anche se fosse, è un comune. Se fosse... Sì, dico, se fosse contemplata la possibilità di analizzarlo dal punto di vista elettorale rispetto agli altri, di paragonarlo agli altri, significherebbe sicuramente un importante su cui i grossi leader si
si devono spendere e si sono andate a spendere, ma anche lì c'è stata la polemica. No, lì si è già saputo che credo il movimento 5 Stelle ha perso parecchio consenso rispetto a quello che era un anno fa, perché un anno fa a Ose avevano preso il 40% addirittura, o il 44%. L'effetto raggio appunto si sta anche lì dimostrando nefasto da questo punto di vista. Quello che volevo dire è proprio questo, quindi che poi messi all'opera al momento di governare, quindi di prendere decisioni e posizioni, ripeto, non stanno dimostrando grande consenso né a Roma, dicevo, né a Torino, né a Livorno, insomma, in qualche modo probabilmente quello che è l'accusa che arriva dai partiti tradizionali, stanno pagando l'inesperienza governativa e l'inesperienza. I partiti politici, vecchi politici, parlano di incapacità. Io vorrei parlare in maniera più lieve di inesperienza, di competenza. Sicuramente. Se qualcuno vuole venire qui a... Non c'è dubbio, noi, ripeto, abbiamo e continuiamo a invitare chiunque a poter venire qui nella nostra sede. Dovesse essere Nello Musumeci il presidente della regione, come abbiamo detto, automaticamente entrerebbero all'ARS gli uomini e le donne del suo listino, il listino del presidente. Sappiamo quali sono, perché ovviamente sono quelli che appunto fanno parte della sua lista regionale, ovvero Gianfranco Miccichè e Bernadette Grasso in quota Forza Italia, Roberto Di Mauro per Popolari e Autonomisti, Giusy Savarino per Diventerà Bellissima, Mimmo Turano dell'UDC ed Elvira Amata di Fratelli d'Italia. Ovviamente c'è un po' per tutti, non per tutte le liste. Ecco, Flaminia, cominciano ad arrivare le prime proiezioni. Eccoli. C'è una prima proiezione alle 8:50, quindi esattamente di 7 minuti fa. Una proiezione che comincia a smentire in qualche modo gli ex poll, perché dà con la stessa percentuale di preferenze Musumeci e Cancellieri. Sarebbero entrambi al 34%, mentre Micheli sarebbe al 21%, Fava al 9% e La Rosa, lo 0, insomma ancora non è neanche contemplata una percentuale per gli autonomisti di La Rosa. Ma questo significherebbe già un avallare il testa a testa che si è detto ci sarà sicuramente fino all'ultima scheda, e un avallare anche il fatto un avallare anche il fatto che questa tornata elettorale probabilmente si deciderà all'ultima scheda, e ci auguriamo che possa concludersi definitivamente con l'analisi dell'ultima scheda e non si debba poi ricorrere appunto a ricorsi o in qualche modo a ulteriori verifiche che non ci diano già da oggi stesso il nome definitivo del candidato presidente della sua coalizione o maggioranza che andrà a formare. Essendo proiezioni si basano solo su alcuni dati di alcune sezioni certo. finora. Ovviamente sono i primissimi dati che arrivano alle prefetture, ma ovviamente parliamo di ancora pochissime sezioni, quindi anche questo è molto indicativo. Però ecco, hanno fatto bene coloro che hanno detto aspettiamo i dati, andiamo con cautela prima di fare qualunque tipo di commento, qualunque tipo di trionfalismo, di manifestato, perché sappiamo che sarà un testa a testa, e così in questo momento in effetti si sta rivelando. Sì, ieri sera sembrava è stato questo testa a testa, ma nonostante questo il Movimento 5 Stelle, gli esponenti del Movimento 5 Stelle continuavano a credere nella capacità appunto di Cancellieri di guadagnarsi questo posto, tant'è che dicevano se ci fosse la possibilità che soltanto quella appunto di votare il presidente, effettivamente secondo noi potrebbe tranquillamente vincere Cancellieri. Dicevano il Movimento 5 Stelle al contrario invece di quello che potrebbe succedere a Nello Musumeci, perché dicevano che la sua forza era data appunto, come già avete detto, dall'effetto trascinamento poi dalle liste, delle varie liste. Possono ancora crescere
Sì, loro ci credono tantissimo. È chiaro che comunque hanno fatto un grandissimo lavoro dal 2012, perché è vero che già nel 2012 avevano ottenuto un ottimo risultato, poi hanno continuato a crederci, si sono tra virgolette presi Roma, che detta così sembra un po' in termini storici, però così è stato, e poi hanno continuato anche con la Sicilia tra i cancelleri, e in base ai programmi che poi hanno presentato durante le varie trasmissioni televisive che si sono succedute negli ultimi giorni, proprio Cancelleri continuava a puntare, a battere il ferro finché è caldo proprio sull'idea di abbattere i vitalizi, perché quella è una cosa sulla quale puntano moltissimo. Sì, questa è una cosa che loro hanno sempre, d'altra parte fa, come dire, presa, no, sull'elettore, il fatto che il politico non goda più di certe prebende alle quali il cittadino medio difficilmente arriva, ovviamente fa molta presa. Però ci sono stati anche dei problemi proprio negli ultimi giorni durante la loro campagna elettorale. C'è stato lo scivolone dell'assessore hater, così l'hanno ribattezzato, l'odiatore seriale su internet, ovvero l'ingegnere Parisi, che dovrebbe essere l'assessore designato ai rifiuti, all'energia, anche perché è un tecnico, è una persona che ne capisce proprio di queste cose, però il problema è che appunto lui è caduto nello scivolone, ha augurato, ha detto che avrebbero bruciato vivo Rosato, l'autore del Rosatellum, quindi tutto, grandi scuse, però insomma alla fine tutto si è ricomposto, però insomma non ha fatto una bella impressione. E poi addirittura è incappato in un rinvio a giudizio per un processo che lui stesso comunque si è chiamato addosso perché lo ha voluto, anziché pagare una multa è voluto andare a processo, il famoso ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano, il sindaco anti-abusivismo, che anche lui aveva insomma, una pergola abusiva, però adesso proprio in questi giorni la notizia del suo rinvio a giudizio, anche questo insomma una macchiolina che ha un po' disturbato gli ultimi giorni di campagna elettorale dei 5 Stelle. Chiaro, sebbene appunto che puntano sull'immacolatezza ovviamente. Esatto, invece pare che siano caduti anche loro. Per quanto riguarda i programmi, che poi sono quelli che in realtà interessano concretamente i cittadini, dovrebbero Micari appunto, parlava dell'interesse poi nei confronti del mondo dei giovani e quindi della loro realizzazione da un punto di vista lavorativo, ma si è parlato anche di sanità e quindi di ridurre le liste d'attesa che tanto portano poi la disaffezione da parte dei cittadini siciliani a rivolgersi alle strutture che sono presenti qui invece a portarsi verso il nord Italia. La sanità è un punto nodale in Sicilia perché appunto purtroppo funziona così male, poi ci sono sempre i casi di eccellenza per carità, ma funziona così male che è veramente il terreno sul quale poi il cittadino si forma una sua opinione, una sua coscienza, una sua affezione, no? a chi lo governa. Sanità prima di tutto dovrebbe essere veramente il punto più importante di intervento del prossimo governo. Sì. E in merito a questo poi voi prima parlavate di Fave, del fatto che è stato preso in giro, se così si vuol dire, per il suo forse prendersi troppo sul serio, per la sua incapacità di ridere, e ci sono stati appunto anche degli altri giornalisti che lo hanno definito come colui il quale è convinto di essere il migliore, ma quell'atteggiamento un po' disamorato della serie: voi non vi rendete conto che il migliore sono io, e però vabbè dobbiamo per forza cedere invece al potere di altri, e quindi è come se lui fosse quasi per questa sua contentezza, ecco, mettiamola così. Questi sono i vari commenti che sono stati fatti. Invece Cancelleri e il movimento sembrano invece avere sempre dei toni molto forti. Per esempio, tra l'altro, proprio nelle ultime ore c'è stato questo caso che è saltato agli onori della cronaca, perché appunto pare che Cancelleri abbia condiviso un post di Grillo dove si invitava a votare, che ovviamente la scelta giusta era quella comunque di esprimere una propria preferenza, e per questo è stato particolarmente bacchettato invece da tutto lo staff di Musumeci, perché chiaramente c'era il silenzio elettorale e quella era un'azione che insomma non è stata vista di buon occhio. Quantomeno visto che partiva da un candidato, perché poi il silenzio elettorale ormai è un ricordo dei tempi che furono, perché con i social silenzio elettorale non esiste più, e ne siamo tutti ben coscienti del fatto che dopo venerdì sera in realtà si è scatenato di tutto sui social, perché chiunque può, però che lo faccia un candidato magari ovviamente un po' più meno ben accetto. Ecco, meno ben accetto.
Allora, queste sono le prime proiezioni, Sergio, probabilmente appunto prima ne parlavi tu, e quindi vedono questo testa a testa Cancelleri e Musumeci con il 34%, però ci sono le reti nazionali che danno come vincitore Cancelleri al momento. Quindi, insomma, ecco, ci sono delle cifre da poter dare? Sì, intanto qui dicono appunto, in realtà qui da quello che leggo dicono che nello Musumeci è tra il 36 e il 39%, mentre Cancelleri qui dicono che è tra il 34 e il 37, questa è appunto una foto, e però no, è giù di 2 punti. Sì, infatti, non so, probabilmente saranno anche gli ultimi aggiornamenti che ci danno dalla redazione, quindi probabilmente è questo. Invece Micari tra il 16 e il 20%, Claudio Fava tra il 6 e il 9%, e vabbè. E quindi sono questi sempre sono ancora quelli, cioè il massimo sono sono ancora da questo punto di vista non si sono discostati dall'Expo. Io vorrei dire che lo abbiamo detto più volte, lo ripeteremo, è probabile che nel corso di questa nostra diretta, nel corso di questa giornata in cui si svilupperanno dati che continuano ad arrivare attraverso stavolta voti e posizioni ben precise, noi staremo più volte a dover dire sta succedendo questo e quest'altro anche in fatto di cambiamento, perché lo ripetiamo, pare che questo testa a testa, questa forbice sia sempre più stretta e questo testa a testa ci porterà fino all'ultima scheda. Beh, più divertente così, seguiteci. C'è più suspense, non vorrei essere sicuramente noi andremo avanti di chi aspetta questi risultati con ben altre aspettative. Sicuramente noi aspetteremo fino alla fine, quando conosceremo il dato definitivo, quantomeno del Presidente. Contiamo, ma questo dipenderà dalle operazioni di spoglio come andranno, contiamo anche di darvi già i primi risultati o quantomeno le prime indiscrezioni anche in fatto di deputati, di onorevoli che andranno a sedere a Sala d'Ercole. Ma intanto sulle nostre pagine di newsicilia.it, come dicevo, abbiamo oltre a questa nostra diretta anche degli altri articoli di appoggio, e uno di questi, perché ovviamente da buoni siciliani, da buoni catanesi, da buoni forse anche italiani, amiamo anche a volte non prenderci sempre sul serio o comunque riuscire in qualche modo a sdrammatizzare, a creare situazioni, stranezze eccetera. Noi abbiamo voluto creare un articolo in cui la nostra collega Rossana Nicolosi sta mettendo insieme tutte le stranezze che stanno in qualche modo circolando sui social, comunque sul web. E una di queste ritrae, lo potete vedere appunto nelle nostre pagine, il sindaco Enzo Bianco, ovviamente con un fotomontaggio, che ieri si è recato a votare, lo ha messo nella sua pagina, nel suo profilo Facebook, alla appartenenza, ma mentre ovviamente nella sua foto normale c'è Enzo Bianco che inserisce la sua scheda nell'urna, in una foto di fotomontaggio c'è Enzo Bianco che sale su una sedia per arrivare a mettere la sua scheda all'interno dell'urna. Ecco, credo che ci sia anche un collega giornalista che l'ha preso in giro su Facebook questa mattina. Nella foto originale c'è Enzo Bianco che mette la scheda nell'urna ed è all'altezza dell'urna e ha scritto il livello attuale del PD. Ma solo, fa parte dei costi, delle curiosità. Questo ed altro, insomma, servirà in qualche modo anche a sdrammatizzare queste elezioni per fare in modo, chissà, può darsi che riusciamo a regalare un sorriso anche a Claudio Fava, no? Ma secondo me lo stesso Enzo Bianco se la ride, per carità, sì, è abituato anche a ben altro, per cui certamente. Dico, questo e altre cose troverete anche sul nostro giornale. E a proposito di sdrammatizzare, di sorridere un po', noi nel corso della nostra diretta elettorale di stamattina aspettiamo tra gli altri, lo dicevamo, candidati politici, istituzioni, imprenditori, giornalisti, ma aspettiamo anche dei colleghi, cabarettisti che in qualche modo possono aiutarci a sdrammatizzare o a portare il sorriso sulle labbra di voi lettori o di quei candidati che delusi almeno si consolano con qualche risata e in qualche modo capiscono che si può anche in qualche modo uscire dagli schemi classici del non sorriso, della troppa seriosità. Niente, e continuiamo ovviamente a seguire con molta attenzione tutto quello che sta succedendo a livello di proiezioni. Lo ripetiamo, la proiezione che davano alcuni organi nazionali attraverso i siti della regione
vedono in questo momento un livellamento assoluto fra Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri, che sarebbero entrambi al 34%. Scusa, ma se prima erano chi fra il 37 e il 40, chi Musumeci, e invece Cancelleri di 3 punti più in basso, allora per essere adesso tutti e due pari al 34, evidentemente in qualche modo? No, non parliamo di Micari, no. parliamo di... sì, certo. Sì, probabilmente Micari, che era stato dato dal 16 al 20, credo che adesso sia intorno al 21. Non so, forse avevi tu il dato secondo le proiezioni dei primi dati certi, già anche lui sta crescendo. L'altro foglio che ti hanno passato. Questo i colleghi mi hanno passato questi 2 fogli. Questi sono ancora gli ex poll, no? Noi poco fa eravamo riusciti ad avere il dato per quanto riguarda le proiezioni. Sì. Comunque in realtà erano abbastanza Micari è dato al 20%, mentre quindi diciamo la soglia massima che lo dava come ex poll, mentre Musumeci rispetto all'ex poll, ecco, adesso c'è un aggiornamento che dà un punto in più a Musumeci. Musumeci sarebbe salito al 35% e Cancelleri resta al 34%, Micari al 20%, Fava al 9%. Ecco, il punto che in un primo momento era stato dato a Micari, perché poco fa ricordo che veniva dato al 21%, quando erano a 34% livellati Musumeci e Cancelleri, pare che a questo punto, in questo momento, lo stia perdendo Micari a vantaggio di Musumeci. Quindi al momento gli exit poll danno una forbice, certo, ma le proiezioni sui dati certi danno una percentuale che poi è quella, che poi può variare, ma che è quella. Quindi già siamo, per Micari e Fava, siamo comunque ai massimi di quelli che prima venivano stimati nella forbice. Certo, perché Micari al 20 e Fava Cancelleri e Musumeci. Cancelleri, diciamo, si è ridimensionato, però tutto sommato è lì rispetto agli exit poll. No, la Rosa che ha fatto? No, la Rosa siamo a livello dello 0, insomma, siamo a livello di prefisso telefonico, nulla di più. Peraltro però coraggioso, sì, sicuramente, ma sicuramente voglio dire, devo dire in questo, devo fare un appunto alla collega Lucia Annunziata, che è stata forse un po' troppo poca padrona di casa, ecco, diciamo così. Quando lo ha etichettato dicendo è già tanto che ti abbiamo invitato. Talmente piccolo lei è talmente piccolo che è già tanto che l'abbiamo invitato. Perché è stata un'uscita infelice di una collega. Perché non è vero che non potevano invitarlo, non è vero, per legge. Esatto, per legge deve dare spazio a tutti, ma a prescindere da questo, voglio dire, è poco elegante sicuramente che tu inviti una persona e poi gli dici già tanto che tu hai invitato. Insomma, noi da padroni di casa non l'avremmo mai fatto comparire ma devo dire, il più signore di lei è stato lui che ha detto sì, va bene. Indubbiamente, sapeva dove andava, per cui già sapeva dove andava. Preparato. Niente, quindi come vedete si susseguono attimo dopo attimo gli aggiornamenti sulle proiezioni. Ripeto, a questo punto parliamo quindi di dati certi e non più di sondaggi, cioè di voci raccolte all'uscita dei seggi elettorali, ma di dati che cominciano, di schede scrutinate, quindi di dati effettivi e reali che cominciano a confluire nelle varie prefetture e da lì appunto al centro elettorale regionale. Probabilmente sono i medesimi che abbiamo già dato, proprio parliamo di dati, perché secondo quelli forniti al Viminale, cioè proiezioni però sul campione del 5%, continuano a dare in parità Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri al 34%, Micari al 21% e Fava al 9%. Ecco, perché Micari appunto è dato al 21 lì, però poi c'è stato un nuovo aggiornamento alle 9, quello è l'aggiornamento delle 8:50. Come vedete gli aggiornamenti cominciano ad arrivare adesso ogni 10 minuti. Delle schede scrutinate. Infatti, cioè, ovviamente sono ancora dati assolutamente provvisori, cioè possono in qualche modo dare un senso di orientamento, ma possono assolutamente essere ribaltati proprio per questo testa a testa, questa vicinanza che c'è fra i due candidati più votati, vale a dire
tra il candidato di centrodestra Nello Musumeci e il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri. Ricordiamo che abbiamo la collega Erika Pinieri che si dovrebbe trovare in questo momento attualmente nella sede appunto elettorale di Nello Musumeci a Catania per sentire un po' gli umori, l'atmosfera, e quindi quando potrà, appena potrà, ci manderà del materiale, delle interviste, qualche cosa che voi potrete poi vedere sul sito. Ecco, io pregherei... Chissà, non è che poi magari a un certo punto le dovremo dire invece di spostarsi, perché tutto dipenderà appunto anche dipende da come andranno quelle prossime proiezioni. Ecco, io intanto pregherei i colleghi della redazione di contattare Erika Pinieri e capire se già nel quartier generale di Nello Musumeci diventerà bellissima. C'è già qualche commento, qualche reazione, se hanno qualche dato in più, perché lo sappiamo e come dicevamo, ognuno dei movimenti politici ha i propri rappresentanti di lista dislocati nei vari seggi, nelle varie sezioni, e quindi hanno il polso reale, concreto della situazione e telefonicamente con i cellulari sono sempre in contatto e probabilmente hanno dati molto più aggiornati di quelli che confluiscono ufficialmente sia in prefettura sia al centro elettorale regionale della regione siciliana. Per cui prego i colleghi della redazione di contattare telefonicamente Erika Pinieri, intanto per farci sapere appunto se Erika ha già sentito qualche candidato, se c'è presente Ruggero Razza, qualcun altro. Ruggero Razza, ricordiamo che è uno degli artefici principali del movimento fondato, oltre che da Ruggero Razza, dall'ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e Danilo Musumeci, cioè questa idea di civico che sia sempre collocato nel centrodestra, ma che in qualche modo si sganciava dalla ideologia partitica, quindi diventerà bellissima. Quindi capire attraverso la collega Erika Pinieri se appunto Ruggero e altri del movimento diventerà bellissima, sono già in sede e stanno già cominciando a in qualche modo dare i loro primi commenti, le loro prime reazioni. Direttore, alle 19:12 sì, c'è stato un altro aggiornamento. Giancarlo Cancelleri al 34%, Nello Musumeci al 35%, Micari resta al 20%, Claudio Fava 9%, scende, era il 21%, scende, perdonate, e Claudio Fava al 9%, e poi appunto Roberto La Rosa, come abbiamo detto. E infatti è quello che dicevamo prima, cioè quel punto che fino a un quarto d'ora fa veniva dato a Micari, adesso è passato a Musumeci, perché evidentemente lo spoglio di altre schede ha portato ancora più voti a Musumeci rispetto a Micari, per cui Micari ha perso questo punto percentuale e lo ha guadagnato Nello Musumeci, che in questo momento appunto stacca di questo punto il candidato presidente dei Grillini, vale a dire Giancarlo Cancelleri. Comunque notevole come già siamo al 10% delle schede scrutinate, quindi una proiezione che si basa sul 10%, ma già ha abbastanza cambiato gli equilibri rispetto agli exit poll, che davano appunto fino a 3 punti di vantaggio al centrodestra. Non li ha sconvolti, perché diciamo comunque ma... i due candidati di testa, che poi era quello che ci aspettava alla vigilia, continuano a essere Musumeci e Cancelleri. Ma Musumeci adesso sarebbe in testa di un punto. Esatto, in testa di un punto e non più di 3, come in qualche modo davano i 3 ex poll che erano stati effettuati subito dopo la chiusura dei seggi. Io invece, tornando anche, poco fa parlavamo della trasmissione dell'Annunziata, tornando anche ad altre trasmissioni nazionali, ce n'è stata una radiofonica, Un giorno da pecora, che ha avuto come ospite, credo abbia avuto un po' tutti i candidati, ma ho sentito negli ultimi giorni, forse addirittura nell'ultimo giorno utile di quindi giorno 3, proprio il professore Micari, il quale, oltre ad avere raccontato, e lo ricordiamo, che si è da poco sposato, proprio così in campagna elettorale ha deciso che doveva convolare a giuste nozze, lui si era detto tranquillo e sicuro che avrebbe vinto, che sarebbe stata la rivelazione più assoluta di queste elezioni. Ora, non so se l'ha detto per convincere se stesso o per cercare di tirarsi qualche elettore in più. La seconda che hai detto, perché in realtà se concorri per qualcosa, che sia un contest fotografico o alle elezioni, appunto una gara elettorale, io credo che l'importante sia convincere gli altri a votarti, che altrimenti se già parti perdente, che è inutile votarti, ecco, tu ci devi... Sarebbe davvero importante sapere
essere nella sua mente e nel suo cuore e sapere in effetti No, io lui credo che fino a che sapesse già punto lo sapeva di questa che sarebbe stata una sconfitta. Ecco, intanto ci dicono che la collega Erika Pinieri ha intervistato l'onorevole Salvo Pogliese. Quindi possiamo trovare sicuramente l'intervista di Salvo Pogliese in audio video sulle nostre pagine di Sicilia. Ovviamente a momenti il filmato, il supporto che ci ha mandato Erika Pinieri sarà caricato sulle nostre pagine, sarà pubblicato sulle nostre pagine, per cui potete rendervi conto di quello che ha dichiarato Salvo Pogliese, e io aspetto che i colleghi mi facciano appunto sapere quali sono le dichiarazioni sul sito e soprattutto quali sono le dichiarazioni fondamentali, qual è la base di quello che ha dichiarato Salvo Pogliese. Dipende quando l'ha intervistato, perché... Ma io credo che sia questione di qualche quarto d'ora fa, non di più. Comunque, in ogni caso, ecco, Salvo Pugliese, che è europarlamentare di Forza Italia, tra l'altro ricordavi tu, autore, orchestratore della cena del patto dell'arancino, è riuscito a mettere a tavola insieme appunto questa coalizione. Tra l'altro è finito anche sulla torta, no? La sua foto è finita, che poi a livello nazionale magari non tutti si riconoscevano. A tal proposito l'ho sentito questa notte nella maratona di Mentana sulla 7, sì. E lui è stato intervistato e lui ha dichiarato che questa sua foto messa nella torta è stato un regalo a sua fatta dai proprietari del locale, che essendo stato lui l'autore di questo incontro nel loro locale hanno voluto ringraziare, però gli ha regalato un momento di grande visibilità e notorietà a livello mediatico nazionale. Tra l'altro, ovviamente all'interno di questi schierami, di questa coalizione, ricordiamo che ovviamente Forza Italia è comunque sempre la fetta maggiore di voti, certo, quindi certo. Un successo sicuramente il Miciche, e quindi anche in questo caso Pogliese non è in questo caso appunto candidato, ma è ovviamente interessato al risultato, in quanto sostiene appunto questa coalizione e dunque il candidato presidente Musumeci. Quindi fra pochi minuti, fra pochi secondi potrete vedere questa intervista di Erika Pinieri a Salvo Pogliese sul sito newssicilia.it e credo anche sulla pagina Facebook poi di... Sì, ovviamente nel corso della nostra diretta no stop elettorale, come dicevo, avremo diversi personaggi che verranno qui a farci visita nell'arco della mattinata. Voi capite che ancora alle 9:25 nessuno si vuole, no, più che svegliare, nessuno si vuole sbilanciare, per cui tutti aspettano di avere un quadro più chiaro prima di mettersi sotto i riflettori e sotto i fucili puntati. Fare dichiarazioni che potrebbero essere smentite dal momento potrebbero essere smentite. Li capiamo. Stavo dicendo che queste prime proiezioni che arrivano pare abbiano specificato i sondaggisti e comunque anche coloro che stanno raccogliendo ovviamente queste statistiche che c'è un margine d'errore del 4%. Quindi questo significherebbe non solo un testa a testa, ma significherebbe che potrebbe veramente essere il risultato ribaltato, perché con un punto solo di percentuale di vantaggio e un margine d'errore del 4%, voi capite, il 1% può diventare il 5%, ma può diventare il meno 3%. Ma il margine d'errore del 4% riguarda le proiezioni dei dati certi? Dei dati certi in questo momento, perché ovviamente in base alla proporzione dei ampliando poi proiettando il range, ovviamente la percentuale cresce del margine d'errore, e quindi stiamo come detto, per cui è ovvio che noi continuiamo qui a essere noi tre a raccontarvela tutta senza commenti di altri, soprattutto ripeto di gente che è nel mondo della politica e all'interno dei movimenti, perché ancora si sente di venire qui e fare delle dichiarazioni che potrebbero risultare avventate. Voi elettori o non elettori potete anche intervenire con WhatsApp, ricordiamo sempre il numero 392 967 1565 967 1565. Mandate i vostri messaggi, mandate le vostre curiosità, mandate le vostre opinioni, diteci secondo voi cosa potrebbe cambiare, cosa succederà adesso.
fate delle domande a chi prossimo presidente della regione siciliana. Noi avremo, fra non molto, lo ripeto, dei personaggi che verranno qui ospiti, e quindi delle domande che voi, non solo elettori, ma cittadini siciliani, vorrete e volete porre, perché possono essere in qualche modo parte integrante di quella che è la vostra speranza, il vostro progetto, i vostri stimoli, i vostri suggerimenti a quello che sarà il prossimo governo regionale. Quindi è importante che interagiate con noi e in qualche modo fate con noi i giornalisti della situazione, cioè stimolate anche voi con le vostre domande, le vostre curiosità e i vostri suggerimenti tutti quelli che verranno nel nostro salotto, per cercare con lo stimolo della vostra domanda di instaurare un colloquio, un pensiero che possa contribuire alla crescita o al cambiamento della nostra Sicilia. Parlavamo prima dell'intervista Salvo Poiesi, sì, che è stata fatta dalla nostra collega Erika Pinieri. Lei appunto lì nel quartier generale di Nello Musumeci, e lui ha commentato con ottimismo in realtà quelli che sono già questi primi risultati ufficiali. Lui ha detto: siamo convinti che da qui a qualche ora verrà individuato Nello Musumeci come futuro presidente della regione siciliana. Il dato negativo, ha confermato anche lui, essere quello dell'astensionismo. Dice che in realtà le colpe sono da attribuirle un po' a tutti i partiti, le responsabilità sono comuni, bisogna invertire la rotta, perché l'obiettivo principale, dice, quello prioritario, è anche il modo che hanno di porsi poi i partiti nei confronti dell'elettorato. E questo è quello che dicevamo all'inizio in apertura della nostra diretta elettorale, cioè che in questa campagna elettorale si è davvero parlato poco delle problematiche della nostra terra, e piuttosto si è puntato sull'impresentabilità dei candidati, sulle liste sporche, su chi aveva più indagati. Ecco, queste cose sono importantissime, sì, non c'è dubbio. Le liste vanno in qualche modo scremate da quelli che possono essere non soltanto i personaggi scomodi dal punto di vista del casellario giudiziario, perché lo ripetiamo, e questo l'ha detto più volte anche Nello Musumeci, chi è candidato lo può fare perché la legge glielo consente, sì, ma è un problema etico, quindi speriamo che per le prossime consultazioni elettorali, qualunque esse siano, dal rione al comune, alle provinciali, alle nazionali, eccetera, eccetera, si possa trovare la tale legislativa che possa evitare che in lista non ci siano non soltanto i non candidabili perché hanno la fedina penale marchiata, ma perché in qualche modo si trovi una soluzione affinché gli impresentabili etici possano in qualche modo dare forfait e non essere inseriti dai partiti. Sì. Cosa pensi dell'uscita di Vittorio Feltri, del direttore di Libero, sulla ineluttabilità del destino di questa regione? Se ne è uscito proprio, se non sbaglio, 24 ore fa, dicendo sì, andate a votare, tanto non cambierà nulla, siciliani, e voi lo dovreste sapere. E lui è uno dei sostenitori che dice che in realtà le votazioni in Sicilia non sono poi una fucina, comunque non ti danno, non lo riconosce come una l'unità, ma come proprio una specie di strapaese. Vittorio Feltri è uno che non è mai andato con i guanti gialli nei confronti della Sicilia, è sempre stato abbastanza critico. Devo dire, spesso i commenti feroci di Vittorio Feltri, così come di altri opinionisti, editorialisti a livello nazionale, noi siciliani ce li siamo meritati, perché il più delle volte in qualche modo sappiamo solo piangerci addosso, e poi, come abbiamo anche dimostrato in questa situazione, mettiamo la testa sotto la sabbia o ci giriamo dall'altra parte e lasciamo gli altri decidere, perché l'astensionismo non è altro che delegare gli altri a decidere del nostro futuro. Per cui andare a votare è senz'altro un obbligo elettorale, un obbligo civile, ma è senz'altro un obbligo di coscienza. Ed è vero quando qualcuno ha dichiarato: se tu non vai a votare poi non hai nessun diritto di votare. In realtà non è un obbligo, questo è il bello, cioè secondo la Costituzione noi abbiamo un diritto di votare, ma abbiamo anche il diritto di starcene a casa. Che infatti, come dicevo, è un obbligo morale. Parla maggiormente, cioè il fatto di non votare è la protesta portata alle estreme conseguenze, se vogliamo, cioè un messaggio comunque, no? Però, come dicevo, però è un obbligo morale. Lo sentiamo come un obbligo morale. E ripeto, dice bene chi, cercando in qualche modo di stimolare
i disaffezionati, chiamiamoli così, ha detto: se tu non vai a votare però poi non ti puoi lamentare. Tra l'altro noi siciliani siamo i primi a lamentarci, siamo bravissimi a lamentarci di tutto ciò che non va nella nostra regione e in particolare dei governi, di tutti i governi che si sono succeduti, avvicendati. Però poi guai se qualcuno da fuori viene, mette piede qui e dice: questa cosa non la state facendo nel modo giusto, oppure in questa cosa non siete bravi. Vedi, che so, il caso Vecchioni, tanto per fare un esempio, e ce lo mangiamo a quel punto. Guai a chi tocca la Sicilia. Perché a essere giudici siamo sempre bravi, a condannare gli altri siamo sempre bravi, però poi siamo i primi noi stessi a non metterci in gioco e deleghiamo gli altri. Siamo strani, obiettivamente non è facile. E a proposito di questo, devo dire che proprio in questi giorni, ma è una questione di qualche mese fa, se non ricordo male, è paradossale che proprio un nostro conterraneo, Salvo Noè, sia assunto agli onori della cronaca, ma a livello addirittura mondiale, perché in una udienza pubblica a Piazza San Pietro con Papa Francesco ha portato il famoso cartello "Vietato lamentarsi". Sì. Questo cartello che ha regalato al Papa Francesco. Francesco, e poi questo Salvo Noè ha anche scritto un libro. Papa Francesco non solo ha preso in consegna questo cartello, ma in maniera assolutamente inaspettata poi si è saputo, e da lì appunto la notorietà esplosiva che ha avuto Salvo Noè in tutto il mondo, si è saputo che questo cartello Papa Francesco l'ha fatto attaccare dietro la sua porta della sua residenza, quindi grande notorietà. E dicevo, sembra quasi un paradosso, cioè che una cosa del genere sia assunta agli onori della cronaca, partendo proprio dalla Sicilia, cioè dove siamo i primi a lamentarci, parte un cartello che diventa mondiale: vietato lamentarsi. C'è anche un proverbio siciliano, no? Che dice: vuoi stare bene, lamentati. Sì, L'abbiamo fatto nostro, ce l'abbiamo nel DNA, evidentemente. E allora, intanto continuiamo ad aspettare altre proiezioni. Lo ricordiamo, l'ultima si riferisce alle ore 9 e dà il candidato del centrodestra Nello Musumeci al 35%, il candidato del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri al 34%, quindi questo testa a testa che continua assolutamente ineffabile. E poi c'è Micari, candidato del centro-sinistra al 20%, Fava, candidato della sinistra al 9%, e La Rosa, che è assolutamente ininfluente in questa corsa, ma lo ribadiamo, grande onore per il coraggio che ha avuto nel mettersi in gioco, che è allo 0, qualcosa, insomma, dato ancora nemmeno rilevato. Lui è un indipendentista, sì. Rosa, va detto anche che ci sono autonomisti anche nella coalizione di centrodestra, comunque, non è l'unica forza indipendentista autonomista rappresentata. Diciamo che lui ha ancora di più estremizzato l'indipendentismo. È uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale è stato proprio, non solo ma è stato quello del contenzioso con lo Stato, cioè quello di dire a tutti quanti: se saliamo noi, la prima cosa che facciamo sarà quella di tenerci le nostre tasse. Ma in realtà non dovrebbe già essere così. Se fosse applicato come dovrebbe essere lo Statuto autonomo siciliano, gran parte delle risorse che noi trasferiamo a Roma dovrebbero in qualche modo restare qui. Molte accise appunto, come dicevi tu, sulla benzina, sui carburanti, dovrebbero restare qui. Tanto che l'Annunziata ebbe a dire: ma avete il 100% delle tasse che restano in Sicilia, non è poi esattamente. L'Annunziata è un'altra, e come Feltri non è che sia andata sempre con le mani leggere, con i guanti gialli nei confronti della Sicilia. Torno a ripetere, purtroppo tanti colpi di mitra ce li siamo meritati, ce li siamo richiamati addosso il nostro operato, perché è anche vero che la Sicilia continua a essere la patria del clientelismo, degli sprechi, e continua ad avere famosi 28.000 forestali, i dipendenti della regione, un pachidermico, che non costa non so quanto ad ogni elettore. Per cui sicuramente ad una nazione a cui si chiedono tanti sacrifici, vedere che poi in una regione di queste ci sono questo tipo di sprechi ovviamente fa male, e al resto dell'Italia ci fa
vedere come quelli dello spreco e nulla di più. Per cui sicuramente, come dicevo, molte cose ce le siamo meritate, fermo restando che insomma qualcuno, non ultimi anche colleghi giornalisti nativi della nostra terra, che invece poi hanno trovato collocazione e fortuna e visibilità a livello nazionale, compresi loro, non abbiano pasciato in questa forma di tiro al piccione verso la Sicilia. A proposito di sprechi, facciamo un collegamento un po' forzato, però in realtà proprio Miciche ieri parlava della posizione di Alfano e quindi del fatto che abbia preferito non candidarsi con il centrodestra, invece appoggiare la causa del centrosinistra, così insomma ha detto, e parlava di quanto in realtà se avesse continuato a stare con loro, con il centrodestra, in realtà probabilmente non avrebbe fatto la fine che poi in realtà gli è capitata adesso, perché se i dati sono, vabbè, i dati non sono ufficiali, però abbiamo detto che pare che il terzo posto sia stato conquistato da Miteri e dai suoi, e quindi proprio Miciche parlava di Alfano dicendo forse la scelta che ha fatto non è stata delle migliori, quantomeno per quanto riguarda il suo di futuro. Sì, ma infatti, ripeto, bisognerà adesso vedere cosa succederà a livello nazionale, ma senza dubbio, se a maggior ragione la lista di Alfano, Alternativa Popolare, non riuscirà a portare a nessun candidato a Sala d'Ercole, io penso che sarà sicuramente la fine politica di Angelino Alfano. Qualcuno scherzosamente diceva lui ha pensato bene a sistemare il fratello alle poste, mi sa tanto che ora suo fratello dovrà sistemare alle poste lui. Quindi insomma un po' dura, ma devo dire, così come ho detto, molti siciliani ci siamo meritati commenti sgradevoli, devo dire che Angelino Alfano non è che ultimamente commenti sgradevoli non se ne sia meritato, passando da una sponda all'altra con la scusa di fare la stampella, non stampella, eccetera. Ma comunque in qualche modo insomma, non ha mostrato quella coerenza che avrebbe dovuto dimostrare un politico di lunga data. La coerenza in politica è merce rara. E infatti quando c'è la si riconosce e viene pagata bene. Allora, credo che sulle nostre pagine sia già pronta e pubblicata l'intervista di Salvo Pogliese fatta da Erika Apinieri, e a momenti ci sarà l'intervista anche con Raffaele, anzi mi dicono che c'è già l'intervista con Raffaele Stancanelli, ex sindaco di Catania, fautore del movimento Diventerà Bellissima di Nello Musumeci. È stato un po' il regista di questa candidatura. Anche lui, insieme a Ruggero Razzi, come dicevamo, è stato sicuramente il regista di questo movimento, il regista di questa operazione che ha portato al nome di Nello Musumeci e farlo convergere in tutto il centrodestra. E che cosa dice? Cosa ha dichiarato? Cominciamo ad avere qualche anticipazione, ripeto, vedere e seguire su un'altra porzione del nostro giornale, in un articolo a parte di newsicilia.it. Ma vediamo intanto cosa ha dichiarato in sintesi Raffaele Stancanelli. Anche Stancanelli si è mostrato ottimista rispetto a quelli che sono i risultati, che fino adesso comunque continuano ad essere relativi soltanto al 10%, abbiamo detto, perché l'ultimo... Sì, l'ultimo rilevamento è delle 9, quindi è la ferma intorno al 10% dei seggi scrutinati. Continua a dire aspettiamo, chiaramente noi ci crediamo nella figura di Nello Musumeci, però ha mosso una critica nei confronti proprio delle modalità con cui è stata svolta questa campagna elettorale, nel senso che ha sottolineato quanto la propria coalizione sia stata fortemente attaccata e si sia parlato poi poco concretamente, abbiano potuto parlare concretamente poco poi invece di quelle che erano i propri programmi, dei problemi, sì, e quindi insomma anche degli attacchi che sono stati fatti ripetutamente nei confronti dello Musumeci. E questo è appunto quello che abbiamo più volte ripetuto nel corso della nostra diretta, cioè che probabilmente tutti i partiti hanno in qualche modo voluto forzare la mano nel tentare di battere l'astensionismo, però poi in effetti nessuno ci ha messo i mezzi concreti per poterla vincere questa battaglia con l'astensionismo, perché non ha fatto altro invece che alimentare odio e disgusto verso i politici e il modo di fare politica, quando invece i cittadini, gli elettori si aspettavano dei temi importanti, sollevati, sviscerati e affrontati. Oddio, qualcuno ha parlato di qualcosa, Berlusconi ha detto che farà punte sullo stretto.
è tornato a dire del ponte, quindi questo in qualche modo è stato un po' l'unico forse elemento quasi programmatico. Però c'è da considerare, Stancanelli dice giustamente, non c'era nulla da dire su Musumeci come uomo, come politico, come amministratore, però un attimo fermiamoci adesso su questa cosa. È stato un po' il leitmotiv di tutta la campagna elettorale di Nello Musumeci, che appunto gode della stima assolutamente a 360 gradi di tutto l'arco parlamentare, perché appunto non è mai stato inquisito, non gli si è mai trovato nulla, non si è mai evidentemente sporcato le mani, nonostante abbia avuto le mani impegnatissime in amministrazioni delicate come quella appunto della presidenza della provincia, per esempio, la parte più importante alla quale lui si rifà continuamente. Ma voglio dire, che ha amministrato per 10 anni. E che ha amministrato per 10 anni, non solo, grande gradimento, è stato non solo, presidente ma esatto, aggiungo questo, che ha amministrato un ente, cioè una provincia regionale, quando questo tipo di ente era considerato un ente inutile, cioè non veniva considerato l'ente provincia regionale, era un ente inesistente, era considerato un ente intermedio quasi inutile. Lui è riuscito a dare un ruolo, a dare una performance reale, concreta, in fatto di aggiustamento di strade, in fatto di edilizia scolastica, eccetera. Non solo, ma ha portato la provincia regionale di Sicilia a essere la prima in Italia, nel senso che lui è stato il presidente fra tutti i presidenti di province regionali italiane a essere il primo fra i più graditi. Per devo dire, certo, erano anche altri tempi, no? Erano anche altri tempi, sicuramente. Bilanci e con rimesse da parte dello Stato e della Regione ovviamente diversi da quelli con i quali invece adesso i comuni e gli amministratori locali devono fare i conti tutti i giorni. Ma quello dicevo, la mia osservazione poi alla fine è quella del cittadino medio. Ma il fatto di essere incensurati, onesti, di un'onestà riconosciuta da tutti, dovrebbe essere la prerogativa. Ma la prima, la basilare di tutti i candidati, cioè dover andare al voto a dire dammi il tuo voto perché guarda io sono onesto, sono l'unico onesto, sono l'unico quello che non è. È già in Sicilia un fare nauseare. In Sicilia fa notizia, purtroppo è così, e però appunto potrebbe anche indurre alla, come hai detto, alla disaffezione alla reazione poi avversa degli elettori. Sì. Niente, noi continuiamo, ripeto, ad aspettare ospiti che speriamo quanto prima possano convincere a venire a fare qualche dichiarazione. Ripeto, ne abbiamo già raccolte alcune, vi ricordo, sulle nostre pagine c'è già l'intervista a Salvo Pogliese e l'intervista a Raffaele Stancanelli. Entrambi hanno palesato cautela, ma così come d'altra parte era stato detto già in nottata dopo gli ex poll che davano addirittura 3 punti di vantaggio a Musumeci rispetto a Cancelleri, e dai movimenti vicini al candidato di centrodestra Nello Musumeci partiva un messaggio di soddisfazione, ma di cauta soddisfazione, e dicevano aspettiamo comunque i dati. In fondo potrebbero venirci a trovare per esempio uomini, donne del PD o della lista Centopassi, sì. Tanto noi ripeto, abbiamo contattato tutti, alcuni non siamo riusciti a raggiungerli perché ovviamente in questi giorni di frenetica campagna elettorale chi aveva il telefonino staccato, chi preferiva non rispondere, chi diceva non lo so, vediamo come siamo messi lunedì mattina nello sfogliaggio, per cui non siamo riusciti ad avere certezze da parte di tutto l'arco parlamentare che si svilupperà in questa prossima legislatura. Però ripeto, noi lo riformuliamo anche adesso l'invito, è esteso ovviamente a tutte le forze politiche, quelle che ce la faranno entrare a Romagna e quindi all'Assemblea regionale siciliana, quelle che non ce la faranno, quelli che sono candidati, quelli che sono in qualche modo vicini al mondo della politica, simpatizzanti di uno o dell'altro candidato, ma non presentati a queste elezioni, cioè la nostra esponenti della cosiddetta società civile. Certo, lo abbiamo detto, istituzioni, società civile, imprenditori, giornalisti, cabarettisti, tutti. La nostra sede è aperta a tutti per chiunque voglia in qualche modo dare il proprio supporto. Voi capite bene che diamo anche su WhatsApp, per chi da casa vuole intervenire, al numero, io adesso non ce l'ho mai, 392 967 1565 392 967 1565.
Benissimo. Capite bene che il nostro compito qui, tra l'altro, ecco, la differenza tra il web e la TV un po' poi fondamentalmente è questa. Noi non possiamo dire a un certo punto chiamiamo la pubblicità o mandiamo in onda il contributo. Il contributo ve lo vedete sul sito, ci sono già 2 interviste fresche realizzate appunto al quartier generale di Musumeci con Raffaele Zancanelli e con Salvo Pogliese, realizzate da Erika Pinieri, che voi potete vedere mentre noi parliamo o in alternativa, perché il web è un nastro continuo e noi non ci aspettiamo neppure che qualcuno ci stia seguendo davvero, ma neanche i nostri genitori. Allora, io invece ti devo smentire proprio in questo momento. Perché seguono dalle 7:30 perché mi stavano dicendo dalla redazione un dato che ci conforta, ci fa piacere, di cui ve ne siamo assolutamente grati e non possiamo che ringraziare i nostri lettori perché continuano a mostrarsi fidelizzati verso la nostra testata. Pare che ci siano molte presenze in contemporanea. Non vogliamo dare i numeri perché non vogliamo autocelebrarci, ma vi dico che siete veramente in tanti che ci state seguendo sia nella nostra diretta sia anche sulle nostre pagine di giornale, dove vi ricordo, oltre alla diretta ci sono articoli d'appoggio e interviste d'appoggio alla nostra diretta elettorale che, vi ricordo, è resa possibile non solo grazie a queste 3 facce che ci stiamo mettendo, che stiamo facendo davvero poco, ma grazie a tutto il lavoro enorme da elogiare, da premiare della redazione di newsicilia.it, che è una redazione tutta under 30, credo, giovanissima. Tutta under 30 più qualche veterano, Sono giovani. E in qualche modo, devo dire, sta dando un valido supporto e sta mostrando che la stoffa anche negli stagisti che abbiamo avvicinato a questa professione c'è tutta. E poi voglio anche ringraziare, questo lo devo dire perché in una terra in cui diciamo spesso le imprese sono latitanti, spesso sono quelle di più che chiudono rispetto a quelle che aprono, eccetera, una mano fondamentale nel collaborare, nell'allestire la nostra diretta, ce l'hanno dato 2 aziende che sono un vero prestigio per la Sicilia. L'azienda latterio casearia Zappalà, che è certamente, lo ha detto anche nel proprio recente slogan promozionale a livello nazionale, orgoglio di Sicilia. Saluto Rossano. Salutiamo Rossano, salutiamo Mariangela, salutiamo tutti quanti perché sono 3 generazioni ormai che portano avanti un'azienda a grossi livelli, sono su 15 paesi del mondo, addirittura grande importazione in Giappone, per cui sono queste le aziende che ci danno lustro, che ci danno prestigio e sono queste le voci che vorremmo sentire della Sicilia all'estero, cioè una Sicilia produttiva, una Sicilia che fa bella figura e non la Sicilia fatta di Lupara o di Poppa o di Marranzano o di mafia. E l'altra azienda a cui dobbiamo dire grazie è un'azienda che nel nostro sito trovate un tocco di classe, ha voluto pubblicizzare così, forse in qualche modo in antitesi a quella che, come abbiamo detto, è stata la campagna elettorale, che come tocco di classe non è avuto un po' tanto, anzi è scaduta parecchio. Questa azienda si chiama Parco Commerciale I Portali, a San Giovanni La Punta, un parco commerciale che accoglie giornalmente migliaia e migliaia di visitatori, perché sono grandi sempre novità, sempre promozioni, sempre iniziative, per cui il Parco Commerciale I Portali è senz'altro un parco da andare a visitare, soprattutto perché propone sempre novità ai propri clienti e perché, come recita nel proprio slogan che ha voluto scegliere per la nostra campagna elettorale, per appoggiare questa nostra diretta, è un tocco di classe in più. Quindi grazie all'industria latterio casearia Zappalà e al centro commerciale I Portali. Grazie, certamente, sono fondamentali. Allora, noi siamo sempre in attesa di ulteriori proiezioni. L'ultima, lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto e in visione soltanto adesso, è quella delle 9 e che porta questi dati. Il candidato del centrodestra Nello Musumeci al 35% delle preferenze, segue ad appena un punto, quindi al 34%, il candidato dei grillini Giancarlo Cancelleri, e poi al 20% Micali del centro-sinistra e al 9% Fava della sinistra. Bassissima e quasi irrilevante la percentuale di La Rosa degli indipendentisti siciliani. Cos'altro possiamo dire? Vorrei capire se
ci sono dei commenti, dei messaggi, appunto, io Sempre vedo la colonna Facebook. di Facebook, appunto, solo che noi da qui non la vediamo, quindi magari anche dalla redazione, se è il caso, se ci sono dei commenti diversi. No, vabbè, ci sono arrivata. Ci sei arrivata. Con i miei potenti mezzi. Ecco, perfetto. Sono arrivata. Leggiamo qualcosa anche da Qualcosa. Allora, dico anche i nomi, sì, perché no, loro si presentano, per cui Carmen Gur dice: conosco molte persone anziane che da anni non votano più, hanno stracciato le schede elettorali, la sfiducia cresce. Ma io questo devo aggiungere, soprattutto lo imputa alle persone più anziane. È proprio questo, cioè io vorrei aggiungere che la disaffezione non è tanto e solo degli anziani, quanto, ed è questo più preoccupante, esatto, anche dei giovani. Esatto. I giovani che si sono assolutamente allontanati dalla politica, probabilmente perché le classi dirigenti dei partiti principali non hanno saputo creare una base che possa poi portare avanti le idee, che possa avere la successione nel modo di portare avanti un movimento politico. E non solo questo, ma sicuramente per quello che abbiamo detto, cioè la disoccupazione giovanile in Sicilia è ai limiti massimi, per cui è logico che questi ragazzi non si sentono tutelati, non si sentono rappresentati, per cui io non direi soltanto gli anziani, come dice questa nostra lettrice, io direi che purtroppo l'arco generazionale, anche quello si è allargato. La dimensione più preoccupante, perché se non si vota a 18, 20 anni, a 23 anni, a 25, poi si perde. Si fa l'errore che dicevamo prima. Si fa l'errore che c'è un aggiornamento dati. Ecco, c'è un aggiornamento dati, vi dico che questo pare che da questo aggiornamento dati cresca di più la forbice fra Musumeci e Cancelleri. 36% Musumeci, 34% Cancelleri. A questo punto è ovvio che uno di questi 2 punti percentuali lo avrà perso o Micari o Fava, perché Cancelleri resta fermo al 34%, guadagna un punto Musumeci, per cui in questa ulteriore proiezione evidentemente a perdere questo punto percentuale è uno degli altri 2 candidati, o Fava o E intanto il signor Salvatore Lo Monaco ci scriveva: dovremmo introdurre una norma del nostro ordinamento che stabilisca una sanzione per coloro i quali violano il dovere di votare. E beh, non è esattamente così, signor Lo Monaco, perché appunto dicevamo prima, il dovere non è un obbligo, è un obbligo morale che dobbiamo sentire tutti come cittadini, ma non c'è nessun dovere a votare, non si va in carcere, non c'è nessuna sanzione appunto attualmente. Lei la invoca, però non so, richiamerebbe un po' forse, no, scenari poco democratici alla fine, perché è democrazia anche avere il diritto di non esprimere un voto qualora non lo si volesse. Certo. Altri commenti dalla pagina. Chiedo che in vantaggio, l'abbiamo appena detto, anzi lo ribadisce Marie Claire Ocera, anche lei, è in vantaggio nella Musumeci 36 su 34, sono percentuali, 36% sul 34% di Cancelleri. Ripetiamo che sono proiezioni che derivano dai primi dati, dalle prime sezioni scrutinate. A quanto siamo non lo sappiamo, però. Poco fa alle 9, quando erano ancora 35 con 34, eravamo intorno al 10% delle sezioni scrutinate, quindi immagino che anche lì sarà salito di qualche punto percentuale il dato relativo ai seggi scrutinati. Io però ne vedo di più commenti su quella pagina, forse non sono sulla pagina giusta, adesso cerco di capire. Sì. Piano piano compaiono in realtà. Perché... Allora, in tempo reale, Vito Tamara Messina: Nello merita la vittoria, persona per bene, ottimo amministratore, grande esperienza politica, viene dalla scuola, ricordiamo, del senatore Vito Cusimano, sarà un grande amministratore. Evidentemente appunto di essere un grande amministratore, lo ribadiamo, lo ha dimostrato nei 10 anni di gestione della provincia regionale di Catania. E devo dire che questo lui l'ha sottolineato più volte in campagna elettorale, dove ha evidenziato che in quell'arco di 10 anni, cioè 2 mandati che lui ha fatto in qualità di presidente della provincia regionale di Catania, ha amministrato diversi miliardi di lire. E nonostante tutto, l'ho detto all'inizio della nostra diretta non stop, lo ribadisco per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, la frase che lui, sono sue parole, ha detto più volte in campagna elettorale: io posso dire veramente di aver attraversato la palude senza aver preso la malaria, cioè ho amministrato miliardi e miliardi e non ho mai avuto un avviso di garanzia. E questo, lo dicevamo poco fa, lo diceva Flaminia,
non dovrebbe essere una eccezionalità, ma dovrebbe essere la regola. No, beh, questo nel caso di qualunque candidato dovrebbe professare ed esibire. Però purtroppo ne fa un motivo di vanto, proprio perché invece purtroppo non è, esatto, perché purtroppo non è una regola, anzi più delle volte si diventa inquisiti o comunque raggiunti da avvisi di garanzia, comunque sospettati. Però spesso anche senza effettivamente essersene poi sporcati, perché poi ci sono anche avvisi di garanzia che non portano a un rinvio a giudizio. Devo dire, noi siamo i primi, e devo dire in questo tutto il centrodestra siamo dei garantisti. Assolutamente. Noi, almeno noi come amministrare miliardi comporta anche questo. Certo, ma anche perché a volte può anche essere una firma su una delibera che diventa una svista, una cosa superficiale, eccetera, e poi invece ti viene contestata quella delibera come se fosse invece una delibera o un atto determinativo in qualche modo fatto per avvantaggiare qualcuno, quando invece in quel momento magari lo si è visto spassionatamente come un vantaggio per tutta la collettività. Però poi appunto si incorre in avvisi di garanzia che non significano condanna, non significano già dire quella persona è collusa, è corrotta, è in qualche modo una persona da non proporre o impresentabile, ma significa che quella persona in questo momento viene messa in discussione, viene messa attenzionata per quell'atto che ha fatto. Quindi fino a quando non c'è la condanna di terzo grado in Cassazione, noi siamo dell'idea che quella persona è assolutamente innocente. Così. E di questa idea sono gran parte dei politici. E in questo, devo dire, anche in questo si è creata una diatriba, una diaspora con i grillini. E per forza, perché loro invece dicono che già al primo avviso di garanzia bisognerebbe dimettersi. Il ritornello era a casa, dimettiti. Ma quando poi la cosa ha colpito loro, effettivamente... Hanno dimostrato che non si è dimesso nessuno. Né la Raggi, né l'Appendino in Piemonte, né lo stesso Cancelleri ha avuto una segnalazione dall'ufficio periodo elettorale di Palermo, sì. Per cui voglio dire, in questa situazione hanno dimostrato di predicare bene e razzolare male, ma sicuramente, torniamo a dire, i grillini hanno il grande merito comunque di avere saputo cavalcare l'onda della nausea politica, dell'antipolitica, e di proporsi come volti fuori dagli schemi tradizionali e dai partiti tradizionali. Poi, ripeto, ognuno può avere le proprie idee sulla competenza o meno, sulla bravura nel portare avanti non da oppositori ma da governanti le azioni politiche. Ripeto, su quello non vogliamo in qualche modo essere noi a entrare nel giudizio. Noi vogliamo continuare soltanto a proporvi dati che ancora continuano a essere fermi al 36% per Nello Musumeci e al 34% per Giancarlo Cancelleri. Però ci interesserebbe sapere se a questo punto il punto in più, perché Cancelleri era già dato al 34, il punto in quindi più se Musumeci è passato dal 35 al 36, quindi questo chiediamo alla nostra redazione se è nelle condizioni di sapere a questo punto da chi è stato perso in favore di Musumeci. E vi ricordiamo che potete interagire con noi sia sulla pagina Facebook, dove in questo momento siamo in onda con questa diretta non stop, quindi sulla pagina Facebook potete messaggiare in tempo reale e noi li possiamo anche leggere, ma anche con il numero di WhatsApp 392 967 1565. Perfetto, te lo sei anche ricordato? No, l'ho letto. Si spera, invece no. Vittorio, allora questa tua prima, noi abbiamo fatto in passato, dicevo poco fa, noi siamo appena nati il 1° settembre del 2014, quindi appena 3 anni. In 3 anni ci siamo visti... Già 3 anni. In 3 anni ci siamo visti 2 elezioni universitarie, perché lì fanno il biennio in carica, no? Degli organi universitari. E devo dire che tu hai avuto con noi questa prima esperienza di spogli di elezioni, comunque erano elezioni universitarie. Adesso la tua prima esperienza, tra l'altro la prima da giornalista con tanto di tesserino, di iscrizione all'ordine, la tua prima esperienza di trasmissione e di spoglio elettorale. Sì. Come la stai vivendo?
Non so quanto resisterai ancora. Non so quanto resisterò ancora. No, vabbè, è chiaro che è una cosa completamente differente. Si parla, ovviamente, lì era come partire dal basso, qui siamo in un gradino un po' più alto. Diciamo che però l'impegno e l'interesse in realtà è lo stesso, anche perché vengo dall'Università di Catania, ho vissuto in quelle aule, conoscevo i candidati e conosco anche la passione che ci mettono poi nella vita politica, anche nella loro campagna elettorale, che seppur in maniera ridotta poi in realtà riprende un po' le orme di quello che poi si fa a livelli più alti. E che dovrebbe essere, in base a quello che dicevamo prima, ancora di più pompata, tra virgolette, sì, perché bisognerebbe avvicinare sempre di più i giovani, gli studenti, quelli che sono il futuro della società civile di domani, alla politica, perché innegabilmente o sporca o pulita o da denigrare, tutto quello che volete, ma la politica è quello che tira avanti moltissime carriere nascono proprio lì, poi in fondo. All'università, certo. Diamo dei dati perché abbiamo subito altri aggiornamenti. Ci sono altri dati, quindi sì, diciamo che questa forbice aumenta il divario, parliamo di 37,3% nello Musumeci. Ripetiamo quanto è? 37,3% nello Musumeci, 36,4% Giancarlo Cancelleri. Sono saliti tutti e due, quindi. Sì, sono saliti entrambi perché Micari, ha perso Micari perché è sceso al 18,8%, ma ha perso anche Claudio Fava che è sceso al 6,9% e poi invece è salito di poco lo 0,6% Roberto La Rosa, quindi dallo 0,2 è salito al 0,6, sta raschiando. Quindi man mano che si scrutinano le schede sembra più netto il divario fra i due e i due. La copertura è del 12% adesso. Ecco. Solo 12%, quindi stiamo andando quindi siamo ancora certamente lontani, Però appunto quei punti in più che hanno guadagnato Cancelleri e Musumeci, sempre a vantaggio comunque maggiormente di Musumeci, li hanno persi in ugual misura Micari e Fava. E un minimo ha guadagnato anche La Rosa, che dallo 0,2 è passato allo 0,6, ma sempre prefisso telefonico, è passato dal prefisso di Milano 0,2 allo 0,6 di Roma. 0,6. Ripetiamo, 18,8 per Micari, 6,9 per Fava, mentre in testa è Musumeci con 37,3 e Cancelleri segue al 36,4. Mi sono permesso di fare questa battuta, ma sempre nel massimo rispetto per La Rosa, che continuo a dire ha avuto un grande coraggio a volersi mettere in gioco, quindi grande rispetto per questo candidato, grande rispetto per chi lo ha votato, anche se minima la percentuale, ma sicuramente. Assolutamente, anche perché aveva degli argomenti. Forse è stato l'unico che ha evitato di parlare di liste di impresentabili, ma ha invece parlato del suo programma, che ripeto principalmente verteva sul dover aprire un contenzioso, lo ripetiamo, con lo Stato per lasciare quanto più possibile soldi e tasse in Sicilia che fossero dei siciliani. Sì, parlava proprio della liquidità, quello è chiaramente un problema anche abbastanza grave perché proprio la regione, soprattutto negli ultimi anni, stenta a dare gli stipendi ai propri dipendenti, quindi sicuramente partire da lì potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Alla fine io credo che ai siciliani interessino soprattutto soluzioni che poi vanno a finire sulla loro pelle, no? Certo. Alla fine delle beghe, perfino dei bilanci in rosso sembra che ai siciliani in fondo non interessi poi tanto, perché si capisce meno, ovviamente poco di economia, non interessa se il bilancio è stato presentato in tempo, se invece no, che cosa c'è stato, se ci sono i crediti inesigibili in mezzo oppure no. Questo al siciliano ovviamente può interessare assai poco. A lui interessa che funzionino gli ospedali, che funzionino le scuole, che siano in sicurezza le scuole, perché poi c'è sul terreno, abbiamo veramente sul terreno una questione sicurezza enorme quanto una casa. La Sicilia, terra di terremoti, non ha ancora mai investito per mettere in sicurezza soprattutto gli edifici pubblici, principalmente le scuole, non parliamo poi degli edifici dell'edilizia privata. E poi c'è la questione idrogeologica. Continuiamo a subire allagamenti, frane, alluvioni con tragedie anche con morti, ma ad ogni volta si ripetono le solite parole di retorica, ma poi si fanno le promesse nei momenti delle tragedie. Quelli sono veramente, credo, i temi, no? Sui quali occorrerebbe battere molto. Poi, per esempio, giustamente La Rosa parlava di benzina, per esempio. Noi siciliani raffiniamo la benzina, poi non ne abbiamo mai nessun vantaggio.
E poi per esempio le... Cosa che hanno nelle regioni, cosa che hanno nelle altre sopra, al regioni, nord. esatto, cioè in Val d'Aosta c'era, perché noi no? E poi un altro tema molto sentito credo sia quello della continuità territoriale, che la Sardegna ha e invece la Sicilia no. Perché noi dobbiamo spendere 400 euro per andare a Milano? Un volo per il nord. Non si riesce ad avere delle tariffe, meno male che c'è Ryanair poi, ma comunque anche con tutta Ryanair, no, è un diritto, dovrebbe essere un diritto dei siciliani non doversi fare, no? Non è che l'autostrada lì potremmo è completata, però... Lì potremmo tornare al discorso che in passato era stato molto d'attualità, di una compagnia aerea siciliana che magari più volte ci si è tentato, c'era e poi in qualche modo è stata anche lì gestita male. C'era e ci deve ancora soldi. È andata comunque al fallimento. Sicuramente sono tante le cose che vanno riviste per questa terra se vogliamo veramente rilanciarla. Intanto ribadiamo qualche numero generale di queste elezioni che hanno portato alle urne 4.661.123 elettori, o meglio, hanno chiamato alle urne questo numero enorme, ma hanno portato alle urne meno della metà. Ahimè, a votare sono andati appena il 47,07% nel 2012 e ancora meno il 46,76% in questa tornata. Altra differenza, ricordiamo, fra la vecchia legislatura e la nuova: il numero dei deputati a Palazzo dei Normanni, l'Assemblea regionale siciliana, per virtù della legge promulgata nel 2013, passa da 90 a 70 deputati e quindi lo abbiamo detto nel corso della nostra diretta, parecchi, anche in big, rischiano di restare fuori. Perché per avere la maggioranza bisogna avere quindi 42 persone, su 70 dovrebbero essere almeno 42 persone a favore del governo, e questo sicuramente, soprattutto considerato il poco scarto che si ha oltre la maggioranza, perché poi c'è un meccanismo che poi fa scattare il... perché vanno con chi vince anche i 6 del listino. Ma a livello di assi sono 36 la maggioranza. No, poi parlano di affluenza, l'affluenza è del 46, detto, quindi, e poi vabbè, chiaramente il dato un po' in calo rispetto a... Abbiamo dati forse delle varie province? Sì, dicevamo prima che Catania risulta la provincia dove si è votato di più, con il 51,58%, poi quelle dove invece si è votato meno sono Agrigento e Caltanissetta, entrambe al 39%, 1,6%. Questi sono dati definitivi? Sì, assolutamente definitivi. Ieri quindi anche in questo mi pare che c'è stato un rivoluzionamento. No, Agrigento avrebbe dovuto portare più voti. Non so, no, dico, ma a prescindere da questo, in un primo momento mi pare che sia detto che era Messina la provincia in cui si stava votando di più. Sì, invece la provincia in cui si è votato di più è stata Catania. Sì, allora Messina, allora Catania 51,58, Messina 51,69. Sono allora è Messina. È Messina, perché lo scarto è di poco. Lo scarto è di poco, sì. Un punto in meno, pochi punti in meno rispetto al 2012 nel complessivo. Io vorrei anche tracciarvi una piccolissima sintesi, una scheda dei 5 candidati alla presidenza, ovviamente partendo dai 2 che si stanno contendendo in questo testa a testa la poltrona di governatore siciliano, vale a dire Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri. Nello Musumeci, 62 anni, sposato, è un bancario e, come dicevamo anche prima, è un collega, è un giornalista pubblicista, è un deputato uscente, ex presidente dell'antimafia della provincia regionale di Catania, ex sottosegretario ed è attualmente eurodeputato. Nel 2012, lo ricordiamo, partecipò già alla consultazione elettorale per concorrere, come sta facendo adesso, alla poltrona di governatore siciliano e fu secondo dietro il presidente della regione adesso uscente Rosario Crocetta. È il candidato, lo ricordiamo, del centrodestra ed è sostenuto da numerose liste, da Forza Italia, UDC, NPA, Cantiere Popolare, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia e Idea Siciliana. Il partito da lui fondato, insieme, lo dicevamo, a Ruggero Lazza, Raffaele Stancanelli, e diventerà bellissimo un movimento civico che in qualche modo ha inteso sganciarsi
dalla logica partitica, pur restando nell'area di centrodestra. Giancarlo Cancelleri è l'espressione del Movimento 5 Stelle, è un geometra, è anche lui un consigliere regionale uscente, ha 42 anni ed è separato. Il candidato da presidente del Movimento 5 Stelle ha coniato il suo slogan in questo modo: scegliere il futuro. Gli uomini chiave della sua campagna elettorale sono Giampiero Trizzino e Angelo Cambiano. E le sue proposte simbolo sono qualcosa che ha fatto storcere il naso un po' a parecchi siciliani, riguardo alla sanità, quella di portare manager che non siano siciliani, e poi no ai termovalorizzatori e la cancellazione dei vitalizi. C'è qualche altro aggiornamento? Sì, per altri aggiornamenti. Dicevamo che a Ragusa è andata a votare il 47,48% e nello specifico proprio in questa provincia è Cancelleri il candidato che sembra aver totalizzato il maggior numero di voti, voti validi, chiaramente sono 215. Invece abbiamo Musumeci con 178 voti, perché Sebastiano Musumeci con la lista in Sicilia, appunto Nello Musumeci presidente. A terzo posto Fabrizio Micari con 136 voti. E abbiamo poi... le percentuali su questi voti oppure non sono stati richiamati? Sì. Allora, leggiamo le percentuali che forse si comprendono meglio. Allora, abbiamo detto Giancarlo Cancelleri al 37,9%. Invece Sebastiano Musumeci al 31,44%, poi abbiamo Fabrizio Micari che segue al 24% e Giovanni Giuseppe Claudio per la lista 100 Passi al 6% e poi infine Roberto La Rosa con lo 0,3%. Questo sono per un totale. Quindi diciamo in provincia di Ragusa c'è un netto vantaggio di Cancelleri rispetto al Musumeci, sì. Quasi 6 punti mi sembra di capire. Sì, abbiamo detto 37. Abbiamo le sezioni scrutinate qui su Ragusa? Quante sono? No. Su che percentuale? Aspetta, al momento sono 4 su 310, però. Quindi è un dato assolutamente non significativo. Probabilmente stanno andando abbastanza rilento, cioè vuol dire che ce ne sarà per tutto il giorno, probabilmente. Sì. E allora? Diciamo, a Ragusa comunque c'è il sindaco 5 Stelle. Ovviamente gioca in casa Cancelleri. Esatto. Abbiamo altri commenti dalla nostra pagina Facebook? No, per il momento no, anzi stimoliamo i nostri ascoltatori, spettatori, come si dice sul web? Lettori. I nostri lettori. sono poco abituata. Quindi, sei sempre stata televisiva. E temo sempre saprò, anche se in realtà non esercito. Dicevo sì, comunque stimoliamo appunto perché io vedo, non capisco bene come funziona, però io ne vedo solo alcuni di questi commenti. Sì. Lì nell'altro monitor ne vedo di più, non so, magari... No, in realtà probabilmente sono gli stessi perché è un discorso di telefonino. In ogni caso noi ricordiamo alla nostra redazione di sottoporci tutti quelli che sono i commenti interessanti che continuano a venire. Continuiamo a vedere che in realtà siamo seguiti, ci seguite in tanti e questo ovviamente ci riempie di orgoglio perché è un nostro interesse anche nostro. Allora io volevo non dare dei dati che possano sembrare autocelebrativi, ma pare che la nostra diretta Facebook abbia già raggiunto oltre 15.000 persone. Quindi insomma penso che sia veramente un risultato più che soddisfacente. Più che soddisfacente, entusiasmante. Ecco, poco fa c'era un sostenitore di Nello Musumeci, invece sul sito assolutamente democratico chiunque può intervenire, c'è Anto Liga Garro che invece dice spero solo che non vinca Musumeci, se no siamo consumati. Conserviamo le nostre radici catanesi anche in questo, comunque siciliani in generale. E vi ricordiamo che sia sul sito Facebook che sulla pagina Facebook che sul sito newsicilia.it trovate anche i contributi che ci sta mandando dal quartier generale di Musumeci, che finora è ancora in testa alle proiezioni, ci sta mandando appunto delle interviste. Finora ci sono i pareri, le dichiarazioni di Raffaele Stancanelli, che è stato un po' lo stratega di questa candidatura di Nello Musumeci, come il movimento diventerà
bellissima, Stancanelli insieme con Ruggero Razza appunto hanno creato con Musumeci questo movimento e hanno spinto Musumeci a candidarsi, e c'è anche l'intervista con Salvo Pogliese. Ovviamente esprimono la loro soddisfazione per quello che emerge dai primi dati, ma con cautela, perché anche loro preferiscono andare con i piedi di piombo, visto che finora ancora si tratta veramente di un testa a testa, mentre aspettiamo sempre lo sfoglio delle schede. E aspettiamo anche gli ospiti. Alcuni dovrebbero essere già qui, in effetti. Sì, noi infatti riguardiamo la redazione. Continuano a temere troppo precipitose. perché consideriamo tra l'altro che ovviamente chi è dentro il mondo politico in questo momento è sguinzagliato in tutte le varie segreterie politiche, perché lì, come dicevamo più volte nel corso della nostra diretta, hanno certamente dati più immediati rispetto anche a quelli che possiamo avere noi attraverso l'ufficio elettorale, perché lì attraverso il collegamento diretto col telefonino, col proprio rappresentante di lista nel seggio, hanno subito il polso della situazione. In ogni caso la nostra redazione sicuramente li starà contattando proprio per vedere come si stanno muovendo e qual è poi l'area che tira effettivamente. Arriva un messaggio WhatsApp. Un altro messaggio. I messaggi WhatsApp ci arrivano stampati, sì, adesso io pregherei la nostra redazione di farci vedere anche i messaggi, perché io vedo che sono oltre 30 commenti sulla nostra pagina Facebook, ma non riusciamo noi da qui a leggerli, quindi magari se riuscite a farci arrivare questi commenti, magari li stampiamo un attimo, in modo che siamo nelle condizioni di poter leggere e commentare. No, volevo ribadire che arrivano stampati per nostra comodità, perché non possiamo stare tutti con i telefonini e con i tablet, ma giustamente si tratta, infatti c'è proprio la schermata di un vero messaggio WhatsApp stampato per la concorrenza. Ci dicono buongiorno, una domanda mi piacerebbe fare a chi sarà il prossimo presidente, a questo punto poi ci piacerebbe poterla sottoporre. Ecco, questo ovviamente la metteremo poi da parte, a quello che succederà. Se noi riuscissimo ad avere anche il presidente qui. Allora non la leggiamo, la leggiamo, ma poi al netto dei festeggiamenti, visto che la maggioranza dei siciliani non è andato a votare, può davvero definirsi vincitore? E questa era in realtà una delle domande che avremmo voluto sottoporre un po'. Sicuramente la più grossa vittoria sarebbe stata quella di riuscire nuovamente a entusiasmare gli elettori e a portarli alle urne, ma ripeto, se pensiamo che Crocetta ha governato con il 10% del consenso dei siciliani, con un po' di difficoltà, vince di poco, infatti. Ma poi governa. Ecco perché su questo dovrebbero riflettere quanti non vanno al voto, perché hanno il diritto di protestare, di manifestare il dissenso, il disinteresse e la delusione in questo modo, però praticamente espongono il fianco poi a qualsiasi cosa, cioè se non si va a votare in qualche modo si vota doppio, se ci si riflette, perché si rafforza magari colui che non volevate e invece ci arriverà proprio anche grazie al vostro non voto, ma ormai è tardi per fare queste considerazioni. È vero che uno dei commenti più utilizzati è stato quello: io non mi sento rappresentato da nessuno. I giovani ti rispondono così: io non mi sento rappresentato da nessuno, perché dovrei andare a votare quello che secondo me, tra virgolette appunto, dicono è il meno peggio. Preferisco quest'anno il ragionamento del meno peggio ha colpito in tanti sicuramente, perché appunto Musumeci, pur godendo di stima personale da parte di tanti, ha avuto questo handicap dei cosiddetti impresentabili, quindi delle liste macchiate da presenze sgradite, e poi anche lo stesso apparentamento magari di Musumeci persona con Forza Italia, Fratelli d'Italia, Salvini, che in Sicilia non è esattamente visto come salvatore della patria, per cui questo gli ha nociuto. D'altro canto appunto il PD spaccato, il PD apparentato e alleato con Alfano, sicuramente anche questo ha perso sicuramente elettori simpatizzanti. Fava, che già di suo non ha fatto simpatia a tanti, i cancelleri, i grillini, che sono un mondo a parte, cioè veramente o ne fai parte, ci sei entrato, oppure al contrario vengono spesso invece sono invisi, per cui ecco, molte persone si sono veramente trovate di fronte alla impossibilità di sentirsi adeguatamente rappresentati da uno di questi candidati, per un motivo o per un altro, e quindi piuttosto che turarsi il naso sono rimasti a casa. Hanno preferito far così. Ci arrivano altri dati, in realtà questo è davvero tanto provvisorio, perché parliamo dello scrutinio di una sezione su 226 ad Enna, però comunque ci sono dei dati. E quindi una sezione su 226, credo che sia assolutamente irrilevante. Quindi redazione per adesso. Ma cambia qualcosa rispetto a vabbè, comunque no, in realtà qui in testa c'è Sebastiano Musumeci,
Nettonello appunto, in Sicilia Nello Musumeci, presidente, 41%. Al 2% abbiamo Fabrizio Micheri con il 30%, quindi poi invece alla posizione numero 3, che poi facciamo come fosse una sorta di podio, c'è Giancarlo Cancelleri, quindi qui Micheri più forte adesso, sì, ha prevalso, però magari c'era soltanto una sezione, 21%, invece vabbè, quarta posizione Roberto La Rosa. Guarda che Adenna in questo primo seggio la situazione si è un po' ribaltata, perché La Rosa è in quarta posizione appunto con il 5%, invece abbiamo poi Giovanni Giuseppe Claudio appunto della lista 100 passi con lo 0,5%, ancora un po' meno rispetto a La Rosa. Ci sono altri commenti su Facebook. Eccoli. Vincenzo Pulvirenti dice: se dovesse vincere grazie alla cozzaglia di partiti che lo affiancano in Sicilia non cambierà nulla, immagino che parli di Nello Musumeci appunto. Ha accettato per paura di non potercela fare, ma insomma se ci fosse una legge elettorale diversa probabilmente le cose sarebbero andate diversamente e comunque probabilmente al momento non sarebbe in testa. C'è anche chi appunto va questo contro. è un tema fondamentale sul quale poi Musumeci dovesse appunto vincere queste elezioni dovrà effettivamente dare delle risposte chiare. Dice Pulvirenti, si muoverà secondo direttive della coalizione che ha accettato per paura di non potercela fare. È anche vero che se ce la fa grazie alla coalizione, su questo non c'è dubbio, i numeri parlano chiaro. Questo non c'è dubbio, ma lui almeno in campagna elettorale ha comunque escluso la presenza in giunta e di ex assessori di vecchi governi, lo avevamo detto anche prima, e ha ribadito impresentabili. In giunta gli assessori li decide il presidente, ha ribadito, anche più che altro per calmare un po' certe uscite di Cichè, che aveva già cominciato a minare, a riempire certe caselle. Non ha gradito evidentemente Musumeci questa intromissione e staremo a vedere, ovviamente sempre se vincerà col vincitore, staremo a vedere se riuscirà a rintuzzare tutti gli attacchi di questo genere da parte dei suoi alleati, che ovviamente chiederanno poi il tornaconto, perché già sono nel listino del presidente, quindi alcuni si riporta automaticamente in Ars, ma ha anche già degli assessori designati Musumeci, no? Però con alcune polemiche. Sgarbi alla cultura e Arnao all'economia. Esatto, cioè, sì, però c'è ancora qualche incertezza, no? Esatto, gli unici sicuri sono questi, Armao all'economia, che già era assessore con Lombardo. Sì, e ora bisogna appunto andare a vedere. Lui sicuramente ha parlato di non ex assessori di Crocetta, per cui bisogna vedere appunto adesso se la sua idea di non mettere ex assessori si estende a tutti gli ex assessori dei vari governi in generale, ma credo proprio che questa figura all'economia la rispetterà, sia perché Gaetano Armao ha dimostrato comunque di essere una persona competente. E poi è stato investito anche da Berlusconi stesso. Poi è stato investito da Berlusconi, ha ritirato la propria candidatura perché in un primo momento Armao doveva concorrere alla presidenza. E questo vale sempre poi ovviamente un corrispettivo in qualche modo. Il fatto di essersi si è parlato del ticket appunto Musumeci Armao, per cui insomma dovrebbe essere un assessore già conclamato. Così come Vittorio Sgarbi. Così come Vittorio Sgarbi, che anche egli ha ritirato la sua candidatura con il movimento che era fondato Rinnovamento, Rinascimento. Sì, Rinascimento. Sì. E poi invece ha Rinascimento e Moderati in Rivoluzione, che è un ossimoro un po' comunque. Sì. Cosa ne pensi, Sgarbi? Io te lo volevo chiedere a te, direttore. No, io preferisco non pronunciarlo. No, io mi sono sempre chiesta perché in Sicilia Sgarbi, perché viene sempre in Sicilia a voler fare l'amministratore? Ma evidentemente Sgarbi è molto affezionato alla Sicilia, ai beni culturali. Sì, giustissimo, perché è un meraviglioso. Noi non dimentichiamo che siamo un serbatoio enorme di siti UNESCO, quindi insomma la cultura dovrebbe essere insieme al turismo il volano principale per il rilancio della nostra economia. Dovrebbe saperli difendere, valorizzare, rilanciare, gestire. Diciamo, se riuscisse a fare più il suo mestiere, meno il tuttologo, sarebbe magari forse un po' più simpatico e un po' più produttivo. E poi certe intemperanze. Certe intemperanze dovrebbe in qualche modo non so se hai visto l'ultimo video soffocarle.
appunto l'ultimo video che è stato registrato a Catania durante un suo intervento, un comizio elettorale, una signora che si era permessa di contestare, credo anche il linguaggio, no? Infatti ha detto lei è volgare. Ha rincarato la dose, come è solito fare. Ma sbaglio è questo, è diventato personaggio anche per il suo modo di fare. Ma evidentemente piace, no? Cioè, perché poi sì. tant'è vero che viene poi messo in listino, anzi no, appunto, fra gli assessori, proprio perché è un personaggio che può risolvere. Ci sono aggiornamenti? Ci sono degli aggiornamenti e a questo punto la cosa non viene neanche più preso in considerazione dai dati nazionali. Piccolo. Nello Musumeci sale al 38,60%, seguito da Giancarlo Cancelleri per il Movimento 5 Stelle con il 31,95%. Micari rispetto a prima ha guadagnato qualche posizione, nel senso che rimane sempre al terzo. Regionali Sicilia, questi sono e quindi Cancelleri sarebbe crollato rispetto a Musumeci. C'è un distacco di sono 7 più o meno, 7 punti, poco meno di 7 punti. Invece comunque vabbè, vediamo Musumeci al 38,6 e Cancelleri al 31,95, praticamente il 32, quindi già c'è un dislivello di 6 punti, Sì. Che finora non era stato preventivato neanche dagli exit poll. Questi sono dati che arrivano da dove? Vorrei chiederlo questo alla nostra redazione. Dalla regione siciliana. Quindi dal sito ufficiale della regione siciliana. Ecco, questo è importante perché ancora organi nazionali continuano a dare Musumeci al 36 e Cancelleri al 34. Tra l'altro con una proiezione delle 10, 25 minuti fa. Sì, devono correggermi se sbaglio i ragazzi della redazione. Qui leggo 9 sessioni su oltre, insomma qui in realtà è un po' svedito, 5.300. 9 sezioni proteste. Qui è quello che c'è scritto, vediamo se i ragazzi vi daranno. Allora evidentemente è molto indietro il sito della regione siciliana a questo punto, evidentemente però, in genere più questo perché la regione siciliana tende a mettere online soltanto i risultati ufficiali che gli arrivano dalle prefetture, però qui è mentre ovviamente le varie altre testate si basano sui rappresentanti di lista che comunicano, per cui non so se è meglio prendere come più affidabile al momento il dato di 36 e 34 piuttosto che 7 punti di differenza in appena pochissime sezioni messe online dal tra l'altro fosse vero, appunto sono veramente poche le sezioni, in quel caso Fava è a rischio anche sotto 5%, perché è a 5,17, quindi sarebbe addirittura a rischio, mentre l'avevamo lasciato al 9. Lì stiamo parlando sempre di preferenza al candidato, poi bisogna vedere le liste sono cosa a parte, quindi lì la soglia del 5% non c'entra niente. Giusto. Dobbiamo un attimino capire quanto le varie liste, quanto le varie liste stanno portando. Io continuo a invitare i nostri lettori a formulare qualunque domanda, qualunque stimolo, qualunque invito attraverso il nostro numero WhatsApp. Aspettiamo i vostri suggerimenti al 392 967 1565 oppure sulla nostra pagina Facebook o anche sulla nostra pagina del giornale newsicilia.it, dove è possibile, così come sulla pagina Facebook, seguire la nostra diretta. Potete lasciare tranquillamente un vostro commento, una vostra perplessità, una vostra critica, ci mancherebbe, qualunque cosa vogliate in qualche modo manifestare rispetto alla politica, rispetto alla nostra diretta, tutto quello che volete. La nostra redazione è assolutamente aperta a qualunque tipo di commento e di dialogo, ovviamente nei limiti del lecito e del non volgare, ma sicuramente non ci saranno questo tipo di... Non è volgare quanto magari appunto lo sarebbe stato l'assessore designato alla cultura, però Martina Samuele lo ha fatto di lasciare dei commenti, anzi sta continuando, non so se sia una coppia, perché il profilo è di coppia, Martina Samuele, o sono due nomi o uno è cognome, non lo so. Comunque, dice, ma siete davvero convinti con questo onorario Musumeci? Ma l'avete visto che in lista di impresentabili tutti corrotti ed indagati? Beh, tutti, ovviamente, non è un fatto, se dobbiamo parlare di fatti, non è un fatto. Dice poi, compriamo voti, Giornello. Compriamo voti ignoranti. Questa è un'affermazione assolutamente gratuita e assolutamente che lasciamo. No, infatti, in Sicilia non abbiamo capito nulla, ci piace la schiavitù e i politici che si mangiano i soldi.
Ovviamente noi leggiamo e diamo spazio a tutti, però Martina, certamente questo è un commento che non condividiamo, perché, ripeto, non perché sia fatto nei confronti di Nello Musumeci, che avremmo assolutamente non condiviso nei confronti di chiunque, perché continuiamo a ribadire, noi siamo garantisti, fin quando non ci sarà il terzo grado di giudizio di Cassazione che dirà questo politico, questo cittadino, questo personaggio è un corrotto, è un colluso, è una persona che ha commesso un reato. Fino a quando noi in terzo grado non avremo la certezza di una sentenza in tal senso, per noi questi commenti sono sicuramente da non appoggiare. Precisazione, anche perché poi, come sempre, un po' come la storia delle fake news o delle bufale online, da un concetto si passa automaticamente ad un altro più ampio, ovvero siccome si è parlato molto degli impresentabili nelle liste di Musumeci, magari tante persone che non sono andate a guardare i dettagli, esattamente chi sono questi impresentabili, perché sono considerati impresentabili, pensano che siano, come dice Martina Samuele, tutti corrotti ed indagati. In realtà no. Sono persone che appunto eticamente non dovrebbero essere candidate perché magari hanno parenti indagati o con problemi giudiziari o in odor di mafia, eccetera. E possiamo anche essere d'accordo sulla sull'opportunità, esatto, di candidarli o meno, ma non si può, in realtà c'è anche una legge, no? Che appunto dispone che... La Saverino, la legge che tutela la presentabilità dal punto di vista giudiziario. Esatto, per cui da quel punto di vista possono essere candidati, e corrispondiamo a Martina Samuele. E infatti Nello Musumeci poi ne ha preso le distanze, possiamo anche dire appunto che lui ha detto... Non votateli. Ovviamente se ritenete che siano ma era l'unica cosa che poteva dire, se ritenete che siano impresentabili, voi non votate, votatene altri, non votate quelli lì. Però... Perché, come abbiamo detto nel corso della nostra diretta, e lo ribadiamo per chi si è messo in ascolto e in visione soltanto adesso, grazie a Dio la legge elettorale siciliana da questo punto di vista è certamente migliore rispetto alla nazionale, in quanto dà la possibilità del voto di preferenza. Quindi chi portiamo a Sala d'Ercole ce lo scegliamo noi, ce lo portiamo noi, e ripeto, lì non bisogna lamentarsi se non siamo andati a votare, perché abbiamo permesso ad altri di decidere per noi, e quindi non è giusto e non siamo nelle condizioni di poterci lamentare se non abbiamo espresso la nostra opinione con il voto di preferenza. E a maggior ragione, ripeto, se riteniamo che una persona non è degna del nostro voto, non è degna di rappresentarci, niente di più semplice che non scrivere il nome di quella persona nella scheda. Ci mancherebbe, ovviamente. Noi non leggeremo i commenti, ma non perché possano essere lesivi della nostra dignità. Non leggeremo ovviamente i commenti che possono rasentare l'insulto, come uno che è arrivato adesso. Intanto ve lo dico così, voi andate sulla pagina Facebook e fa audience. Scusa, vecchio trucco. Ma non per altro, ma per non alimentare, perché è chiaro che se io leggo il commento di Mario Turro, poi ci sarà Mario Turro 2, Mario Turro 3, Mario Turro 4 che si divertiranno a continuare. Comunque, vabbè. Viviamo in un paese democratico, c'è chi pensa. Che siamo venduti. Noi giornalisti? Sì, noi qua, giustici, ma magari... È battuto, ovviamente. È inutile anche dare risposta a un'affermazione del genere, perché lo ripetiamo, continuiamo a dire, mettete tutti i commenti che volete, accettiamo anche questo, non lo possiamo ovviamente condividere, lo possiamo certamente smentire. Noi quando abbiamo fondato questo giornale, io per la verità ho sempre detto che ho fatto della mia vita personale e professionale un cavallo di battaglia di cui vado fiero. Mi posso guardare allo specchio ogni giorno in qualunque momento, e con me tutta la redazione, perché sennò non starebbero qui, e ho sempre detto uno slogan che poi ho sentito ripetuto anche da altri personaggi, sia politici, sia istituzioni, eccetera, e che comunque non dico che ho coniato io, ma che comunque mi è sempre piaciuto e di cui ne ho fatto un cavallo di battaglia. Noi non abbiamo né padrini né padroni, non ne avremo mai. Per cui questa assoluta affermazione, certamente gratuita, non la posso neanche, non dico non condividere, non la posso neanche prendere in considerazione, perché mi trovo un impermeabile addosso, proprio
mi scivola senza neanche toccarmi, come direttore di una testata che è assolutamente libera e che dà voce, se farete commenti, a tutti, da destra a sinistra, da bianchi a neri, da rossi a gialli. Noi sulle nostre pagine abbiamo più volte criticato o elogiato il sindaco bianco e abbiamo criticato o elogiato l'ex sindaco Stanganelli, proprio perché da parte nostra non c'è, ci possono essere delle ideologie e ci sono sicuramente delle ideologie personali, ma in fatto di deontologia abbiamo un'immagine che è dettata dalla nostra serietà professionale e sulla quale assolutamente io come direttore non permetto a nessuno di porre delle ombre. New Sicilia è sempre stato dal primo giorno, dal 1° settembre del 2014, libero da qualunque condizionamento e lo resterà sempre. Su questo è una garanzia che fino a quando io sarò direttore vi posso dare. Ma aver fatto arrabbiare il direttore, infatti no, ho voluto scendere... semplicemente rispondere, non mi ho fatto arrabbiare, perché ripeto, non mi può toccare un'affermazione del genere, quindi continuate a fare tutti i commenti che volete. Prende le vostre difese Maria Clara Cera che dice vai a fare Turro, no, non si riferisce a te direttore, vai a fare le tue polemiche da un'altra parte. No, se volete fatele anche qua, ripeto, noi non ci non li cancelliamo. Noi siamo nelle condizioni di poterci guardare allo specchio con grande dignità, per cui non possiamo assolutamente preoccuparci di questo tipo di commenti che rientrano nel qualunquismo che poi porta, come dicevamo poc'anzi, a disaffezioni forse a volte giustificate, ma quell'allontanamento della politica è quella fase distruttiva e non costruttiva che delega gli altri e dà invece a ognuno di queste persone la possibilità e la voglia di criticare in maniera gratuita. Allora, polemica per polemica, Marco Ferrante dice informatevi, però sono tutti impresentabili. Ma ci vogliono dei dati, delle riguardo quella lista di movimenti, sì, credo, candidati. a meno che non intenda proprio tutti che io ritengo che questa affermazione sia tutti, e sempre anche in questo caso siamo un po' sul qualunquismo e sulla disaffezione verso la politica, che torno a ripetere, ci sta, perché una terra martoriata, bisfrattata, desertificata, con i nostri, ripetiamo ancora una volta, giovani che scappano, con le imprese che chiudono, con la gente che non si sente sicura per strada, con tutte le infrastrutture che mancano, tutto quello che volete, ci sta che la gente dica ma da chi siamo governati? Ma da qui a dire che tutti sono farabutti, che la politica tanto non cambierà mai nulla, che è inutile anche andare a votare, questo io personalmente mi permetto di dire che è assolutamente sbagliato. Allora, Marco Ferrante ci ha mandato su WhatsApp la lista dei tutti indagati, dei tutti impresentabili e dice specifica sono quelli di Musumeci e Vicari. Però adesso attendiamo ai ragazzi della redazione che ci facciano di farci avere questo messaggio con questa lista circostanziata e provata. Devono essere tutti però. Poi mi diamo le prove. Io tra l'altro non mi avventurerei a leggere nomi di questo genere e questo dimostra che noi appunto non siamo assolutamente schierati, perché come giustamente hai detto tu leggendo questo commento, questo signor, come si chiama? Marco Ferrante. Marco Ferrante parla di impresentabili e nella lista Musumeci e nella lista di Vicari, cioè vale a dire sta parlando di centrodestra e centrosinistra, ma io ripeto, questo genere di lettura non la farei, perché non siamo assolutamente nelle condizioni di poter verificare o dire se Tizio, Caio, Sempronio sono impresentabili. Lasciamola come opinione di questo lettore. Noi l'abbiamo letta, tra l'altro c'è già stata una campagna elettorale ai ferri corti all'ultimo sangue proprio su questo tema. Certo. E messo alle strette lo stesso Musumeci non ha detto non è vero, non sono impresentabili, ha detto, come stiamo ripetendo più volte, ha detto sì è vero, non li votate, io non li volevo. È chiaro, è implicito che ha subito questo tipo di imposizione da parte degli alleati, altrimenti non avrebbe potuto avere speranze di concorrere per la presidenza della regione, ma ha detto non li votate, che ovviamente è opinabile come reazione, perché come diceva dall'annunziata appunto Fava, anche Vicari, gli dicevano beh no, dovevi semplicemente importi per non farli mettere in lista, ormai ci stanno. Ma nessuno ha mai negato che quelli che non lo fossero. Ci sono degli aggiornamenti, però continuano ad andare a rilento
34, dati relativi al sito della Regione Siciliana, al 40%, al 40,32% nell'Umusumeci. 40,32? Sì. 33,16 Cancelleri, 19,84 Micari, 5,82 Fava e 0,84 La Rosa. Quindi diciamo quante sezioni? Leggo però in maniera un po' sfocata, chiedo alla redazione di stamparle in maniera un pochino più chiari, credo che siano 24 o 34, però in realtà e credo che a questo punto si stiano allineando anche le testate nazionali, perché questi dati che hai appena letto sono riportati anche da altre testate nazionali, per cui evidentemente si starà in qualche modo allineando il dato della regione siciliana a quello dei dati in qualche modo trasmessi dalle testate dati regionali. Sono dati regionali che provengono dal sito della regione, minuti fa, che però è sempre valutato di lento, perché dà solo dei dati delle sezioni che sono state ormai chiuse, definite, e quindi 40,32% nell'Omusumeci, 33,16% Cancelleri, 19,80% Micari e poi 5,82 Claudio Fava e 0,84 La Rosa, con siciliani liberi. Quindi questo fa capire, cioè pare che la separazione comunque di voti tra Musumeci e Cancelleri sia aumentata notevolmente rispetto a questo, però pare che anche che la strada sia molto lunga per avere un risultato definitivo ancora. Ovviamente staremo ancora ad aspettare altri dati. E comunque Marco Ferrante ti ha risposto: direttore, sono d'accordissimo con lei sulla questione che nella nostra terra ci siano certe persone. C'è una legge che vieta di candidare certe persone, questo è grave. Comunque grazie per la diretta, non ho mai pensato che siate tutti corrotti, beh poi noi, voglio dire, non noi giornalisti. Stiamo facendo pace. Quantomeno. A quest'ora altro che favela, ci vuole anche coerenza e serietà. Non può non trovarci d'accordo. E allora, abbiamo fatto dai Capinieri? Sì. Un'altra intervista. Abbiamo un'altra intervista, adesso contiamo di avere anche il sunto, la sintesi di questa intervista, che è stata fatta ad Aldo Cazzullo, che è editorialista, collega editorialista del Corriere della Sera. Quindi, evidentemente si trova qui a Catania. Evidentemente sta seguendo da Catania da vicino le elezioni regionali, per cui a momenti troveremo online questa nostra intervista di ieri Capinieri e a momenti avremo anche una breve sintesi che vi potremmo dire in maniera testuale su quanto ha dichiarato Aldo Cazzullo, ripetiamo, editorialista del Corriere della Sera. Allora, a quanto pare i dati forniti dalle ultime proiezioni fanno aumentare enormemente la forbice a vantaggio di Nello Musumeci. Lo ripetiamo per chi si fosse messo in visione e in ascolto solo adesso. Il candidato del centrodestra pare abbia il 40,33% di preferenze, Giancarlo Cancelleri il 33,16%, Fabrizio Micari il 19,84%, Claudio Fava 5,83% e Roberto La Rosa 0,84%. Insomma, in linea di massima sono dati che si allineano ai dati della... Ma sono sempre quelli con le poche decine di sezioni definitivamente evidentemente anche le testate nazionali in qualche modo riportano quelli ufficiali della regione, esatto, giustamente, della regione siciliana, livellando a quello che è il sito ufficiale della regione siciliana. Poco fa stavamo leggendo le piccole schede di sintesi dei candidati. Abbiamo letto una breve biografia di Nello Musumeci e di Cancelleri. Diamo un'occhiata anche agli altri tre candidati. 54 anni, sposato, lo abbiamo detto nel corso della nostra diretta, da pochissimo, si è sposato proprio durante la sua campagna elettorale, è docente universitario e ingegnere e ovviamente rettore dell'Università di Palermo, è un candidato indipendente sostenuto dal centro-sinistra. Gli uomini chiave della sua campagna elettorale sono Leoluca Orlando, che è stato il suo main sponsor, e poi Davide Faraone e Giovanni Lavia, che è l'eurodeputato in forza d'Alternativa Popolare di Angelino Alfano. Il suo slogan nella campagna
elettorale ha fatto parlare moltissimo, quantomeno in fatto di slogan, da quello degli altri. Infatti il suo slogan era la sfida gentile, una sfida gentile che qualcuno poi ha detto troppo gentile. in effetti è stata troppo gentile nella candidatura, e poi forse anche questa è diventata poco più aspra quando anche lui si è fatto traino in questa rete di commenti su tutti gli impresentabili. Sono degli aggiornamenti proprio relativi, ci immagino, sono agli ultimi degli minuti. ulteriori aggiornamenti che ci dicono Musumeci al 40 e 52% e Cancelleri al 34 e 57%, quindi insomma siamo sempre lì, insomma, non ci siamo discostati di molto. E Dolce Sì, Versace dice forza Cancelleri. Tutti... No, perché oltretutto con questi risultati ovviamente in questo momento i sostenitori del Movimento stanno soffrendo e quindi devono dare forza al movimento. E allora, dicevamo quindi di Fabrizio Vicari, i partiti che lo appoggiano sono PD, AP di Angelino Alfano, i centristi, il Movimento dei Territori, Sicilia Futura e il Megafono. Come sappiamo il Megafono insomma, è stato in qualche modo escluso dalle liste, dalla possibilità di concorrere. L'altro candidato alla corsa per la presidenza è Claudio Fava, 61 anni, deputato nazionale e vicepresidente della Commissione Antimafia. La lista che lo sostiene è Claudio Fava, presidente Centopassi per la Sicilia, e i partiti che lo affiancano sono MDP, Articolo 1, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Possibile e Verdi. Fra le sue priorità in campagna elettorale, quelle manifestate più spesso sono state la legge per il diritto allo studio, il piano per il riassetto idrogeologico del territorio e la riforma del sistema dei rifiuti. Il suo uomo chiave è Ottavio Navarra e lo slogan il vero voto utile. Un vero voto utile che però non si è dimostrato molto utile per la sinistra, perché come dicevamo nel corso della nostra diretta elettorale, una sinistra spaccata ha dato questi risultati. Che poi non era scandalosamente onesto. Ammesso scandalosamente su ogni cosa, scandalosamente onesto, scandalosamente non corruttibile, scandalosamente eccetera eccetera, ma insomma lo slogan che poi ultimamente ha portato avanti è quello che il suo sarebbe stato il vero voto utile. E poi parliamo anche dell'ultimo candidato che al momento presenta una percentuale di preferenze davvero bassa, ovvero Roberto La Rosa, avvocato, 61 anni, sposato, che si è candidato con il movimento Siciliani Liberi. Il suo slogan: indipendenza economica e libertà. I suoi uomini chiave Massimo Perini e Ciro Lomonte. Le proposte simbolo di questo movimento sono, come abbiamo detto, il contenzioso con lo Stato e poi l'istituzione delle zone economiche speciali e il reddito a sostegno di casalinghe, studenti e giovani. Ma ripetiamo, l'abbiamo letto per dovere di cronaca, ma sicuramente questi ultimi tre candidati presidenti che abbiamo eletto sono sicuramente tagliati fuori dalla corsa per appunto la poltrona di governatore. Gli unici due che ancora continuano con un testa a testa, ma una forbice che sembra delinearsi sempre più ampia, continuano a essere Nello Musumeci, candidato del centrodestra, che al momento ha una percentuale del 40,33% di preferenze, e Giancarlo Cancelleri, che si attesterebbe a 33,16% di preferenze. Dicevi, Flavia? Ore fa parlavi appunto, dicevi del fatto che Vicari magari un po' se la sentiva, anche se diceva di poter essere il vincitore, magari non ci credeva davvero, sotto neanche lui. In fondo non ha mai minimamente pensato di mettersi per esempio dalla carica di rettore, perché certo, questo significa immaginare di ritornare quanto prima al lavoro all'Ateneo Palermitano, e questo appunto era questo potrebbe anche voler dire continuare a tenere un filo diretto col mondo universitario e sperare di attingere quanto più possibile. I rettori sono molto ricercati non a caso, perché appunto ovviamente hanno a che fare con un enorme bacino di voti. Per Fava si tratta di una
ennesima sconfitta, perché non è la prima volta. Lui si presentò come candidato alla provincia, si presentò come candidato a Catania, si presentò alle scorse nel 2012 non si è potuto presentare perché non era presidenza, e questo non gliel'hanno perdonato in molti, perché è stato un atto, come dire, un po' anche di superficialità. Certo. Abbiamo le dichiarazioni di Aldo Cazzullo, l'editorialista del Corriere della Sera, che è stato intervistato dalla nostra collega. E la cui intervista potete vederla sulle nostre pagine. Quanto prima, immagino che in realtà sia già stata messa. Lui dice: colpisce tanto che abbiano votato gli stessi siciliani dell'altra volta. I rapporti di forza tra schieramenti non sono cambiati. Musumeci e Miciché insieme avevano preso più del 40%. Oggi Micari e Fava prendono più o meno quello che aveva preso Crocetta. Però un partito non si misura soltanto dai voti che prende, ma anche dalla capacità di attrazione e anche di costruire delle effettive alleanze. Il centrodestra ha costruito un'alleanza e ha vinto. Il centrosinistra invece si è diviso, che poi sono un po' i commenti che abbiamo già fatto. Resta da valutare l'esploit dei 5 Stelle, che non è sufficiente però per dare la vittoria al governo dell'isola, però segnala lo scontento dell'elettorato del centrosinistra, che poi è andato a finire probabilmente anche verso il Movimento 5 Stelle, insomma. Queste quindi le argomentazioni di Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, le trovate al microfono di Erika Pinieri sul sito newsicilia.it. Invece Salvatore Pillirone sulla nostra pagina Facebook ha semplificato: ha vinto la paura, ha vinto la mafia. Più sintetico di Cazzullo. Va bene, noi continuiamo, ripeto, a leggere tutti i commenti, sì, pur ancora, dissociandoci da alcuni. Gustavo, in effetti abbiamo visto votare tutti i candidati, no? Bene o male. Micari è andato con la mamma, Cancelleri con la sua compagna. Gustavo Ingrasci ci pone un quesito. Avevo scritto su WhatsApp, ma ripeto anche qui, è meglio perché in effetti qui li leggiamo più facilmente forse. Ieri Fava ha avuto problemi con il volo per entrare a votare. Alla fine è riuscito a tornare in tempo. Ha votato Fava, ha votato. Sì, ha votato. Sì, ragionare meglio perché sia sui social che poi vari articoli, c'è la foto. Ha votato, quindi il volo per fortuna poi l'ha preso. Parlavamo appunto dei voli, tra l'altro, che non agevolano i siciliani residenti fuori, e lui tra l'altro abita a Roma, quindi in qualche modo comunque lo doveva fare, però ci è riuscito, nonostante invece altri conterranei hanno avuto determinati problemi che li hanno portati addirittura c'è stato un volo, parlo appunto della Ryanair, che doveva partire alle 13, ci sono stati dei ritardi che poi sono perpetrati fino alle 21 e non sono appunto riusciti ad arrivare nelle loro sedi e alle urne per poter esprimere. Incredibile, hanno pagato per tornare, hanno pagato solo per votare, perché poi chiaramente con il ritardo si manifesta il giorno stesso, è anche impossibile trovare delle alternative, treno, macchine eccetera, per cui speriamo abbiano almeno solo riabbracciati i familiari. Comunque ecco, per completezza anche di informazione, perché poi non vorrei che passassero strani messaggi. Fava abita a Roma, nel senso che abita, lavora lì stabilmente, ma la residenza adesso ce l'ha, ha votato a Gravina, no? A Gravina di Catania appunto. C'era qui giustamente dopo il pateracchio del 2012, quando appunto fu escluso dalle candidature proprio perché non aveva la residenza in Sicilia, che era comunque una condicio sine qua non. Sì. Adesso noi aspettiamo solo aggiornamenti ulteriori con questo dislivello tra Cancelleri e Musumeci, che va ampliandosi, questo secondo i dati della regione siciliana, che si riferiscono però a poche sezioni definitivamente scrutinate, ma che sono comunque i dati ufficiali a disposizione poi di tutte le testate. Non ne vengono fuori. Si stanno allineando da questo punto di vista. È chiaro, allora, io vi invito ancora una volta. Sì, scusa. Noi dicevamo che è chiaro che essendo in tempo reale, dovendo anche gestire quelle che sono quelle tempistiche che vanno chiaramente a rilento rispetto allo scrutinio, attendiamo anche che arrivino effettivamente questi dati, così come ricordiamo alla nostra redazione di continuare appunto a chiamare gli ospiti che ci avevano confermato la loro presenza, perché poi siamo anche curiosi di sapere proprio tramite lo sta andando e avere anche dei dati magari più immediati. Cosa di sapere che cosa faranno poi adesso alcuni degli sconfitti, perché già si sapeva già che in caso di vittoria di Musumeci, per esempio, alcune parti del PD, alcune correnti, vedi per esempio Cardinale e i suoi uomini o lo stesso Sicilia Futura, potrebbero
facilmente transitare tra i Ma sostenitori sicuramente, e assicurare poi a quella maggioranza appunto che invece potrebbe venire a mancare in quanto numeri all'ARS. Ma sicuramente, tanto ormai siamo abituati a tutto. Come dicevamo, delle coalizioni si dovranno in qualche modo raggiungere e trovare, per cui è logico che alcuni di questi in qualche modo poi opteranno per il male minore. Anche perché gli schieramenti ideologici sono ormai così liquidi, direttore, qua ci vorrebbe veramente capire cos'è la destra e cos'è la sinistra, cioè ce ne sono alcuni che veramente da anni fanno entra ed esci un po' appunto. Quindi il PD stesso che è più centro che sinistra, per cui i centristi in fondo possono anche stare di qua o di là senza troppo ferirsi nell'anima, no? Per cui è quello che un po' succederà. E anche i siciliani questo l'hanno capito, i siciliani in questo senso tutti, non solo quelli che sono andati a votare. Continuano ad arrivare dei commenti. Sì, Giuseppe Giunta che fa forza, Cancello dice forza Giancarlo, siamo tutti con te. Questi sono commenti che noi leggiamo volentieri, visto che sono quelli di lettori di News Sicilia che stanno scrivendo sulla pagina Facebook dove appunto viene è online questa diretta non stop, così come sul sito newssicilia.it. Sì, questo è appunto, ci facevano avere dalla nostra redazione il messaggio che era stato inviato per quello che ci ha scritto, che ci ha chiesto se effettivamente Fava era riuscito a rientrare per votare, e sì, abbiamo già risposto. Cosa ha detto? Ha dichiarato: mi auguro che siano andati a votare in tanti. Il rimedio contro la cattiva politica è il voto. Queste sono le dichiarazioni di Fava, chiaramente. Così come poi si sono spiegati un po' tutti i politici, tutti i candidati. C'è un altro problema, secondo me, che tra l'altro anche Fava ha sottolineato, è proprio quello delle infrastrutture qui in Sicilia, e poi più che altro dei trasporti. Del Rio è venuto più volte qui in Sicilia durante l'anno per cercare anche di manifestare non soltanto la sua vicinanza, ma poi anche per parlare dei fondi che verranno e che dovrebbero essere investiti. Si è parlato di 2 milioni di euro che effettivamente... Ha promesso recentemente, proprio in una delle sue visite, sì, altri fondi ovviamente per queste infrastrutture sono disastrate. Cioè, proprio Fava sottolineava l'esistenza ancora di questa circum etnea proprio in territorio effettivamente etneo, in cui noi siamo gli unici forse a essere dotati ancora di questo trenino che va a 30 km/h, 40 km/h, non di più, che risulta essere probabilmente per alcuni l'unica alternativa, ma tanto romantico, ma molto distante invece dall'efficienza che troviamo in altre regioni italiane. Ecco, questo sì. Allora, c'è un altro aggiornamento. C'è un altro aggiornamento, 76 sezioni su 5.300, quindi continuiamo a essere lontanissimi ovviamente. Che parla di Nello Musumeci al 40,16%, Giancarlo Cancelleri 34,51%, Fabrizio Micali 19,15%, Claudio Fava 5,56%, è crollato completamente, era partito da un 9 Claudio Fava, e Roberto La Rosa allo 0,63%. Queste ovviamente sono continue proiezioni che continuano ad arrivare, ma ovviamente siamo ancora ben lontani da quella che può essere poi la realtà definitiva dello stato dell'arte, perché 76 sezioni su 5.300, capite che continua ad essere un dato molto molto lontano. Abbiamo detto 40 e 16, quindi 40 e 16 Musumeci contro il 51. Ci sono anche... Nel frattempo aspettiamo noi sempre ospiti tutti quanti, fra gli altri vorremmo anche avere l'avvocato Giuseppe Libera, che dovrebbe fra poco essere qui con noi, e con lui certamente potremmo cominciare già ad avviare un discorso di commenti. Tra l'altro Giuseppe Libera oltre ad essere un noto penalista è anche un militante della politica, perché ha fatto politica per parecchi anni, e quindi è certamente una persona che di politica se ne intende e può dire certamente la sua. Intanto ovviamente sarebbe anche curioso e importante sapere, e questo lo chiedo alla redazione se è nelle condizioni di farci sapere qualche notizia in tal senso, se i candidati presidenti sono già apparsi nei vari comitati, nei loro quartier generali, o se ancora stanno
tentennando fra le loro 4 mura di meditazione per non rilasciare ancora dichiarazioni che potrebbero sembrare poi affrettate. Musumeci aspetta il risultato dove? Musumeci credo che aspettasse il risultato a Catania e poi si sarebbe trasferito nel quartier generale di Diventana Bellissima. Quindi a Palermo? questo, no, qui è sempre a Catania, presso un hotel qui a Catania. Dovrebbe essere questa la scelta che avrebbe fatto Nello Musumeci. Staremo a vedere se poi è una scelta confermata o se poi ha cambiato all'ultimo momento i piani per quello che doveva essere appunto il suo immediato riscontro al risultato non tanto definitivo quantomeno già paventato. Io ritengo la tradizione vuole che stiano rintanati fino a quando le cose non sono questo. Io ritengo che continuerà ad aspettare qualche dato con maggiore certezza, sbilanciarsi in una qualunque dichiarazione nel momento in cui poi potrebbero ribaltarsi le situazioni sarebbe davvero poco piacevole, poco sconveniente, anche se Musumeci, ma così come i Cancelleri, come gli altri, hanno dimostrato da questo punto di vista abbastanza pacatezza, abbastanza cautela e non si sono spinti assolutamente in dichiarazioni di delusione o di trionfalismo. Allora, e vi ricordiamo il numero WhatsApp, anche se poi però da WhatsApp poi i messaggi ce li devono stampare dalla redazione. Comunque il numero è 392 967 1565. Potete interagire con noi con questa diretta non stop anche via Facebook, via web sul sito newsicilia.it, ma per messaggiare, per postare appunto i vostri pareri che noi leggeremo di qualsiasi da qualsiasi parte vengano, lo potete fare su Facebook, la stessa diretta su Facebook, quindi con la possibilità di mettere messaggi. Abbiamo detto più volte che in questa campagna elettorale, lo dicevamo in apertura della nostra diretta non stop, lo sforzo principale, soprattutto di alcuni partiti, ma meno male di quasi tutto il movimento politico siciliano, era quello di vincere l'astensionismo, e abbiamo purtroppo dovuto constatare, ripetiamo, la percentuale si è fermata al 46,76%, sì, che più di un siciliano su 2 non è andato a votare. Flaminia, se tu ti faccio una domanda assolutamente fuori luogo, perché ovviamente la rivolgeremo poi ai politici, se tu fossi stata candidata, un politico, svestendo i panni del giornalista, come avresti fatto a convincere la gente a votare, ad andare alle urne? Guarda, è veramente un grosso problema. Non lo so, anche perché non funzionano più, credo, neanche i vecchi sistemi, il porta a porta, i comizi, la piazza. Ormai tutto si svolge appunto sui social, sul web, la maggior parte, no, del convincimento, del contatto e della presentazione di sé dei candidati ormai passa da quello. Quindi credo che avrei cercato in tutti i modi di fare appello tramite i nuovi mezzi, anche perché appunto intercetti soprattutto poi l'elettorato più giovane. Credo che l'immagine sia quella che dicevo prima, cioè chi non vota in realtà vota doppio, ma vota contro di sé, perché dà la possibilità a tutti coloro che lui non voleva di prendere il sopravvento. Quindi basterebbe solo lascia gli altri decidere per sé. Però è anche vero che contro il ragionamento, ma a me non interessa proprio più nulla, anche se tanto, perché un po' alla Feltri, no? Vittorio Feltri ha detto andate a votare, non andate a votare, la stessa cosa non cambierà mai nulla, che è quello il vero spauracchio da evitare. Bisognerebbe convincere che qualcosa può cambiare. Ovviamente in questo sono bravi, più bravi sono i pentastellati, perché loro propongono un cambiamento radicale, cioè noi non siamo la vecchia politica, non abbiamo nessuno dei vecchi nomi che conoscete, sono tutti nuovi, sono tutti anche sconosciuti appunto molto spesso, proprio perché vengono dalle loro elezioni che appunto guarda un po', si svolgono proprio via web, ma con sistemi appunto molto meno rappresentativi, esatto, di quella che può essere un'elezione primaria, per esempio. Quindi credo che avrei cercato di convincere su questo, però vedo che alla fine gli unici che riescono, infatti si pensa che di quelli che sono andati a votare, l'astensionismo poi in realtà favorisca i 5 Stelle,
perché loro ci vanno, certo. perché sono molto motivati. Quello che è difficile è convincere i vecchi attori. A proposito di vecchi e a proposito di giovani, invece Vittorio, tu il polso della situazione dei giovani, la tua comitiva, i tuoi coetanei, li trovi interessati, coinvolti, sono andati a votare, ti hanno anche loro manifestato disaffezione, anche loro questa sorta di quasi menefreghismo, dire vabbè tanto chi se ne frega, tanto insomma fanno quello che vogliono, sono sempre loro, sono tutti uguali, eccetera. Come si reagisce alla vostra età? Ma posso dirti che in realtà è proprio grande la disaffezione, nel senso che, faccio una battuta, c'era chi faceva gara per trovare il modo più carino per scrivere qualche insulto sulla testa, cioè proprio perché ad oggi, proprio lo dicevo prima, la risposta che mi hanno dato è perché devo dare il voto a qualcuno che sento non rappresentarmi. Quindi questo è un dato sicuramente importante tra i giovani. Abbiamo detto che sebbene siano andati a votare davvero in pochi qui in Sicilia, comunque la percentuale dei diciottenni o dei ventenni è stata alta, chiaramente il rapporto, e non sembrano crederci più. C'è invece ma tu avverti, considerato che, come stai dicendo tu, per i dati che abbiamo letto, questa percentuale di diciottenni, ventenni è alta nonostante tutto, tu avverti che ci sia una sorta di rinascita o di coinvolgimento fra voi giovani verso la politica oppure no? Ma sì, devo dirti in maniera però un po' sommessa, nel senso che è vero che c'è chi ci crede, chi sposa la propria causa, chi va avanti, eccetera, però la percentuale di chi non ci crede, di chi è disinteressato e di chi non ne sa assolutamente niente, perché c'è anche chi si c'era dietro al no vabbè non mi interessa perché tanto non cambia niente, chi invece proprio non riesce più ad essere minimamente attirato da quelle che sono le tematiche. Io mi rendo conto che tra i giovani, tra i nostri coetanei, quelli che, facendo un esempio anche stupido, seguono le trasmissioni di politica in televisione sono sempre molto molto meno. C'è chi non ti sa dire già i giovani seguono proprio le trasmissioni in televisione. In generale. Quello potrebbe essere una cosa positiva, soprattutto per determinati programmi televisivi, però mi rendo conto che se fai il nome di un ministro piuttosto che di un politico in generale, c'è chi non ti sa dire assolutamente. Sai cosa credo? Che appunto un sintomo del tempo che viviamo, anche della decadenza, anche dei valori, dell'ignoranza diffusa, sia un po' come sdoganato il qualunquismo e il diritto a poter dire la politica a me non me frega niente. Cioè un tempo ci si sarebbe un po' vergognati di questo, si sarebbe fatta ammenda, magari stavano zitti, si rendevano conto di certe lacune, però o correvano ai ripari, cercavano un po' di interessarsi, di abbozzare magari qualche commento, oppure appunto stavano zitti. Adesso viene quasi quasi mostrato questo disinteresse come uno status symbol, come si mettono una medaglia. Io di politica non mi interesso perché tanto non me ne frega niente, tanto sono tutte fregnacce, tanto sono tutte uguali. È diventato una cosa di cui vantarsi. Non so come abbiamo fatto a creare questo mostro, perché in realtà la politica è la vita, no? Anche senza esserne esperti. Io per esempio non sono un'esperta, ma sono una cittadina, parlo da cittadina, prima ancora che da giornalista, e credo che in questo senso in realtà interessi me come tutti. Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Vogliamo ricordare il nostro numero WhatsApp? Sì, purtroppo non lo so in memoria, ma se volete lo leggo. 392 967 1565, un numero più difficile non ce lo potevano dare. Sì, hanno fatto di tutto per fare in modo che dovevamo per forza leggerlo questo numero di telefono. Sono Marco Ferrante a scriverci, ci dà una riflessione, tra l'altro questo appunto sul sistema elettorale. Domanda per voi: lasciando da parte schieramento simpatie, vi sembra giusto che si voti un candidato e poi quel voto va a finire ad altri e magari a chi non conosce, peraltro? Non mi sembra molto democratico il sistema civetta. I nostri nonni hanno dato il sangue per avere quella matita in mano ed essere un popolo sovrano. Grazie. Però questo non proprio con la legge regionale in realtà non succede, noi stiamo dando voti di preferenza a nomi e cognomi all'interno degli schieramenti. Addirittura abbiamo anche il voto disgiunto, cioè il siciliano può votare per un presidente e poi votare come preferisce un candidato di una lista, quindi in questo senso proprio si quello vota che la dicevamo, persona. da questo punto di vista, quantomeno fra le tante pecche che ha la Sicilia e anche la legge elettorale siciliana, quantomeno in questo è migliorativa rispetto a quella nazionale, in quanto ci dà in mano la possibilità di dire quel deputato lo vogliamo, quell'altro no.
E qui torniamo sempre al solito discorso che abbiamo fatto degli impresentabili, cioè è un impresentabile per noi, lo si può votare, non lo votiamo, non ci sono le liste più bloccate nessun come appunto per i problema. sistemi nazionali che finora abbiamo subito, e purtroppo sappiamo che con lo Rosatellum non è che cambierà poi tanto la situazione. Cosa arriva? Messaggi? Sì. Prego, con velocità. Grazie. Allora, sì, questo è il messaggio di Facebook di Ferrante che abbiamo già letto, seguiteci anche così riuscite a essere in contemporanea. In questo momento invece arriva un messaggio su WhatsApp. In questo momento sulla rete nazionale l'onorevole Giulia Grillo accusa Musumeci di aver stilato il programma solo gli ultimi 15 giorni. Qui dicono: a quanto pare i grillini non sanno perdere, il loro programma è stato quello di condurre una campagna elettorale scorretta con figura di Musumeci. Spero che i dati elettorali provvisori su Nello Musumeci possano confermarsi. Ecco, questa è un'altra... Io la cosa invece che mi chiedo e che vorrei chiedere a un grillino, qualora potesse venire qualcuno di loro, del loro movimento qui, è capire se loro, assolutamente constatato, ma lo sapevano, non c'è dubbio di questo, che possono andare avanti soltanto e comunque otturandosi un po' il naso, ma comunque cercando di fare qualche coalizione. Restano sempre dell'idea invece che la loro ideologia di assolutamente diversi deve continuare a tenere viva questa ideologia del movimento, perché così facendo non lo so se e quanto tempo dovrà ancora passare affinché loro veramente conquistino poi un primato governativo a livello nazionale, perché ripeto, lo abbiamo detto anche nel corso della nostra diretta, soprattutto rispetto al Rosatellum c'è una nuova legge elettorale che premia le coalizioni e continuare ad andare da soli in guerra contro tutti, non lo so fino a che punto può continuare a farli restare fermi su questa posizione. Anche dal punto di vista degli elettori stessi, dei cittadini, perché se la questione è o con me o contro di me, chi non ha votato per i 5 Stelle, qualora poi ci fosse un governo 5 Stelle, una città, un consiglio regionale, provinciale, appunto comunale, amministrato dai 5 Stelle, si sentirebbe veramente tagliato fuori, perché di solito un candidato appena eletto cosa dice? Io sarò il presidente oppure sarò il sindaco di tutti. È un classico, è una frase fatta, ma è una frase importante perché vuol dire anche se non hai votato per me, io garantirò i tuoi diritti, sono qui per questo. Invece l'atteggiamento spesso potrebbe essere interpretato dei 5 Stelle potrebbe essere interpretato in senso contrario: non mai votato, sei contro di me, sarai sempre contro di me e io quindi contro di te. Invece no, ovviamente deve essere garantita quantomeno i minimi diritti di tutti i cittadini. Quindi è questo che un po' spaventa anche, no? Appunto, non si apparentano, non si aprono neanche magari al resto delle vedute degli altri, su questo non c'è dubbio. Vittoria, vogliamo fare un po' il riepilogo di quello che abbiamo fatto in tutta questa nostra diretta elettorale? Io ripeto e ricordo per chi si fosse messo in visione, in ascolto soltanto adesso, che newsicilia.it ha iniziato, così come l'aveva annunciato alla vigilia, la propria diretta non stop, quella che state vedendo a partire dalle ore 7:30. La potete seguire oltre che sulle nostre pagine di newsicilia.it anche sulla pagina Facebook di New Sicilia. La nostra diretta quindi che già ha quasi raggiunto le 4 ore, 3 ore e 40 e che continuerà fin quando non avremo i dati definitivi quantomeno del candidato presidente. Contiamo di darvi anche già qualche indiscrezione quando poi cominceranno ad arrivare i primi dati effettivi anche per quanto riguarda i deputati che, lo ricordiamo, scendono a Sala d'Ercole in base alla legge promulgata nel 2013 da 90 a 70 e dunque ricordiamo, lo abbiamo detto nel corso della nostra diretta, che probabilmente qualche big di partito, soprattutto dei più tradizionali, resterà fuori da Sala d'Ercole, quindi dovremmo cercare di capire questi scontri fratricidi all'interno dei partiti, delle liste, come
andranno a finire, liste che proporranno sicuramente, quantomeno a Catania, non più di 2 seggi, ad esempio nel Partito Democratico, o negli stessi probabilmente grillini, su Catania ovviamente parliamo, e che hanno invece 3 nomi forti o comunque deputati uscenti, quindi staremo a vedere, cercheremo e speriamo di potervi dare nel corso della nostra diretta già anche queste indicazioni sulle singole liste e sui singoli candidati. Al momento possiamo soltanto ribadirvi che il partito più grosso è senz'altro quello dell'astensionismo. Più di un siciliano su 2 non è andato a votare, la percentuale di affluenza si è fermata al 46,76%, mentre per quanto riguarda la poltrona di governatore della Sicilia continua il testa a testa, con una forbice però che sembra sempre più allargarsi a favore del candidato del centrodestra, fra Nello Musumeci, appunto candidato della coalizione centrodestra, e Giancarlo Cancelleri, che è il candidato dei pentastellati del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo quali sono al momento le percentuali. Sì, questi in realtà sono dati relativi a forse una mezz'oretta fa, non so. Comunque danno in testa Nello Musumeci con il 40,32%, ribadiamo, sono dati ovviamente provvisori e comunque relativi a un po' di tempo fa, Cancelleri al 33,16%, Micari al 19,84%, Fava al 5,82% e poi Roberto La Rosa con Siciliani Liberi col 0,84%. E allora, testimonianze di come l'evolversi dello scrutinio possa in qualche modo modificare questi dati, io già ti smentisco subito, perché abbiamo ulteriori aggiornamenti, siamo a 131 sezioni su 5.300 e la forbice è aumentata notevolmente. Ancora di più? Nello Musumeci viene dato al 43,89%, Giancarlo Cancelleri al 31,52%, Fabrizio Micari 18,27%, Claudio Fava 5,72%, Roberto La Rosa 0,61%. Se fosse questo l'andamento, il trend del resto dello spoglio, sarebbe a questo punto davvero clamorosa la vittoria di Musumeci, perché al momento ha oltre 12 punti di percentuale di vantaggio rispetto a Cancelleri. Ben più dei 2-3 che paventavano negli ex. C'è da dire che se ogni volta che si aggiungono anche poche decine o poche unità di sezioni scrutinate, ma il dato sballa enormemente. No, ma voglio dire, però la tendenza è sempre quella, cioè finora non si è ribaltato, no? Cioè semmai aumenta il divario tra Musumeci e Cancelleri, quindi possiamo dare per buona questa tendenza. Sì, è vero che però parliamo soltanto man mano che si aggiungono, però voglio dire, ecco, non è che sì, man mano che si aggiungono, anzi non c'è un principio di base comunicante, uno squilibrio, una ridistribuzione, ma aumenta proprio questo divario. Immagino che questi sono gli stessi dati, erano 131 le sezioni scrutinate, sì. Allora ripetiamo per ricordarlo. Nello Musumeci al 43,88%, Giancarlo Cancelleri al 31,51%, Micari al 18,27% e Claudio Fava al 5,71%. Vediamo che le sezioni da scrutinare sono 5.300. E noi siamo a 131. Quindi siamo ovviamente ancora molto lontani, ma come vedete bastano già evidentemente i dati che arrivano magari da una provincia rispetto a un'altra. Magari possibilmente in questo momento saranno arrivati maggiormente dati dalla provincia di Catania, che è certamente più forte, ne saranno arrivati meno dalla provincia di Ragusa, dove invece Cancelleri può avere dell'appoggio del sindaco e dunque di un movimento pentastellato certamente più forte. Per cui dobbiamo anche tenere molto presente che queste flessioni possono in qualche modo
influenzare poi il dato definitivo, cioè quello che in questo momento diventa un vantaggio di oltre 12 punti a favore di Nello Musumeci può essere dato dal fatto che sono arrivate più sezioni dalla provincia che appoggia questo candidato rispetto a quella che appoggia il candidato 5 Stelle. Intanto mi avvisano dalla redazione che è venuto a trovarci l'avvocato Peppino Libera, quindi aspettiamo che possa venire a raggiungerci qui nel nostro salotto. Con lui già possiamo cominciare quindi a fare anche un'analisi politica del voto, un'analisi fatta da un esperto che sicuramente può dirci certamente qualcosa in più. Peppino Libera. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Accomodati. Buongiorno. Allora, io in sede di presentazione, di anticipazione della tua venuta, ho detto che non solo sei un noto e un affermato penalista, ma sei anche un ex attivista politico, hai fatto politica, per cui nel mondo della politica ci vivi, ci hai vissuto, ci continui a vivere e sei certamente nelle condizioni di dare già un tuo primo parere. Da queste prime proiezioni ci si aspettava questo testa a testa fra Musumeci e Cancelleri, ci si aspettava forse non lo riteneva lui da solo, un'aspettativa così mediocre, la debacle del Partito Democratico, forse non si aspettava, diceva lo stesso Micari, però bene o male le aspettative non sono poi del tutto discostanti da queste prime proiezioni. Sono perfettamente d'accordo. Micari non lo conosco, per carità, sia una persona per bene, ci mancherebbe. Però parliamo di partiti. Ha preso una brutta eredità, perché il governo precedente è passato come un brutto governo e quindi se lo aspettavano. In effetti i dati sembrano confermare queste aspettative. Si aspettava pure questo test a test fra il Movimento 5 Stelle e il centrodestra, da un lato perché il Movimento 5 Stelle certamente sta continuando a catalizzare il malcontento diffuso. Dall'altro il centrodestra recuperava, e si è visto, hanno avuto modo di mettersi insieme, non fare lo sbaglio che fu fatto 5 anni fa, di mettersi tutti insieme, un Salvini che ha rinnovato questo progetto della Lega e questo test. Ti vorrei chiedere, tu come vedi l'errore che 5 anni fa fece il centrodestra, fatto invece adesso dal centrosinistra? Cioè la divisione. Nel 2012 fu patti per sostenere Crocetta a fronte di un centrodestra invece diviso che è andato allo sfacelo, così come è successo, e hanno fatto l'errore adesso all'opposto. Il centrodestra è riuscito a convergere attorno a un nome e a una figura pulita come Nello Musumeci, il centrosinistra invece si è spaccato. Devo dire, ricordo da quando ero ragazzo, non lo so più, che è stata sempre una caratteristica questa della sinistra, di spezzettarsi, di dialogare troppo, di frammentarsi. La chiamano democrazia, avvocato. Sì, lo so, però ormai era stato superato. Sembrava che in Italia fosse arrivato il bipartitismo e invece si è andati indietro, non solo col tripartitismo, grazie al Movimento 5 Stelle, ma c'è la frantumazione anche a destra, perché vabbè, li stiamo vedendo alleati, però in qualsiasi sono alleati, ma gli alleati in qualsiasi momento possono non dormo assieme, insomma. Esatto, ecco, esatto. A questo proposito ti vorrei chiedere, c'è chi ha parlato delle elezioni in Sicilia come il solito, consueto e giusto laboratorio per le politiche nazionali. C'è chi, come Faraone, ovviamente in questo momento non poteva che dire non lo è affatto, è una elezione assolutamente locale, assolutamente regionale, che non ha nulla a che vedere con le future proiezioni. Ma voglio dirti, alla luce soprattutto se dovessero essere confermati questi dati della vittoria eventuale di Nello Musumeci e dunque di una forza compatta del centrodestra, tu ritieni che questo laboratorio a livello nazionale si possa riproporre
o lì poi nasceranno i problemi di leadership fra Berlusconi e Salvini? Questi laboratori, chiamati così, sembrano un po' come le tempeste zodiacali, no? Non c'è nulla di scientifico, però a volte c'è a volte c'è secco. E io credo che a livello nazionale la situazione a sinistra rimarrà tale e quale, certamente. E auguro alla destra di non fare la stessa cosa, come è venuto in Sicilia e del resto, e allora si potrebbe confermare qui, del resto si voterà fra qualche mese, sì, insomma, no? A marzo probabilmente non ci sarà nemmeno il tempo di metabolizzare questi errori. Del resto, nel municipio di Ostia abbiamo visto, insomma, è successa la stessa cosa. Ne parlavamo nel corso della nostra diretta prima che arrivasse. Quindi la Sicilia non è che è un corpo estraneo rispetto all'Italia, no? La Sicilia rispecchia gli stessi sentimenti della gente comune. Io sono qui, amico tuo, ma non faccio attività politica da 27 anni circa e vengo così nella veste di uomo della strada che sente il malumore. Posso chiedere che peso ha avuto secondo lei in tutto questo l'organizzazione collaudata di Vinciché e la venuta di Berlusconi? Alla fine... Ma io questa organizzazione di Vinciché ci credo poco, ma non solo di Vinciché, non credo ormai nell'organizzazione dei partiti, non abbiamo più i partiti. Però Forza Italia all'interno della coalizione c'erano le sezioni dei partiti. C'è uno scollamento totale che poi si vede nelle elezioni fra chi fa politica in questi partiti, noi continuiamo a chiamarli partiti, ma sono partiti ad persona, sono scomparse le ideologie. Sì, quello è esatto. Tant'è vero che hanno c'è il cambio di casacche continuo. C'è il cambio di casacche continuo, no? Ma per tornare alla domanda, la venuta di Berlusconi ha dato il suo peso, anche lo stesso Salvini che ha girato tutte le piazze siciliane, si aspettavano che Salvini venisse preso a fischi o colpi di arancia. Ecco, tu pensi che sia riconciliato con il sud e con la Sicilia in generale? Guarda, devo dire che questo ragazzo, lo chiamo così, ma non è un ragazzo, un uomo, rispetto a me è un ragazzo, questo ragazzo non gli sento dire stupidaggini. Io l'ho ascoltato attentamente, con la stupidaggine non glielo sento dire. Evidentemente ha il polso del comune sentire. Questo va dato in campagna elettorale in Sicilia, perché quando è in campagna elettorale al nord qualcosa di quantomeno cattivo se non stupido nei confronti della Sicilia l'ha detto. Giusto, nel passato l'ha detto, ma ora non sta ben attento adesso. Devo dire che è entrato in un'ottica diversa, che è l'ottica di una Lega che deve andare al governo nazionale, per cui non si può permettere più di creare scissione. Ma forse consapevolmente c'è una maturazione di Salvini statista. Certo. È una differenziazione da Bossi, da quella che era la vecchia Lega, che era a tutti gli effetti. Ormai è superato. E inconsapevolmente o consapevolmente sta realizzando il disegno di Cattaneo, gli Stati Uniti d'Italia. Certo. Perché c'è poco da fare. Possono venire tutti gli immigranti che vogliono, però ogni regione viene marcata proprio da storia, anche la Sicilia. In Sicilia siamo due popoli, i sicani e i siculi, noi siamo siculi. Beh, quando siamo fuori dalla Sicilia siamo tutti siciliani, ma in Sicilia no. La cosa il dualismo è sempre sovrano. Sì, c'è poco da fare. I popoli, infatti, li chiamo i popoli siciliani. Io invece ti vorrei chiedere, a proposito di tutto quello che si è detto, non solo impresentabili, quindi modifiche in qualche modo della legge elettorale, magari non basata solo sul casellario giudiziario, ma anche e soprattutto sulla eticità del candidato da presentare. Dico, indipendentemente da questo, un altro tema che forse, lo dicevamo poco fa quando parlavamo del cambio di casacche, che andrebbe in qualche modo affrontato è il vincolo di mandato. E ci si dovrebbe rendere conto che non paga più assolutamente questo salto di canguro da un posto all'altro. L'espressione più eloquente di questo fallimento mi sembra che sia Fano.
Come la vedi tu questa possibilità che non entri nessuno del suo partito a Sala d'Ercole? Intanto rispondo alla prima parte della domanda, delle argomentazioni che presupponevano la domanda. Qua ho sentito parlare tutti continuamente di onestà, di non essere giustamente mafiosi, di impresentabilità. Ora io dico, si può fare un programma politico su un'ovvietà. È ovvio che bisogna essere, che abbiamo detto non si deve, il primo requisito, non si dovrebbe neanche, non sarebbe manco è sottinteso. Hanno perso il tempo tutti quanti per la onestà. Ma infatti io poco fa mi sono permesso di dire la mia opinione dicendo che tutti i partiti volevano in qualche modo sconfiggere la nausea e la disaffezione dei cittadini verso la politica, e poi in campagna elettorale non hanno fatto altro che lanciarsi odio l'uno contro l'altro e non portare avanti programmi e soprattutto soluzioni. Io sarei ancora più generoso, non va bene, i programmi è difficile realizzarli, ma quando meno le idee. Le idee. Io so che, non una baggiata, Malta che è qua vicino, insomma, è più piccolo ma ci somiglia molto come territorio, no? C'è il mare, c'è il sole ed è vocazione certamente turistica. Cosa che dovrebbe essere. Guarda Bettino, io apro un attimo una parentesi e ti interrompo, ti chiedo scusa, perché io per oltre 25 anni, quasi 30 anni, ho avuto rapporti lavorativi con l'isola di Malta. E ogni volta che, prima ci andavo quasi ogni fine settimana, ogni volta che andavo a Malta tornavo sempre con un fegato tanto e dicevo, questi qua hanno 4 scogli, 4 casinò e un Caravaggio. 4 scogli, 4 casinò e un Caravaggio, la decapitazione di San Giovanni. E vivono di turismo. Noi abbiamo la concentrazione più alta di siti UNESCO, la montagna che è il vulcano attivo più alto d'Europa. La mattina possiamo andare a sciare, il pomeriggio farci il bagno e non riusciamo a campare di turismo, qualcosa che non basta deve essere. Questo l'ho detto a proposito del fatto che tu ci davi Malta, di inventare. Ma io arrivavo proprio a questo argomento qua, ad esempio, in Italia c'è il gioco d'azzardo vietato, tranne che a Campione, tranne che a Sanremo, a Venezia e a San Mezzo. Il gioco d'azzardo è vietato. Viceversa, hanno messo ovunque questi bingo che certamente non attraggono turisti miliardari, ma devono i soldi alla vecchietta di pensionato. E io non ho sentito parlare nessuno di un argomento, per esempio, così semplice, così terra-terra. Devo anche dire che secondo me c'è un'armonia in tutto questo. Ma che sta dicendo? L'armonia che in questo periodo storico, non l'Italia, il mondo, sta attraversando una crisi sociale, economica, culturale, religiosa da fare paura. E allora mi consolo ogni tanto, perché da ragazzino sentivo dire, professor Manolo, capivo il pensiero di Vico, corsi e ricorsi storici. Ora, se non arriviamo a toccare il fondo completamente, io non credo che ci non l'abbiamo ancora toccato? Secondo me no. Purtroppo no. Questa è un'amara prospettiva. Io prego un attimo Peppino di rimanere qui e magari Vittorio comincia a vedere se abbiamo altri dati, perché inviterei, cominciano ad arrivare adesso gli ospiti nella nostra redazione, Salvatore Politino, che è il direttore di Confesercenti. Buonasera. Buongiorno. Ancora giorno. Io continuo a dire buonasera perché siamo fermi qua dentro dalla notte e abbiamo tutto chiuso, non sappiamo la luce che c'è fuori, se piove ancora o se non piove. C'è una bellissima giornata. Meglio così. Allora, dicevo, Salvatore Polivino, che è direttore di Confesercenti, e recentemente è stato eletto vicepresidente, correggimi se sbaglio, della Camera di Commercio nuova, raggruppata, Catania, Ragusa, Siracusa. E allora, con Peppino Libera parlavamo appunto di questa non solo disaffezione verso la politica e verso i politici, ma verso coloro che in qualche modo, come dicevo io nel corso del nostro collegamento, hanno continuato a desertificare la nostra regione, una regione nella quale i giovani scappano e le imprese sono più quelle che chiudono rispetto a quelle che aprono, mentre, dicevamo pochi istanti fa, in un'isola a noi assolutamente vicina, dirimpettai come Malta, bastano 4 casinò, 4 scogli e un Caravaggio per fare turismo. Ecco,
uno come lei, rappresentante e direttore della Confesercenti, quindi rappresentante di aziende, di imprenditori, di gente che vuole vivere di commercio, cosa innanzitutto deve chiedere e può chiedere a questo nuovo governo regionale, ma qualunque esso sarà? Innanzitutto devo dire che oggi parlare di politica diventa un po' difficile, nel senso che la partecipazione attiva degli elettori ci dimostra, insomma, come di fatto c'è più della maggioranza che non partecipa al voto. Questo è sinonimo di una democrazia malata ed è soprattutto sinonimo di un clima di sfiducia che si sta creando attorno alle istituzioni. Non sono abituato personalmente a fare enunciazioni. Ho sempre sostenuto che è importante trasmettere alle imprese e ai cittadini quello che si fa e non quello che si intende fare. Questo nuovo ruolo che mi è stato dato da vicepresidente vicario della Camera di Commercio è un ruolo importante, è un ruolo istituzionale che sicuramente ci consentirà di attivare tutte quelle che sono le misure a sostegno, non in termini di assistenza, perché per natura sono sempre stato contrario agli interventi di natura assistenziale. E per capire quella che è fotografare la situazione in Sicilia vi invito a leggere la relazione della Corte dei Conti. 94,6 milioni di euro sono stati restituiti alla Comunità Europea su decreti di ammissione ai bandi regionali perché le imprese o per difficoltà di accesso al credito o per piccole dimensioni, quindi parliamo di microimprese, o perché sottocapitalizzate non sono riuscite a supportare questi progetti. Non vi è dubbio che viene meno la voglia di fare impresa e soprattutto perdiamo quelle opportunità che la Comunità Europea ci mette a disposizione, che poi verranno restituite attraverso il meccanismo della premialità a quelle nazioni che le hanno utilizzate. Aggiungo a questo che c'è un sistema di burocrazia all'interno della regione siciliana che è del tutto inaccettabile e questo credo che debba fare riflettere il governo regionale su quelle che potrebbero essere le misure da mettere in atto. Quindi da cosa dovrà partire il prossimo governatore? Dove dovrà mettere mano? Dovrà partire cercando di utilizzare e finalizzare quelle che sono le risorse della Comunità Europea, evitando che le stesse vengano restituite poi per un mancato utilizzo. Ma io però vorrei anche soffermarmi su un'altra cosa. Il problema nostro è che molte volte parliamo sempre di crisi. Parlare di crisi e lamentarsi su se stessi credo che sia ormai un concetto del tutto superato. La crisi può anche essere un'opportunità, nel senso che noi stiamo già assistendo ad una selezione naturale che presuppone che il piccolo imprenditore trovi quella capacità innovativa di adeguarsi al mercato e alle regole che ci detta un processo di globalizzazione che ormai è evidente sotto gli occhi di tutti, ed in questo le associazioni di categoria e le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere un ruolo importante. Non dimentichiamoci che le Camere di Commercio amministrano fondi delle imprese, sono organi di autogoverno delle imprese, per cui di fatto non ricevono aiuti da parte dello Stato. E come tale, l'impegno che mi sento di assumere è quello che, quantomeno al di là di quelli che sono i costi di gestione delle stesse, cercheremo di utilizzare queste risorse per fare sviluppo locale. Ma sviluppo locale non significa la sagra del comune di San Golo, perché io assisto a diverse richieste da parte dei comuni su posizioni singole che non hanno nulla a che vedere con quella che è una programmazione seria, ma che valorizzi non il prodotto, ma la vocazione territoriale di una realtà che non è più Catania, ma che è la Camera di Commercio del Sud-Est, che è Catania, Siracusa e Ragusa, e che raggruppa sicuramente in termini di omogeneità risorse che sono l'agricoltura, il commercio, il turismo, l'industria, l'artigianato. Ecco, su questo bisogna lavorare, cioè ridare alle imprese modelli organizzativi, che è quello che ci chiedono le imprese. In questo senso anche il processo di internazionalizzazione, da non confondere con l'agito o la partecipazione alle fiere, può essere importante. Le imprese ci chiedono quali sono i mercati che possiamo aggredire. Di questo ora ne parleremo poi fra non molto con Mario Bevacqua, che è un esperto di turismo e presidente emerito delle agenzie di viaggio a livello mondiale, e che sicuramente di turismo ci potrà dare lezioni e suggerimenti. Abbiamo anche in passato fatto un articolo sulle nostre pagine proprio per denunciare quali erano le pecche del sistema turistico siciliano. Di tutto quello che hai detto, hai trovato maggiore riscontro in quale dei candidati in campagna elettorale? Qualcuno ne ha parlato, fermo restando che, come abbiamo più volte detto, si è puntato di più non sui programmi, sulle idee e sulle proposte, quanto sull'odio reciproco. Ma vede, io personalmente devo dire che sono sempre stato contrario agli attacchi personali, al discorso degli impresentabili. Cioè, credo che questo sia, soprattutto in una fase storica come quella che stiamo attraversando, bisognerebbe forse un attimino
concentrarsi di più e evitare di sprecare tempo. E infatti, con tutto il rispetto, ma quello dico, sono regole interne che stanno ai partiti. Poi sarà liberamente il cittadino a giudicare. Infatti, dico, lasciamo da parte quello che è stato fatto in campagna elettorale. C'è stato qualcuno che vi ha convinto con qualche idea, in qualche piazza, lanciando qualche proposta? A livello regionale abbiamo avuto anche degli incontri, abbiamo incontrato Migher, abbiamo incontrato Cancelleri. Chi vi ha convinti di più fra quelli che avete incontrato? Guardi, non è un problema di convinzione. Io credo che all'interno del partito tutti i candidati hanno posto grandi questioni che riguardano il turismo, che riguardano l'agricoltura, che riguardano il commercio, l'artigianato. Cioè, bisogna poi capire in termini concreti, e questo che credo sia importante, che ci siano anche delle persone competenti al posto giusto, perché oggi la responsabilità di un assessore, che voglio dire non è più la classica figura politica che si limita alla governanza dell'assessore, ma anche un ruolo propositivo di conoscenza di quella che è la macchina amministrativa. O diversamente rischiamo che il politico di turno si consegni nelle mani di burocrati, quella burocrazia che poi crea diverse problematiche. Per cui credo che i candidati un po' tutti abbiano, come dire, affrontato quelle che sono le tematiche, però bisogna poi comprendere quelli che saranno, insomma, gli interventi specifici. Io ricordo ad esempio con il governo Crocetta che ci fu una forte polemica in Sicilia, suggerita da qualche funzionario, decise di non finanziare più il fondo di garanzia, cioè senza comprendere qual era l'entità del danno che si stava recando alle imprese. Il fondo di garanzia oggi è uno strumento importante, essenziale per l'accesso al credito. Lo dici su funzionario? Qualche funzionario, perché probabilmente si era innescato un sistema di lobby dei confidi, no? Che doveva tutelare, anziché il fondo di garanzia in termini di garanzia diretta, la controgaranzia. Allora, quello che non comprendo è il sistema delle lobby non può essere anteposto a un problema serio che è quello dell'accesso al credito delle imprese. Il fondo di garanzia andava rifinanziato perché è un'altra opportunità che stavamo togliendo alle piccole e medie imprese. Poi devo dire che quindi questo è ha rivisto un po' quello che è stato, insomma, l'atteggiamento, devo dire, insomma, che sì, su suggerimento anche nostro, perché rispetto al fondo di garanzia, insomma, posso dire che siamo una delle poche associazioni che conosciamo bene lo strumento e l'importanza dello strumento, rimase tutto così com'era. Però questo, come dire, è sinonimo di mancanza molte volte di dialogo con le associazioni. Certo. Pollino, brevemente, 3 richieste al nuovo governatore siciliano. Allora, il problema dell'accesso al credito, che è fondamentale e strategico. Noi abbiamo un problema legato al rifinanziamento del fondo di garanzia. La Regione deve necessariamente trovare i fondi per rifinanziare il fondo di garanzia e per consentire alle imprese di accedere al credito, a quelle imprese sottocapitalizzate, che poi sono gli strumenti che consentono anche di affrontare eventuali investimenti futuri. La regolamentazione del commercio, e mi riferisco soprattutto ai centri commerciali naturali. Voi sapete che sui bandi dei centri commerciali naturali le risorse sono state perse. Addirittura andrei più avanti, vedendo il modello toscano, e parlerei del distretto urbano e del commercio, cioè creare quelle zone franche all'interno delle città, soprattutto nel centro storico, che riportino gli investimenti all'interno del centro storico. Abbiamo più volte chiesto anche alle amministrazioni di detassare i nuovi investimenti all'interno del centro storico. Il problema è che rispetto a un fenomeno della grande distribuzione, che a Catania soprattutto ha assunto, come dire, ormai dati che sono superiori alla media europea, quindi sappiamo perfettamente quello che sta succedendo, c'è una desertificazione all'interno dei centri storici, nonostante Catania dimostri che ha un altissimo tasso di dinamicità, c'è un tasso di mortalità elevato, ma c'è anche un tasso di natalità delle imprese. E sono 2. Terza richiesta? Ma la terza richiesta che facciamo al governo regionale è quello di cercare di disciplinare il settore della formazione. Noi siamo affinché le risorse sulla formazione vengano utilizzate per la formazione mirata che consente ai giovani di affacciarsi al mondo del lavoro, piuttosto che parlare di formazione in termini di mantenimento di enti inutili. Grazie Pollino. Giuseppe Libera, tu hai detto che 27 anni che non fai più politica, ma continui a fare l'avvocato penalista. Dal punto di vista giuridico, per non incappare più nuovamente in queste varie accuse odiose di impresentabilità, eccetera, come suggeriresti di modificare in qualche modo la legge elettorale? Ma sarebbe stato più opportuno avere 2 schede, una per votare il presidente, quello che grazie ai giornalisti ha un nome oggi, si chiama il governatore della Sicilia, come c'è nel Texas, nel Missouri. Quindi una scheda che elegge il presidente e l'altra scheda che elegge i parlamentari. Detto questo, oggi sentivo parlare, credo sulla 7, la Ventana, da qualche parte, del problema che chiunque
dei due, Cancelleri o Musumeci, l'abbiamo eletto, non avrà una maggioranza. Sì, vero, non avrà una maggioranza. Allora dobbiamo, secondo me, ridisegnare i ruoli dei nostri rappresentanti, nel senso, io vedo che il governatore, se eravamo in monarchia avremmo detto il viceré, ecco, avrà il compito di governare, non ha bisogno di una maggioranza. Il Parlamento, l'Assemblea regionale, come lo vogliamo chiamare, faccia il suo mestiere, che è quello di controllare, di stimolare, controllare il governo, stimolarlo, fare delle leggi se sono necessarie. Questo, cioè ma se noi stiamo votando il Presidente direttamente, il governo è quello, quindi avremo o il governo Musumeci o il governo Cancelleri. Non hanno bisogno di una maggioranza come si faceva una volta, perché non hanno bisogno di essere sostenuti dalla maggioranza. Questa è la novità, probabilmente diventerebbe laboratorio la Sicilia. La novità sarebbe questa nuova interpretazione. Cosa suggerisco? Hanno due alternative: o stracciare lo statuto siciliano, che è una legge costituzionale, o renderlo operativo, o renderlo operativo, in maniera o l'una o l'altra. Ma sta cosa che ancora si tiene in piedi, la regione siciliana, regione a statuto autonomo speciale, ci furono dei morti, io penso a Canepa, gente idealista, allora quelli idealisti non ce n'è più, che si batteva per questa cosa. Beh, ora è venuto il momento, o la stracciamo questa autonomia, o la rendiamo operativa. Queste sono le mie idee. E con questo mi saluto. Va bene. Buon lavoro. Grazie infinite. Sì, hai aperto l'andata degli ospiti. Sì, ma mi faceva piacere. Politino ad averci raggiunto. Noi approfittiamo adesso per lanciare qualche altro aggiornamento. Grazie ancora a Peppino Libera e a Salvo Politino. Lanciamo qualche altro aggiornamento. Allora abbiamo poi... Fonte Regione Sicilia, 225 sezioni su 5.300, man mano comincia a crescere, 225 su 5.300, ed è sempre in testa Nello Musumeci con il 41,97%, praticamente il 41,97. Cancelleri è distanziato al 33,29, quindi come vedi continua a crescere questo divario. Micari scende ancora al 18,72, Fava più o meno stabile come l'avevamo trovato prima al 5,43. Ripeto, sono 225 sezioni su 5.300. Quindi... E io ti do un dato ancora più aggiornato, perché in questo momento abbiamo 310 sezioni su 5.300 e portano Nello Musumeci al 40,84%, Cancelleri al 35,02%, quindi sono sempre comunque 5 punti di scarto, Fabrizio Micari 17,81%, Claudio Fava 5,75% e Roberto La Rosa allo 0,57%. E noi adesso facciamo posto e spazio a Mario Bevacqua, che ci ha raggiunto qui nella nostra redazione, col quale possiamo sicuramente parlare di temi importanti che riguardano la nostra isola. Mario Bevacqua, benvenuto. Buonasera. Grazie per aver accettato l'invito. Sì, ormai abbiamo la tendenza a dire tutti buonasera, perché ripeto, qua chiusi da stanotte dentro queste quattro mura non riusciamo a vedere la luce del sole. Allora, Mario Bevacqua, innanzitutto in pochi non conoscono Mario Bevacqua. Mario Bevacqua è una tradizione in fatto di turismo, è un esperto, è presidente emerito della Organizzazione Mondiale delle Agenzie di Viaggio ed è stato, correggimi se sbaglio, l'unico presidente italiano in quanti anni di storia della federazione? 60 anni. In 60 anni a essere eletto. Perché chi mi pare la foto era italiana, ma non è mai stato eletto. Insomma, tu invece non è stato mai eletto, tu sei stato il primo italiano, quindi chi meglio di Mario Bevacqua ci può parlare di turismo. Lo dicevamo poc'anzi nel corso dell'intervento di Peppino Libera e di Salvatore Politino. Non bisogna andare molto lontano, basta fare noi un po' di tragitto con qualche barcone e arrivare all'isola di Rimpettaia, all'isola di Malta, per capire come si fa turismo.
Perché qui non lo sappiamo fare? Bella domanda, no? Difficile, impegnativa. No, non è tanto impegnativa. Dico semplicemente una cosa. Io vedo la Sicilia come un grande puzzle dove sostanzialmente in una tavola ci sono tante tessere, che sarebbero tanti prodotti, tante iniziative e compagnia, dove nessuno però fa lo sforzo di metterla assieme per tirare fuori un'immagine. Cominciamo dalla raffigurazione della Sicilia, un triangolo, che poi qualcuno nel tempo ha visto la testa del Canano o qualche altra cosa. Sappiamo perfettamente come la stampa internazionale ha identificato un po' la nostra isola. Ma guarda caso ci siamo dimenticati che la Sicilia c'è anche qualche isola attorno. E nelle raffigurazioni che noi vediamo un po' in giro per il mondo c'è dimenticandoci dell'arcipelago delle isole Ioniche, che ricordo me stesso è patrimonio dell'umanità, dimenticandoci delle Egadi, dimenticandoci di Pantelleria e Lampedusa, 2 aeroporti, tra l'altro, dei 6 aeroporti siciliani, 2 sono, una a Pantelleria e uno a Lampedusa. Cosa voglio dire con questo? Che praticamente noi abbiamo obiettivamente tutte le caratteristiche per poter ragionare su quello che noi dobbiamo fare. E non so per quale motivo, però nel corso di questi 70 anni di realtà si è sempre parlato di turismo. Ma con parole senza fatti. Ecco, il concetto è questo: parlare è bellissimo, eccezionale. Poi a un certo punto di questi 70 anni è diventato un fatto alla planche, per cui ne sono come se si parlasse in una sala di esperti, ognuno aveva la sua teoria del meridione d'Italia, no? Che ciascuno è in mezzo a tante altre isole che non si uniscono mai per cercare di fare qualche cosa di concreto. Sintesi di questo discorso: è mancata la strategia. Noi non sappiamo. C'era un piano del turismo, in qualche modo era stato avallato, discusso, eccetera, poi è rimasto nei cassetti. Ecco, qui entriamo in una fase di prospettiva. La cosa fondamentale che desidero che sia a conoscenza di tutti quanti, ma moltissimi lo sanno, è che se noi abbiamo la casa in disordine, evidentemente non ci piace accogliere l'ospite in una casa in disordine. Bene, in questo momento la nostra isola si può raffigurare come una casa in disordine. Però io ho sempre quello spirito positivo che sta proprio nei siciliani, e anche nelle case dei siciliani. Identifichiamo la casa dei siciliani con la camera che non c'è. La camera che non c'è nelle case dei siciliani, il 90% è quel famoso salotto che è sempre tenuto in ordine pulitissimo. Dove dare una bella immagine. Per dare una bella immagine, ma che non viene frequentato sostanzialmente, ma viene tenuto pronto per le esigenze. Bene, credo che noi ci troviamo proprio in questa fase. Abbiamo questa bella casa, abbiamo questo bel salotto e dobbiamo semplicemente a questo punto utilizzarlo nel miglior modo possibile. Come? Facendo una strategia che possa andare avanti. Mi collego un momento ad un discorso estremamente importante. In questo momento a Londra l'onorevole Franceschini sta presentando l'Italia, che
al World Travel Market, una delle fiere più importanti al mondo, si presenta il turismo. La Sicilia c'è? C'è l'Italia, c'è la Sicilia, e in particolare quest'anno è l'anno dell'Italia al World Travel Market, quindi l'Italia ha un posizionamento in particolare. E la nuova Enit ha portato avanti un discorso di mettere assieme tutte le realtà valide per poterle esporre. Mi pare che siano circa 270 i rappresentanti degli operatori all'interno dell'Enit, quindi una bella rappresentanza. Le notizie che ho è che anche la Sicilia è nata da operatori che veramente qualche cosa da dire, al di là della semplice immagine. E la regione siciliana cosa ha portato in questa? Ha preso lo spazio che l'Enit gli ha dato, gli ha messo a disposizione. E come ha fatto negli ultimi anni, dove si è presentata. Però evidentemente anche queste partecipazioni che vengono fatte alle fiere sono desuete secondo il mio punto di vista, perché l'operatore, quello impegnato, va a queste fiere solo ed esclusivamente se c'è la possibilità di incontrare altri operatori che possono essere interessati al prodotto che si vuole vendere. Quindi mettere in contatto l'offerta con la domanda e mettere in contatto realtà diverse. Tenendo però conto di una cosa, che lì ci sono presenti circa 200 nazioni al mondo e ogni nazione cerca di portare avanti il proprio prodotto. Immaginate gli Stati Uniti d'America, che cosa significa? Basti pensare all'interno degli Stati Uniti d'America, Las Vegas, e allora a livello di spettacoli, di tutte cose, evidentemente attraggono maggiormente l'attenzione, non possa attrarre qualsiasi altra destinazione. Mario, io ti blocco un attimo perché vorrei chiedere a Vittoria se abbiamo ulteriori aggiornamenti. Provincia per provincia. Provincia per provincia, Sì. Per cui è importante Nel sentire. frattempo dico che ci seguono anche da Londra e che salutano appunto il nostro ospite Mario Bucolo. Ah, Mario Bucolo, un catanese a noi molto caro, amico vicino e che tra l'altro è sempre uno molto critico per quanto riguarda l'andazzo di quello che succede. Non le manda a dire. Ti saluto Mario Bucolo. Noi salutiamo Mario Bucolo e diciamo, se hai qualche domanda da porre non solo a Mario Bevacco ma un po' ai nostri ospiti, a quelli che si alterneranno ancora nel nostro studio, aspettiamo le tue domande e le tue osservazioni. Allora, partiamo da Messina, dove dicevamo che comunque risulta essere la provincia dove c'è stata una maggiore affluenza. Sono stati scrutinati 55 sezioni su 780, in testa c'è Giancarlo Cancelleri con... no, non è vero, in testa c'è Nello Musumeci con il 52%, poi abbiamo seguito... Altissimo il 52%. Sì, molto alto. Anzi, scusami, 52,6, quindi ancora... Tra l'altro accordi più, hai ragione. Anche dopo la virgola... Conta moltissimo. Bello, quindi però conta, sì. Poi abbiamo Cancelleri al 23,40. Si dà 30 punti di vantaggio in questo momento sulla provincia di Messina. Sì, lo scarto è aumentato notevolmente. Poi abbiamo Micari che invece si attesta al 18,9%, poi ancora Giovanni Giuseppe Claudio diciamolo così, al 4,4% e poi abbiamo Roberto La Rosa con lo 0,4%, questo a Messina. Questo a Messina. Figlio di genovese a Messina. Ha portato molti voti. Invece siamo a Siracusa, le sezioni sono 28 su 422 e appunto anche qui sembra essere in testa Nello Musumeci con appunto il 41,41%. Nello Musumeci presidente ancora tanti. Questo dove? A Siracusa. Siracusa.
28 sezioni su 422, quindi ancora anche qui vanno abbastanza a rilento, però quindi consideriamo che è chiaramente un dato provvisorio, seguito dal 37,46% di Cancelleri, poi ancora al 14,7% c'è Fabrizio Micari e poi Fava con il 6,072% e allo 0,2% Roberto La Rosa, questo a Siracusa. A Ragusa sono andati un po' più veloci, nel senso che sono 41 le sezioni su 310 e qui invece in testa risulta essere Giancarlo Cancelleri con 39,5%, seguito, quindi lo scarto non è troppo largo, da Nello Musumeci al 37,8%. E poi Micari, che comunque resta sulla terza posizione al 12,9%, Fava qui ha guadagnato più voti, nel senso che rimane al 9,055% e poi invece Roberto La Rosa, sempre ultimo, lo 0,6%. A Palermo lentissimi, questo mi viene da dirlo, perché sono 5 le sezioni su 1184, dove in testa risulta comunque essere, sebbene abbiamo detto fino a poc'anzi che era più forte nella Sicilia orientale, ha guadagnato il 39% dei voti. Nello Musumeci invece poi al secondo, diciamo, seguito al 32% da Giancarlo Cancelleri, al 20% c'è Micari, al 7,25% c'è Fava e poi allo 0,2% c'è Roberto La Rosa. Ci sono delle certezze, le certezze di cui parliamo sono appunto la posizione di Vito La Rosa, diciamo che probabilmente non guadagnerà alcuna posizione. Ad Enna sono 46 le sezioni su 226 e qui è più forte Giancarlo Cancelleri al 40,35%. Nello Musumeci al 36,11%, Micari al 18,39% e poi invece Claudio Fava al 4,25% e Roberto La Rosa allo 0,8%. Qui parlavamo di Enna. Quindi mi sembra di capire che al momento Enna e Ragusa sono le due province in cui Cancelleri è avanti rispetto a Musumeci. Andiamo avanti? A Trapani sono 20 le sezioni su 455. Anche qui sembra essere più forte, non di troppo, ma comunque il dato è quello: 34,99% di voti vanno a Giancarlo Cancelleri, il 32,12% vanno a Nello Musumeci, il 29%, e qui Micari sembra aver ottenuto un numero di voti sicuramente in percentuale superiore rispetto alle altre province. Di Trapani. Quindi il 29% dicevo che c'era Micari, 2,9% Claudio Fava e lo 0,6% a Trapani va Roberto La Rosa. Agrigento sono 47 le sezioni su 510 e anche qui invece vedi il testa a testa in realtà sembra essere più acceso di quello che pensavamo, nel senso che al 42%, al 42,25% si attestano i voti rivolti a Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle, invece 31,38% a Nello Musumeci. E qui è detto il distacco invece. Sì, per questo dico, qui iniziano a essere 3 le province dove... Sì. Le province sono dove Trapani, Enna, Ragusa e questa che stai vedendo Agrigento, quindi sono 4 le sì. province dove Cancelleri sembra essere in testa. Stravince Nello Musumeci a Caltanissetta, sono 27 le sezioni su 289, al 51,02% Nello Musumeci appunto. A Caltanissetta? Dove Cancelleri è e questo è un dato assolutamente che fa riflettere. Beh sì. Sì, perché invece al 25,44% c'è Giancarlo Cancelleri e poi vabbè al solito al 18% Micari, al 4,9% Fava, allo 0,3% Roberto La Rosa. Effettivamente è particolare quest'ultimo dato che abbiamo letto. Siamo a Catania, che insieme con Messina sembra essere la provincia dove si è votato di più. Sono 41 le sezioni su 1124. L'avevamo letto Catania? No, perché su tutto il nome mi sono confusa, no, ok? Quindi al 44% c'è Nello Musumeci, al 33,96% Giancarlo Cancelleri, 15,31% Micari, 5,57% Claudio Fava, allo 0,85% Roberto La Rosa, questo a Catania.
Ecco, questo di Caltanissetta, ovviamente siamo ancora a meno del 10% delle sezioni, perché sono 27 su 289, ma mi sembra un dato che assolutamente deve far riflettere, perché qui, che è la città di residenza natia, insomma, di Cancelleri, Nello Musumeci lo ha addirittura raddoppiato, siamo al 51% per Musumeci contro il 25% per Cancelleri. Cosa può significare questo secondo te, Mario? Che nessuno è perfettamente almeno dai dati, ora evidentemente sono delle indicazioni sporadiche, però è significativo che proprio a casa sua evidentemente non c'è la fiducia in questo candidato. E invece è significativo anche il dato di Messina, l'abbiamo visto, dove c'è una netta vittoria da parte di Musumeci su Cancelleri, e come faceva giustamente notare la collega Flaminia Belfiore, Messina è il regno di Genovese, e quindi essendo in lista il figlio di Genovese, questo potrebbe, anche qui siamo quasi al doppio, perché Musumeci è al 52,62% e Cancelleri si ferma al 23%. E questa sicuramente sarà una bella pillola di veleno che i 5 Stelle lanceranno a Musumeci, perché diranno, insomma, tu hai vinto anche per voti chiacchierati come quello del figlio di Genovese. Ecco, cosa pensi tu invece di tutta questa vicenda degli impresentabili? Quello che tutti i giornali d'Italia abbiano fatto vedere l'impresentabile degli impresentabili che è sceso in campo e ha dato una forte sterzata verso la sua parte politica, parlo di Berlusconi. Poi il discorso degli impresentabili qualche volta potrebbe anche essere ipocrisia politica sostanzialmente, no? Ci sono delle leggi, se le leggi consentono quello che abbiamo detto più volte, alla persona di poter concorrere legittimamente, poi è chiaro. È cambiata per te la legge o l'etica dei partiti? Ma anche lì è chiaro che i partiti hanno un fondamentale punto di partenza se vogliono effettivamente mettere in pratica quello che dicono. Parlano tutti di pulizia, parlano tutti, e al di là delle legittimità all'interno dei partiti si dovrebbe fare un altro tipo di selezione, di ragionamento e dire noi diciamo questo, bene, e allora manteniamo quello che diciamo, cerchiamo di essere coerenti, non andiamo, ma credo che qualcuno, non so, abbia detto anche non votate. Sì, il primo è stato Musumeci, ma anche Berlusconi ha detto, nella sua venuta qui a Catania, ha detto non votate gli impresentabili. Io dico semplicemente, almeno per quelle che sono le mie conoscenze, dal punto di vista legislativo non sono impresentabili. Certo. Questo è il concetto. Dal punto di vista legale, dal punto di vista etico è un po' da discutere. Esatto. Va bene, Mario Bevacqua, grazie per essere stato con noi, per essere venuto a trovarci. No, volevo desiderare aggiungere una piccola cosa per cercare di fare capire che cosa significa parlare di strategia. Allora, probabilmente nessuno sta mettendo in evidenza che Malta, di cui se ne parla abbondantemente, tutti quanti hanno parlato, è capitale europea della cultura. In una logica di strategia, avendo la Sicilia, Palermo come capitale italiana della cultura, e nel 2019 Matera, capitale europea della cultura, in un concetto si dovrebbe fare squadra. E non manca i maltesi, assolutamente. E concludo dicendo che anche un qualche cosa che mi avvenga. Malta tanti anni fa
parlava di turismo come momento strategico per lo sviluppo dell'isola. E ancora era uno scoglio nel Mediterraneo, in un certo senso. Io ricordo quando ancora mancava l'acqua e la luce a Malta, quindi figurati, parliamo di meno di 30 anni fa. Bene, in una famosa assemblea del governo maltese, dell'assemblea maltese, non del governo, vennero decise due cose importantissime e vennero decise bipartisan, cioè tenendo conto solo ed esclusivamente Degli interessi dell'isola e dei maltesi. dell'isola. Le due cose furono: mettiamo su una compagnia aerea che ci permetta di fare una certa politica come desideriamo noi altri. Scusa se apro una parentesi, dopo questo lancio che li ha fatti progredire, adesso si sono aperti alle altre compagnie. Adesso noi abbiamo Ryanair ed altre che fanno più di Air Malta. Certo. Quindi questo significa aprirsi anche al mercato, cioè lanciare l'idea della propria compagnia, quello che dicevamo poc'anzi, che è sempre mancata la compagnia siciliana che potesse, la compagnia aerea, che potesse dare sviluppo a quest'isola ed evitare che il commercio o anche il turista stesso debba pagare 400 euro per andare da Catania a Milano o viceversa. Sì, mentre intanto Ryanair ha abbandonato Virgin, ha abbandonato Trapani. Correggerti dicendo che le compagnie siciliane sono sorte e sono fatte morire. Esatto. E Sicilia prima, Winget dopo. Non entrano nel merito delle questioni, non entra assolutamente, però dobbiamo ricordarci che comunque la Winget era quasi arrivata a 3 milioni di passeggeri anni, che erano effettivamente in una logica di sviluppo eventualmente. Ma di fatto, per venire all'appunto che facevo io, è che mentre gli altri riescono non solo a lanciare l'idea e poi ad aprirsi al mercato, noi non riusciamo manco a lanciare l'idea e a portarla avanti. Esatto. E la seconda cosa che il governo maltese bipartisan decise all'epoca fu di fare un aeroporto adeguato. Vennero votate all'unanimità queste due proposte, sia dei laburisti che dei conservatori e dagli altri partiti che erano presenti. L'aeroporto di Malta venne realizzato in 6 mesi. 6 mesi, e guarda. Ed è di una bellezza straordinaria, di una pulizia assoluta, di una luminosità e spaziosità assolutamente. E tra l'altro accanto gli hanno fatto centri commerciali, hanno fatto di tutto di più. Non sono gli aeroporti però che mancano in Sicilia, no? No, assolutamente. È un aeroporto mediterraneo, è buonissimo. Non c'è bisogno di fare delle strutture mega galattiche. Sì. È l'essenziale ma funzionale. L'essenziale ma funzionale. Certo. E dico anche un'altra cosa. Oggi gli aeroporti sono diventati vitali per quanto riguarda il commercio internazionale, perché si sono resi conto un po' tutti quanti, ormai non solo in Italia, in tutto il mondo, che il negozio all'interno dell'aeroporto è molto più proficuo di quanto dovesse essere il negozio nel centro commerciale, a livello di statistiche poi evidentemente, perché quanti ne passano dall'aeroporto di Roma, quanti ne passano dall'aeroporto di Charles de Gaulle, quanti ne passano dall'aeroporto di che possono fare tutti i calcoli che vogliamo. È un grido d'allarme che voglio fare. I prossimi 5 anni, chiunque andrà al governo ha davanti un impegno onerosissimo. Gli aeroporti che abbiamo sono quasi al collasso. Cioè Catania non ce la fa più a assorbire tutto quello che gli viene richiesto. Palermo è sulla strada. Trapani e Como sono ancora una identificazione. Sarebbero dovuti essere degli aeroporti, ma per avere degli aeroporti supplementari avremmo dovuti collegarli con, quantomeno, con un treno veloce, per esempio, in modo tale da dividere il traffico. Si può fare. Non solo si può fare, esiste già
la rete ferroviaria che collega Catania con Comiso, che è la vecchia rete La vecchia. ferroviaria, la vecchia rete che serviva l'agrumicoltura. E lo dico qua in modo tale che non ci siano. Il mio collega giapponese, il presidente degli agenti di viaggi giapponesi, quando io gli domandai, perché la mia idea folle era quella di fare il monobinario, che non so quanto costava per farlo, c'è la rete ferroviaria, adeguala, tanto 5 minuti più, 5 minuti meno. Dico, ma aspetta un minuto. 5 minuti dopo, via telematica, mi arrivò tutta la pianificazione di tutta la rete siciliana. Della rete che collegava, che avrebbe potuto collega e che avrebbe potuto collegare l'aeroporto di Catania con l'aeroporto di Comiso. Sappiamo perfettamente che c'è il centro scambiatore della Bicocca, insomma, si può immaginare tutto che vogliamo. E poi abbiamo avuto la rete ferroviaria della costa che ci conduce fino a Cireale, Taormina ed oltre. Quindi non è fantascienza, ci vuole solo buona volontà, credo, i tecnici possano effettivamente studiare, metterci a studiare, tenendo conto di una cosa essenziale: non abbiamo più tempo. Su questo non c'è dubbio. Il fatto che programmiamo nel 2025 le ferrovie che ci collegano in compagnia non esiste, sono semplicemente prese in giro che si fa al popolo siciliano. Mario, per chiudere, una battuta, sì o no? Ponte sì o ponte no? Fermo restando tutte le infrastrutture che mancano, le strade che non ci sono. Io sono sempre stato favorevole al ponte, perché partendo da un presupposto, è vero, ci sono delle priorità che dovrebbero essere prese in considerazione, ma fino a questo momento sono state prese in considerazione a parola, quindi non esistono. Parlano, ma a Catania Palermo ancora non esiste. Credo di non sbagliarmi, che laddove si effettivamente portasse avanti l'idea del ponte, automaticamente tutte le altre necessità verrebbero fuori. Questa è la mia idea, può darsi che sia. Concordo pienamente. Mario, grazie per l'apporto dato alla nostra diretta. Un messaggio a chi sarà presidente della regione, di qualsiasi parte esso sia, ed anche a coloro che eventualmente perderanno, perché non tutti possono vincere. Se ce la fanno a mettersi d'accordo sui grandi temi per il popolo siciliano. Su questo non c'è dubbio. Grazie Mario Marco. Grazie ancora. Grazie. E allora, io ripasso nuovamente, stavolta li do a Flaminia, affinché vi legga Flaminia, aggiorniamo questi dati che stanno arrivando. Comincio da Catania allora? Sì. No, vabbè, era l'ultima della FIA ovviamente. Cos'era questo? No, Agrigento, Palermo, Catania. Ok. Allora, Catania, queste sono 41 sezioni su 1124 e in testa è, perché non sono messi nell'ordine ovviamente, Nello Musumeci con 44,28, Cancelleri con 33,9, Micari 15,3, Fava 5,5, 0,8 per la Rosa. Agrigento che doveva essere, no? Terra anche Alfano, no? Sì. E in testa Cancelleri con 42,2, sono forti comunque i grillini anche all'Agrigento, 42,2. Musumeci 31,3, Micari 19,4, Fava 6,5, 0,4 per la Rosa. Andiamo a Trapani. A Trapani è in testa Cancelleri, abbiamo detto sono 4 le province in cui è in testa? Sì, questa è una tra quelle. Con 34,9. E non sto dicendo le sezioni, vabbè, queste sono poche, sono 20 sezioni a Trapani, quindi 34,9 e Cancelleri, poi con il 32,1 Musumeci, con il 29,3 Micari, 2,9 per Fava e 0,6 per la Rosa. Ad Enna, anche ad Enna, sono in testa i grillini con il 40,3, con 46 sezioni su 226, segue col 36,1 Cancelleri, 18,3 per Micari, 4,2 per Fava, 0,8 per la Rosa.
Ragusa, altra sezione in cui i grillini sono in testa, 39,5 per Cancelleri, 37,8 per Musumeci, 12,9 per Micari, 9 per Fava, 0,6 La Rosa. Ragusa anche Fava è andato forte, sì. Il 9 era, non lo vedevamo più dai tempi degli exit poll. 41,41 siamo a Siracusa, in testa Musumeci, con il 41,41 segue 37,4 Cancelleri, 14,7 Micari, 6 per Fava e 0,2 per La Rosa, e qui sono 28 sezioni però solamente su 400 e oltre. A Messina scrutinate 55 sezioni su 780 ed è in testa schiacciante Musumeci con 52,6, 5 Stelle 23,4 Cancelleri, 18,9 Micari, 4,4 Fava, 0,4 per La Rosa. Dico prima il dato di Caltanissetta, sono solo 27 sezioni su 289, quindi il 10%. Musumeci in testa, anche lì ha superato il 50% e a 51. 5 Stelle 25,4, Micari 18,2, Fava 4,9, 0,3 per La Rosa. E infine Palermo, dove sono state scrutinate solo 5 sezioni su 1184, siamo molto indietro. E comunque risulta in testa Musumeci anche a Palermo con il 39,2, Cancelleri 32,8, Micari 24, Fava 7,2, 0,2 per La Rosa. Però alla luce non c'è un dato regionale. Eccolo qua, no, stavo proprio dicendo questo. Alla luce di tutti questi dati provinciali c'è un dato che raggruppa 83 sezioni su 5.300, il 10%. 10%, sì, siamo più del 10%. E abbiamo Nello Musumeci in testa con il 40,15, Giancarlo Cancelleri con 34,56, Fabrizio Micari 18,65, Claudio Fava 5,96 e Roberto La Rosa 0,69%. Dunque, stando a questi dati di, ripeto, 583 sezioni scrutinate su 5.000, il vantaggio di Musumeci sarebbe di quasi 6 punti su Giancarlo Cancelleri. Abbiamo commenti che arrivano dalla nostra pagina Facebook o da WhatsApp. Io ricordo il nostro numero WhatsApp 392 967 1565. Aspettiamo le vostre domande, le vostre osservazioni, i vostri interventi per poter capire come anche il nostro lettore, il cittadino siciliano, si sta in qualche modo aggiornando e avvicinando a questa tornata elettorale siciliana, cercando di capire e di chiedersi o chiedere a noi stessi, agli altri, a chi verrà qui ospite in studio nella nostra redazione, se e come potrà cambiare qualcosa per la Sicilia. Su Facebook i nostri lettori sembrano un po' rimasti ancora alla faccenda dell'affluenza, perché il dibattito è più che altro sull'astensionismo, su questi numeri altissimi dell'astensionismo. Perché evidentemente è un dato sentito, è un dato, ripeto, che più volte i partiti avevano detto di in qualche modo cercare di arginare, di fronteggiare e di vincere, ma evidentemente è un dato che non è stato assolutamente confortante né per i partiti né per gli stessi siciliani. Ricordiamo che l'affluenza si è fermata al 46,76%, significa che meno di un siciliano su 2 è andato a votare ed è una percentuale che è calata di pochissimo rispetto al 2012, comunque rispecchia un andamento che in qualche modo è ormai quasi una consuetudine per la nostra terra. Allora, Flaminia, no, c'era il messaggio di Mario Bucolo che infatti abbiamo salutato, che salutava il dottore Bevacqua, lui dice devi salutare proprio perché il World Travel Market chiama, quindi buon lavoro a lui che è a Londra e che deve lavorare, essere un imprenditore. Dice migliaia di piani del turismo, ma questo è un altro segmento della nostra diretta, perché a un certo punto evidentemente deve essere mancato il segnale, anche se per pochi minuti, per cui praticamente si sono spezzettati i commenti. Sì, e quindi adesso noi vediamo, io qui vedo quindi scendendo oltre, sì, aspetta, scendendo oltre dovrebbe esserci adesso invece l'altra diretta. No, no, qua no, aspetta, forse vediamo se è qui. Casomai chiedo ragazzi della redazione di farmi avere anche il mio telefonino. Ecco, sì, invitiamo la nostra redazione a darci qualche altro
i vari commenti che si stanno susseguendo sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra piattaforma di WhatsApp. Io conto anche di avere notizie, chiedo alla nostra redazione se possiamo contattarla, da Erika Pinieri per capire in qualche modo se già Nello Musumeci è andato al comitato elettorale di Diventerà Bellissima e se c'è già movimento, c'è già un po' più di certezza, di euforia, se si è meno cauti nel poter dire che Nello Musumeci è il nuovo presidente della regione siciliana, o se ancora loro, in base ai dati che hanno a disposizione attraverso i loro rappresentanti di lista, continuano ad essere un po' titubanti. Devo dire che i dati continuano a fare da altalena fra percentuali che sembrano allargare questa forbice a favore del candidato del centrodestra e altri dati che invece poi ridimensionano notevolmente questo vantaggio. Al momento, lo ricordiamo, su poco più del 10% di sezioni scrutinate con dato ufficiale dall'ufficio elettorale, sembra che il vantaggio di Musumeci su Cancelleri sia lievemente superiore ai 5 punti percentuali, quindi cresce anche rispetto ai 2-3 punti che venivano dati di vantaggio a Musumeci per quanto riguardava gli ex poll diramati subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. Allora, Flaminia. Per prendere a guadagnare qualche altra informazione, se volete vado. Sì, vediamo cos'altro riusciamo ad avere dalla nostra pagina Facebook e dai nostri commenti. Vediamo se riusciamo anche a metterci in contatto con Erika Pinieri per capire. Perché ricordiamo ha già messo sul nostro sito 3 interviste con Salvo Cogliese, con Raffaele Staccarelli e con Aldo Cazzullo, l'editorialista. E tutte si possono vedere appunto sul sito e anche sulla pagina Facebook. Io sto cercando di recuperare quei commenti vecchi prima dell'interruzione, che è stata veramente per pochissimo, però purtroppo mi ha rovinato qui adesso. Saranno molto sulla nostra pagina Facebook e poi ovviamente tutte queste testimonianze audio video le metteremo anche sul nostro sito. Potrete anche seguire le interviste che abbiamo realizzato in studio, prima con Peppino Lipera, avvocato noto penalista qui a Crania e che ha fatto... sono già sul nostro sito, sì, e quindi possono già benissimo essere seguite sulla nostra, tra poco anche sulla nostra pagina Facebook. Le interviste a Peppino Libera, dicevo che è un noto analista catanese, oltre che attivista di politica, lui ci ricordava, ma nei lontani anni andati, oltre 27 anni fa, faceva politica, non di più, ma è sempre addentro ovviamente alle situazioni politiche siciliane. E poi con Salvatore Politino, che è il direttore di Confesercenti a Catania, oltre a essere stato nominato da poco vicepresidente vicario della nuova Camera di Commercio che raggruppa Catania, Siracusa e Ragusa, e anche l'intervista che si è da poco conclusa qui nei nostri studi con Mario Bevacqua, con il quale abbiamo sviluppato i temi di turismo. Abbiamo detto più volte la nostra terra fra le varie priorità potrebbe certamente vivere di turismo, soprattutto se un turismo abbinato alla cultura, il turismo culturale, il turismo enogastronomico, il turismo che possa in qualche modo evidenziare tutte le bellezze della nostra terra, ma non soltanto a parole, evidenziare che siamo una terra ad altissima concentrazione di siti UNESCO, che siamo una terra in cui, come dicevamo prima la mattina, puoi andare sul vulcano più alto d'Europa attivo, quale l'Etna, e quindi magari possibilmente sciare, e il pomeriggio ti togli gli sci, ti metti il costume e te ne vai a fare bagno, perché il nostro clima, le nostre temperature lo consentono. Insomma, una terra dove si potrebbe veramente ottenere. Mi passo di capire che sia Politino che Bevacqua, ognuno per il proprio ambito, comunque non fossero ovviamente soddisfatti dell'operato del governo uscente, perché avevano ovviamente un atteggiamento perché Politino ha spiegato quello che dovrebbe fare il prossimo presidente della regione, e siamo ancora fermi a tutto, cioè a non perdere i fondi europei, a creare le infrastrutture, ad aiutare le imprese. Per quanto riguarda il turismo sembra
ancora Ma di essere io- all'anno zero, quindi io mi esattamente alzerei- non si sono espressi in maniera Io veemente, però alzerei qualcosa in più, direi che non solo Politino e Bevacqua, ma un po' gran parte dei Sì, siciliani hanno no. dimostrato che il governo Crocetta è stato un puro fallimento, tanto che a pagarne le conseguenze quel stato PD Micari. e quel centro-sinistra rappresentato da Micari, che ha continuato a mettersi in lista Crocetta e tutto l'entourage che ha portato la Sicilia a questa situazione di cui tutti quantomeno si lamentano, tranne Crocetta, che continua a dire che ha fatto un miracolo siciliano. Ti volevo segnalare questo messaggio su Facebook. Francesco Santocomeci ha il totale su 5 liste, ha comunque perso, che è un po' quel ragionamento che facevamo prima, cioè con 5 liste, 5-6 liste hai un trascinamento ovviamente su un certo numero, diverse decine di candidati, mentre evidentemente Santocono immagino che parteggi per i 5 Stelle o per comunque, o anche perché in fondo anche Micari ha diverse liste, forse per fare, per cui chi invece corre da solo con poche liste ovviamente più avvantaggiato, per cui se riesce ad avere più o meno le stesse percentuali è come se valesse doppio, ma alla fine però per quanto riguarda poi l'elezione no. Questo è un po' quello che dicevamo prima, cioè che ognuno ha fatto delle scelte ideologiche e politiche, per cui ovviamente non possiamo essere noi a entrare nel merito di questo. Altro messaggio, Giuseppe Scandurra dice: adesso vince il bello, accordi per salire sul carro dei vincitori, per il bene della Sicilia, parole trite e nauseabonde. E anche a questo abbiamo accennato, siamo tutti convinti che assisteremo sicuramente a qualche transumanza. In ogni caso ci sono degli altri aggiornamenti in merito al riepilogo, diciamo, quindi sono 704 sezioni su 5.300 sul dato regionale che è relativo al sito appunto della nostra regione, che vede in testa Nello Musumeci, con Nello Musumeci presidente al 40,31%. E poi invece Giancarlo Cancelleri al 34,49%, Micari 18,57%, Claudio Fava al 5,92% e Roberto La Rosa allo 0,6%. Direttore, tu ritieni che queste quante sezioni sono? 704. 704 su 5.003. Tu ritieni che un distacco di quasi 6 punti possa essere colmato? Ma io la vedo difficile, però come dicevamo prima bisogna continuare a essere cauti, perché bisogna vedere questi seggi in quale provincia sono stati scrutinati principalmente, perché sappiamo e lo abbiamo visto per anche, esempio poche a Palermo, perché abbiamo visto che erano indietro. E quindi Palermo sicuramente è un bacino in cui probabilmente attingerà meno Musumeci, fermo restando che c'è il grande movimento messo in atto da Gianfranco Miccichè, ma probabilmente attingerà più Micari, attingerà più Cancelleri piuttosto che Musumeci, per cui io continuerei a essere cauto sul risultato finale, fermo restando che ovviamente l'unico dato certo, ripeto, oltre all'astensionismo che abbiamo parlato più volte, è che ormai si delinea solo ed esclusivamente questo testa a testa di cui ci si aspettava appunto contezza fra Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri, e questo testa a testa sembra fare pendere il piatto della bilancia più su Musumeci rispetto a Cancelleri, ma al momento non si può certo ancora parlare di una vittoria netta e conclamata del candidato del centro-destra. Ma neanche poi tanto di testa a testa, no? Negli exit poll erano veramente... Negli exit poll erano certamente più chiuse queste forme. Vedremo se adesso si conferma. Anche perché, ribadisco, non siamo neanche alla metà dei seggi scrutinati, per cui... Allora, un pochino più veloci, però non sarebbe male. Io ricordo che questa diretta che state seguendo può essere seguita sia sulle nostre pagine del quotidiano online newsicilia.it, sia sulla nostra pagina Facebook New Sicilia, e vi ricordo che sul nostro quotidiano ci sono diversi altri articoli, oltre agli articoli di cronaca quotidiana, tutto quello che succede in Sicilia in questo momento, indipendentemente dalla politica, quindi dalla nera alla sindacale, al mondo della scuola, a cui noi siamo particolarmente affezionati e vicini,
Oltre a questo, ripeto, ci sono anche, per quanto riguarda la politica che stiamo approfondendo con questa nostra diretta elettorale, ci sono diversi altri articoli che vanno dalle interviste che abbiamo realizzato sia qui in studio sia in esterna con la collega Erika Pinieri, a anche fatti di curiosità, altre statistiche, affronti con il passato. E sulla nostra pagina Facebook verranno estrapolate e tagliate singolarmente le interviste con i vari ospiti che si sono susseguiti e continueranno a susseguirsi ancora qui nel salotto della nostra redazione, verranno tagliate appunto e rese disponibili in modo tale da poter cercare il personaggio, l'ospite che è venuto e la tematica che è con noi. Non perderete nulla, le nostre chiacchiere magari quelle sì, sono in diretta, ma le tutto il resto resta. Sono dovute per cercare di perdere tempo e cercare di l'abbiamo detto prima, no? Ancora... Il web è così, è in atto in continuo, quindi ovviamente dobbiamo riempirlo. E c'è salutiamo la collega Elisa Valentina Cuccione del Vinto, Elisa Cuccione, che dice: io mi auguro che vinca la Sicilia e che la situazione migliori, perché adesso è terrificante. E questa è una amara constatazione che abbiamo già più volte fatto nel corso della nostra diretta, quando abbiamo parlato di giovani che fuggono da questa terra in cerca di futuro, di speranza, di sistemazione. Quando abbiamo parlato di aziende che continuano a produrre in numero maggiore rispetto a quelle che hanno l'ardire di aprire, quando abbiamo parlato di una terra che ancora non ha manco lontanamente il concetto di racata, una terra in cui ancora si continua a esportare un'immagine di mafia piuttosto che un'immagine produttiva. E a questo voglio tornare a fare un riferimento e un ringraziamento a quello che avevo anche detto nel corso della nostra diretta. Ci piace abbinarci a delle aziende come in questo caso le due che hanno sostenuto la nostra diretta elettorale, aziende che in qualche modo danno lustro al di fuori del continente europeo, cioè Zappalà, industria lattiero-casearia, che fa del suo slogan anche un nostro motivo di vanto, cioè il suo slogan siciliano, orgoglio di Sicilia, e questa azienda è veramente un orgoglio per la nostra Sicilia in quanto esporta in oltre 15 paesi del mondo, fortissima all'esportazione di tutti i suoi prodotti, soprattutto in Giappone. Poi l'altra azienda che ci ha supportato in questa nostra diretta è il parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta, che ha voluto ricordare il suo brand abbinandolo a uno slogan che è uno slogan di classe, quasi a voler sottolineare che se la politica anche in Sicilia, in Italia in generale, diventasse un po' più di classe, con meno cadute di stile, come quelle che si sono registrate purtroppo anche nel corso di questa campagna elettorale per le elezioni regionali siciliane, non sarebbe male. Dunque grazie al parco commerciale I Portali che ci lancia questo messaggio ed è pronto ad accogliere tutti i suoi clienti con sempre notevoli novità e proposte commerciali, e grazie a Zappalà Industria Lattiero Casearia. Parlavi delle priorità, appunto le infrastrutture, la sanità, noi battiamo sempre su questo punto e credo che sia uno dei temi più sentiti sulla pelle dai siciliani, la sanità, che in Sicilia per poter andare incontro a quelle che sono le esigenze dei siciliani, e poi ancora in tema di infrastrutture, non solo i trasporti, quindi la rete viaria e ferroviaria, ma la sicurezza per quanto riguarda il rischio idrogeologico e il rischio terremoti. Quindi la sicurezza delle scuole, dei luoghi pubblici, perché a fronte di tanti allarmi e di studi seri che ci dicono che, perché poi lo sappiamo, non sappiamo quando, ma prima o poi ci dovranno pure essere altri terremoti, ce ne saranno sempre, sono sempre stati in questa terra, facendo sempre ovviamente tutti i debiti scongiuri per chi ci crede, ma insomma il problema non è fare gli scongiuri, il problema è costruire in modo serio e mettere in sicurezza, e questo non è mai stato fatto. Si fanno tanti convegni, tante belle parole, ma non se ne fa mai niente, ma è uno dei temi più negletti. Campagna elettorale
non si è mai sentito. Poi ogni volta che succedono quelle tragedie, appunto, si parla e poi di nuovo non si fa nulla. E allora io siccome... Stefano Pecoraro ha scritto Sì. È la verità, non sappiamo a cosa si Sì, riferisca. infatti ci dica anche qual È la verità. Forse l'argomento a cui qualche stai commento Qualche riferendo. cosa che hai detto tu prima, appunto. non so. È la verità, verità. grazie. Allora, io poiché ovviamente ci saranno parecchi nostri lettori che non ci seguono da stamattina alle 7:30, sarebbe assurdo forse anche pretenderlo, molti oggi anche in giornata lavorativa sono al lavoro, quindi magari si affacciano continuamente, entra e esci per cercare di aggiornarsi e sapere quali Siamo sono i qui dalle dati. 7:30. Esatto, noi siamo dalle 7:30, ma io Ininterrottamente vorrei siamo anche alzati. che con molta calma, magari adesso vi alternate un attimo a riproporre nuovamente tutti i dati, provincia per provincia, almeno quello che abbiamo al momento. Io vedo un attimo se abbiamo altre notizie dalla redazione e se riusciamo anche a metterci in contatto con i carabinieri. Quindi vi lascio un attimo. Vediamo se vuoi. Sì. Questi sono Questi- gli ultimi ufficiali dalla regione siciliana, dal sito, quindi ufficialmente sono quelli, Sì, anche però- se provincia per provincia in realtà cambia il numero delle sezioni scrutinate. Chiaro. Per esempio a Palermo sembra addirittura questi dati si riferiscono a 5 sezioni su 1184, quindi pensate cosa possano indicare, ma intanto ve lo diciamo, questi sono i dati ufficiali e quindi di questi dobbiamo tener conto. E a Palermo quindi sarebbe con 5 sezioni in testa Musumeci con il 39,2 e il segue Cancelleri con il 32,8, poi Micari con il 24, Fava con il 7,2 e La Rosa con 0,2. Sì, sottolineavamo prima il fatto che Nello Musumeci è sempre stato considerato molto forte nella parte orientale della nostra isola, in realtà a Palermo, chiaro, ovviamente Tiene è un botta. dato al momento non Ma è ufficiale, veramente ma ancora tiene troppo botta. incompleto. A Siracusa invece sono 28 le sezioni su 422 e anche lì è Nello Musumeci che sembra averla spuntata per adesso, con il suo 41,4 seguito al 37,46% da Giancarlo Cancelleri, 76, anzi 78 per cento da Fabrizio Micari e poi Claudio Fava con il suo 6% e Roberto La Rosa allo 0,2%. A Caltanissetta, che tra l'altro è dove risiede, vota e ha votato Cancelleri, invece c'è un exploit di Musumeci che addirittura supera il 50%, è già al 51,02%. Le sezioni sono 27 su 289, quindi circa il 10%, 51,02 per Musumeci, 25,4 solamente per Cancelleri, Micari al 18,2, Fava 4,9 e La Rosa 0,3. Un dato che incuriosisce, però stiamo a vedere come si evolverà. A Ragusa sono 41 su 310 le sezioni scrutinate e qui sembra aver avuto la meglio Giancarlo Cancelleri con il suo 39,5%, seguito da Daniel Musumeci con il 37,84% e poi ancora al 12,9% Fabrizio Micari, 9% Claudio Fava e 0,6% Roberto La Rosa, Siciliani Liberi. A Messina, da cui abbiamo solo il risultato di 55 sezioni su 780, si profila un grande successo di Nello Musumeci che ha ottenuto su queste 55 sezioni il 52,6%, credo che sia finora il risultato più alto in assoluto. Sì. E si potrebbe appunto pensare per esempio all'apporto del gruppo delle correnti che votano per Genovese, perché non è più appunto ovviamente il padre in lista ma il figlio che potrebbe avere accesso allo stesso bacino elettorale. Comunque 52,6 è una percentuale molto alta, infatti scende è al 23,4 Cancelleri, al 18,9 Micari, al 4,4 Fava e 0,4 per La Rosa. Siamo ad Enna, dove sono 46 le sezioni scrutinate su 226, nel frattempo credo che arrivino gli aggiornamenti che tra poco vi diremo, insomma brevemente e velocemente. Facciamo così: al 40% Giancarlo Cancelleri ad Enna, 40,3%, al 36,1% invece Nello Musumeci, al 18,39% invece Micari, 4,25% Claudio Fava e 0,8 Roberto La Rosa. Andiamo veloce perché voglio dare quella notizia che esatto.
succulenta. A Palermo, ma a Palermo l'avevamo già detto, no? Sì, Palermo l'avevamo detto, basta. Quindi abbiamo ancora... Sono 20 sezioni su 455, Musumeci no, Cancelleri in testa con il 34,9, Musumeci con 32,1, Micari 29,3, Fava con 2,9 e La Rosa allo 0,6. Agrigento velocemente in testa Giancarlo Cancelleri con il suo 42,25%, sono 47 le sezioni su 510 scrutinate, al 31 invece il 38% c'è Nello Musumeci, 19,44% Micari, 6,5% Fava e 0,4% invece c'è Roberto La Rosa. Poi per quanto riguarda Catania invece abbiamo in testa Nello Musumeci. Catania insieme con Messina, lo dicevamo prima, risulta essere una delle province dove si è andati a votare di più, erano 51 testavano, chi poco più chi poco meno, sono 41 le sezioni su 1024, poi lo segue appunto Nello Musumeci in testa è seguita al 33,96% da Cancelleri, al 15,31% c'è Micari, al 5,57% c'è Fava e allo 0,8 invece Roberto La Rosa. Ecco questa allora notizione la percentuale. Qualcosa è successo, qualcosa si è mosso e questi risultati, ancorché ancora incompleti, hanno prodotto un risultato all'interno del Movimento 5 Stelle. Sì, perché Di Maio dice ha annullato appunto il confronto TV con Renzi, mi confronterò con chi sarà indicato come candidato premier. Ecco, questo tuona così che in realtà no, perché poi l'ha voluto lui. Allora, sì, c'è stato uno scambio di tweet che sembrava una sfida con quando all'ultimo, veramente, perché era stato Di Maio a dire a Renzi: incontriamoci, ti sei sempre defiato, io invece ti voglio, ti invito al confronto, scegli tu la trasmissione, va bene, martedì ci vediamo da Flores. E Renzi ha accettato, appunto di queste ultime ore l'accettazione di questo confronto diretto Renzi-Di Maio. Adesso Di Maio ci ha ripensato, dice no, mi confronterò solo quando ci sarà il candidato premier. Sì, lo citiamo testualmente. Di Maio, però prima andava bene, adesso sono state le elezioni regionali, cos'è cambiato? Ti spiego come l'ha motivato. Lui, lo citiamo testualmente, dice: avevo chiesto il confronto con Renzi qualche giorno fa, quando lui era il candidato premier di quella parte politica, ovviamente. Il territorio, cioè il terremoto del voto in Sicilia invece ha completamente cambiato questa prospettiva. Cioè dice è cambiata dall'altra parte, sì. E quindi mi confronterò soltanto con la persona che sarà indicata come candidato premier da quel partito oppure quella coalizione. E poi ha aggiunto: il PD è morto. A quello che leggo oggi sui giornali, anche in interviste da parte di esponenti del PD, questo stiamo citando appunto Di Maio, non sappiamo neanche se Renzi sarà candidato premier del centro-sinistra. Ecco, per questo probabilmente ha appena dato buca rispetto all'appuntamento che si erano dati. Sarebbe stato interessante comunque proprio per leggere i risultati e quello che sta avvenendo attualmente all'interno del PD, no? Un confronto sarebbe stato comunque interessante. Vogliamo leggere anche il commento di Orfini? Sì, lo leggiamo subito. Non è proprio gentilissimo. Spero che Floris mantenga il confronto al limite con una sedia vuota, tanto non si noterà granché la differenza. Ecco, questo è Orfini che ha commentato questa con una battuta cattivella. Con una battuta abbastanza, sicuramente abbastanza cattiva e forte. Ce l'hanno con Renzi. Molti hanno detto che non è stato in grado di appoggiare il proprio partito, c'è chi dice invece di scendere, di venire in Sicilia ha preferito approdare in altri territori. Certo è, e questo è un fatto e lo si dice in maniera apolitica, che il fatto comunque che siano stati presenti la Meloni, Berlusconi e anche Salvini qui in Sicilia probabilmente avrà appoggiato anche la candidatura di Nello, quantomeno per quanto riguarda un po' la presenza, no? Probabilmente gli avranno dato anche manforte da questo punto di vista. Ora, continuiamo, secondo me, possiamo continuare o con le percentuali, perché... No, perché noi leggiamo tutto, anche i messaggi che ovviamente ci insultano, ci taccia di ridicole. Antonio Di Stefano dice: la sfida Di Maio era partita dalla Boschi e poi per Renzi si era messo in mezzo, sia mai che la sua zarina inciampasse nei tacchi, fate ridere. Di Stefano, d'accordo, ma alla verità il risultato comunque poi alla fine è che questo confronto non si farà. Ripeto, sarebbe stato interessante, produttivo, importante, io direi anche necessario a questo punto. Perché annullarlo?
È una mossa, ovviamente, una mossa politica anche questa, poi vabbè. Ma sì, raccogliamo tutto. Gli apprezzamenti di Antonio Di Stefano. Non sappiamo chi no, sia, no. però comunque va bene. Grazie anche a lei. E niente, questo possiamo, per quanto mi riguarda, possiamo anche ricontrollare quelle che sono le percentuali regionali. Questo è. Facciamo? Ci sono aggiornamenti, direttore? Direttore, ci sono aggiornamenti? Stato aggiornamenti, sì. Ok, e quindi per intanto continuiamo come? E da parte di Erika ricordiamo che abbiamo 4 filmati, 4 video, 4 interviste in questo momento sul sito. Sì. Una Realizzati man mano nelle varie ore di questa mattinata, prima con Salvo Pugliese, poi con Raffaele Stancanelli, poi con Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere. No, vabbè, questo lo devo proprio anticipare fra poco su questi schermi, diciamo così, sui nostri schermi. Non Roberto La Rosa, no, non il candidato, non il candidato Roberto La Rosa degli indipendentisti, ma un La Rosa sicuramente più noto. Si presentasse lui alle elezioni, secondo me non ce ne sarebbe per nessuno. Lì sì che ci sarebbero. Vieni. Sì, però spiciatevi che tra l'altro qua siamo sempre in diretta. Allora, fra poco Salvo La Rosa ci è venuta a trovare Salvo La Rosa, il nostro carissimo amico e collega, per cui ci darà anche la sua visione adesso di quello che sta vivendo la Sicilia con queste elezioni regionali. Chissà magari che cosa appunto ci potrà raccontare, intanto non dico del suo voto, ma ovviamente della sua analisi. Avremo anche un momento così anche per alleggerire, che non fa male. No, quello no, assolutamente. Ha detto che si sta facendo la foto, quindi adesso... Sì, ma perché ecco, facciamo questo, il punto è questo, il social ha inciso tantissimo, questa epoca social, lo dicevamo prima, non soltanto allora, visto che siamo in tema di social, i social sono anche questo, e giustamente arriva un bellissimo complimento per Vittoria Marletta, bellissima la Mora. La Mora sei tu. Sì, non lo siamo entrambe in realtà. Vabbè, questo era per io non lo so più che colore so. Vabbè, ma sono dimenticato di che colore. Andiamo oltre, sono arrivati invece a 991 le sezioni scrutinate su 5.300 come dicevamo prima, e continua ad essere in testa, il dato è quello, Nello Musumeci con la sua Nello Musumeci lista, Nello Musumeci presidente al 39,54%, e lui che al momento spadroneggia perché è seguito al 34,84% invece da Giancarlo Cancelleri con il suo Movimento 5 Stelle. Poi al 18,72% c'è Fabrizio Micari, al 6,14% c'è Claudio Fava, e poi allo 0,7% Roberto La Rosa con Siciliani Liberi. Mi sa che ci siamo. E al 100% dal 100% Salvo La Rosa, da una rosa all'altra. Lo presentiamo noi. Grazie per essere caro fratello. Allora, tanto devo dire che si ricompone un trio di vecchia data, no? Sì, devo dire. Guarda, 35 anni abbiamo preso la targa per i 35 anni all'ordine. Come si fa? Come iscrizione all'ordine, 35 anni. Arrivato gennaio 81 ad Antenna Sicilia. Dopo di me. Dopo te, io ho fatto che si sa dicembre 79 su Espresso Sera. che si Io sa ti batto perché ce l'ho già finito. lei si sappia un piccirino a parte lei per il policoncorso, vabbè, quindi E allora, guarda, a proposito di trio, non è che voglio prezioso i tuoi occhi perché non ne ho bisogno, ma mi sci da casa PVH che sono allora che mi rimprovererà. La mia madre per fortuna non ha Facebook, quindi mio padre sì, quindi mi sta vedendo. A mamma stare a casa mi bisogna acculturato, però va bene. Ma dire al tuo padre che dica al tuo madre che ci può vedere anche sulle pagine di Più Sicilia, non solo su Facebook. Perché c'è Per cui basta scrivere www.sicilia.it. Comunque mio padre è sintonizzato sia su Facebook che su allora, ciao. Lui c'ha l'iPad, poi insomma ci ha visti crescere e poi devo dire, a parte questo, è un appuntamento molto importante per la nostra Sicilia, quindi fare anche un piccolo, modesto commento è sicuramente utile. Mi pare che ci sia sempre in testa c'è in testa nel le forme si sono allargate per quanto riguardava la prima proiezione data solo dai sondaggi, quindi degli ex poll rispetto
a questo, diciamo che le proiezioni danno ancora più un vantaggio a Nello Musumeci, e poi abbiamo potuto constatare che in base alle sezioni scrutinate da provincia a provincia ovviamente cambiano gli equilibri, perché ci sono province in cui Cancelleri è molto più forte, tipo Ragusa o tipo Enna. No, invece ecco, una cosa su cui ti volevo, così come ho fatto con Mario Bevacqua poc'anzi, invitare a riflettere e a chiedere una tua opinione. A Caltanissetta, almeno dalle prime sezioni che erano scrutinate, si ha un dato assolutamente impensabile, vale a dire Nello Musumeci che addirittura doppia come preferenze Giancarlo Cancelleri, che è di Caltanissetta, presidente Caltanissetta. Sì, infatti io questo cosa vuol dire? Spontaneamente ho detto Caltanissetta perché Giancarlo... Mario Bevacqua ha detto in maniera così ironica e scherzosa: nessuno è profeta in patria. Può essere. Potrebbe anche significare che insomma che chi conosce Cancelleri lo evita, insomma non tra l'altro tu ci hai passeggiato recentemente in piazza. No, con lui, con Di Maio. Io ho passeggiato con No, ma l'incontro con Di Maio è stato assolutamente casuale, perché Di Maio era in via Etnea e il suo addetto stampa è un mio amico, probabilmente si parlava e non voleva vederti, salutarti, è solo, sì, perché insomma io non ho mai fatto campagna elettorale né per l'uno né per l'altro, perché mi sembra corretto, anche per una cosa di par condicio, perché ognuno vota e per chi vuole, insomma, liberamente. Non stavo arrivando all'appuntamento, poi sono andato, il caffè l'aveva già preso, abbiamo fatto una breve passeggiata, io non ho neanche parlato, lui ha messo una foto, insomma, e mi ha fatto anche molta pubblicità, quindi mi è servito pure a livello personale, però lui è il vicepresidente della Camera. Venga Di Maio e voglia conoscere è una cosa per me fondamentale, importantissima. Nessun altro mi ha cercato, quindi voglio dire, se poteva cercarmi anche Berlusconi non l'ho fatto, no? Perché non è quello il problema. Scherzo. Però lui è anche il Presidente del Consiglio designato, quindi insomma per me è stata una cosa normale, semplice. Abbiamo parlato della Sicilia e poi dopo 18 minuti circa ci siamo salutati. Invece mi vorrei collegare a quello che dicevi poc'anzi, non ho mai fatto politica, ma no. Me lo hanno chiesto tante volte. Stavo dicendo proprio questo, nella ultima tradizione siciliana abbiamo avuto degli esempi in cui i giornalisti improvvisamente sono diventati grossi personaggi politici, comunque che rivestono importanti ruoli politici. Ma sai, è giusto che ognuno segua le proprie inclinazioni. Un medico può fare il politico, un giornalista può fare ma tu non hai accettato per paura del flop politico, che fosse in qualche modo... Io non ho accettato perché mia nonna mi diceva sempre ognuno con il suo mestiere. E io, siccome ne faccio uno, penso benino, insomma, ed è forse l'unico che io riesco a fare, per cui la politica mi piace, mi interessa, la seguo, l'ho seguita diciamo molto da vicino. Quante non stop elettorali abbiamo fatto in passato, anche insieme, voglio dire, con Flaminia, per cui da ieri sera sono inevitabilmente sintonizzato sulla 7, su New Sicilia, su Rai 3, su Rai 2, su Rai 1, insomma su tutti i canali, Video Regione, Video Mediterraneo, su tutti quelli che oggi stanno facendo comunque. Come sito web ha menzionato con New Sicilia, segno che uno professionalità. È attento. Sono qua. Senti, invece drammatizziamo un attimino e usciamo dalla politica, perché da stamattina alle 7:30 noi che ne parliamo, quindi facciamoci seguire anche da qualcuno che è un po' diciamo non nauseato dalla politica, ma che comunque vorrebbe sapere anche qualcos'altro. Tu poco fa parlavi del tuo mestiere, parlavi di quello che hai fatto, di quello che farai, eccetera eccetera, ma soprattutto vogliamo sapere, molti dei tuoi fan vogliono sapere cosa farai. Perché si parla nel tuo sito official, nella tua pagina official, che fra molto sarai a livello nazionale. Insomma, stiamo facendo questo esperimento perché c'è stato un contatto che è andato a buon fine con 7 Gold, per questo network. C'è la signora che forse lo sapete quando a gennaio. No, c'è questo network che si vede in tutta Italia, perché sono 20 emittenti collegate, in Sicilia il canale 17, poi che ti posso dire il 15 in Lombardia, il 10 in Piemonte, il 10 in Campania, il 14 in Liguria, eccetera eccetera. E faremo questo programma, le nuove puntate andranno in onda dal 19 gennaio. Si chiamerà sempre
meraviglioso ormai il brand nuovo, quindi insomma lo utilizziamo. E sarà in diretta quante volte? No, registreremo questo dato ogni venerdì per almeno 8 venerdì di fila, quindi per 2 mesi. In questo momento stanno andando delle repliche di preparazione, l'appuntamento vero è dal 19 di gennaio. E poi nei prossimi giorni vedremo di dirvi dove faremo anche una giornata regionale, perché vorremmo fare anche un giovedì un po' più da salotto, un po' più discorsivo, per restare anche nell'ambito prettamente regionale, che poi è quello mio. Quindi senti, Salvo, per rimanere in ambito regionale, in ambito dell'informazione, cosa possiamo dire a questo nuovo governo? Certamente, se dovesse andare in porto la candidatura di Nello Musumeci, almeno dovessero essere riconfermati i dati, immagino che Nello Musumeci, che tra l'altro l'abbiamo ripetuto più volte, è un collega, perché è giornalista pubblicista, sarà molto attento al mondo dell'informazione ed è anche stato del giornale Silvio 55, ce lo ricordiamo tutti. Col pizzetto, quello più tradizionale siccome ce l'ha adesso. Quindi sicuramente ci sarà un'attenzione per l'informazione, eccetera, ma lui, devo dire, quando anche è stato presidente della provincia regionale di Catania, è stato anche molto attento a spettacoli, devo dire una cosa che abbiamo ripetuto tante volte. Certamente Nello Musumeci ha fatto molto bene il presidente della provincia di Catania, glielo riconoscono tutti, glielo riconosciamo anche noi che lo abbiamo seguito. Poi tu sai bene che per esempio nel periodo in cui Nello era presidente della provincia a Catania facevamo proprio il programma insieme sull'Intera Sicilia, alle Ciminiere, quindi abbiamo anche noi in parte contribuito a lanciare questo centro culturale, fieristico che c'è al Viale Africa, quindi siamo stati anche particolarmente vicini, abbiamo seguito come dire, la sua gestione della provincia, che è stata certamente positiva, per cui dal punto di vista della professionalità nel campo di governo Nello Musumeci non si discute. E quindi il presidente della regione ha tanti compiti da assolvere, quelli che non sono stati come dire, svolti in tutti questi anni, a cominciare dal turismo sicuramente, che è un patrimonio per questa terra. Noi diciamo sempre, Flamina lo ricorderà, tu lo ricorderai sempre, questa terra dovrebbe vivere quasi esclusivamente di l'abbiamo detto fino a poc'anzi, prima che arrivassimo con altri ospiti. Mamma, sono ancora ospite del Sergio Regaltuto. Questo è Salvo La Rosa, non si sveglia. Alle 13:30 sono a tavola. 45, va bene? Forse, signora, non sappiamo se lo lasciamo andare. Bellissimo di mamma, va bene, ciao, meraviglioso. A Salvo La Rosa. Alla mamma si risponde. Grandissima Cristina. Alla mamma si risponde. Poi dicevo, il turismo sicuramente lo ripetiamo da sempre, questa è una terra dove c'è un patrimonio culturale, storico. Parlavamo della maggiore concentrazione di siti UNESCO, diciamo proprio tutto questo. L'Etna, ma io ti voglio chiedere, a parte queste cose che sono già risapute, lo abbiamo chiesto anche agli altri. Sì, non è che non si faccia il turismo, per carità, è che si dovrebbe organizzare, appunto, si dovrebbe gestire strategicamente. Lo abbiamo deciso anche con Mario Bevato, abbiamo soprattutto programmando. Poi i grandi eventi è giusto farli, ma è giusto promuoverli per tempo, per attirare proprio qui i turisti, perché sono quelli che attirano grandi concerti, grandi eventi, le grandi manifestazioni. Allora, ti stavo dicendo, indipendentemente da queste che sono, diciamo, nozioni basilari che già sappiamo, anche se in Sicilia le cose più normali diventano speciali, difficili e anomale da attuare. L'ho chiesto anche agli altri intervenuti qui nel nostro salotto. 3 priorità dal tuo punto di vista, e come giornalista e come showman, da chiedere al nuovo governo, quindi al nuovo presidente regionale. Guarda, poi sono quelli di cui stiamo parlando, ma certamente, guarda, senza essere banali, il lavoro, perché questa è una terra dove purtroppo lavoro ce n'è poco e i ragazzi scappano, un po' tutti noi, tra l'altro lo sappiamo bene, perché viviamo queste situazioni nelle nostre famiglie. Quindi il lavoro, tutelare quello che c'è e che piano piano diminuisce e finisce, quindi tutelare i grandi, gli adulti che perdono il lavoro e dare nuovi lavori ai giovani. Si parla tanto di queste app, di questi start-up, queste start-up che danno possibilità ai giovani, quindi il lavoro sicuramente è uno. Poi
quindi incentivare nuove imprese. E dare possibilità appunto alle aziende di imprendere, quindi anche di lavorare qui per dare anche nuovi posti di lavoro. Poi io viaggia molto sulle vie di comunicazione, sulle strade, sulle ferrovie, sulle infrastrutture. Questa è una terra dove ancora per andare da Caltanissetta da Agrigento ci vogliono 2 ore, si rischia di perdere la vita perché c'è una strada piena di lavori in corso, con deviazioni che un giorno, il martedì sono 3 o 4, il mercoledì sono 5 o 6, il giovedì sono 3 o 4 ma non sono quell'altro ieri, quindi è una cosa assurda. È la terra dove crollano i ponti, inaugurati la settimana prima. Dove crollano i ponti, quindi questo è sicuramente un altro dei punti che bisogna, perché poi se vuoi fare turismo la gente la devi portare comodamente a Cicli, dove c'è un barocco meraviglioso, dove puoi arrivarci dipende da casa, perché la Catania non esiste ancora, o esiste sino a Lentini e Carlentini, quindi le strade di comunicazione, i treni, è assurdo che siamo rimasti spaccati c'è l'alta velocità e qui c'è allora tu mi hai risposto da cittadino siciliano. Io invece vorrei che tu mi rispondessi da giornalista e showman, cioè tu da giornalista e showman per il tuo lavoro, per la tua professione, cosa potresti dire? Io sai, normalmente sono abituato a parlare con e per la gente, di cui faccio parte sicuramente anch'io, quindi le priorità poi sono quelle, a prescindere dalle mie. Nel campo dello spettacolo parlavamo poc'anzi di grandi eventi, bisogna lavorare su quelli perché poi, ecco, è un cane che si morde la coda, portano turismo, portano soldi, portano grandi, portano anche le televisioni, perché tu sai bene che quando fai un grande evento, per esempio, non era un evento di spettacolo, era un evento politico, ma l'ultimo, il G7, tanto contestato, invece ha portato tanto bene alla nostra terra, soprattutto a Taormina, ma poi anche a Catania di Rifresso, dove sono state qui in visita le First Lady. Sono quegli eventi che possono creare qualche piccolo problema sicuramente locale, però alla fine portano immagine, portano promozione turistica, quindi il mio campo è sicuramente uno dei più prediletti in questo caso, quindi poter organizzare belle manifestazioni, grandi manifestazioni. Mi ricordo quando qui arrivavano gli Oscar del cinema, quando qui c'erano grosse manifestazioni a livello di spettacolo che certamente le grandi televisioni, le dirette televisive, e davano movimento anche per tutte, anche poi per le emittenti locali, o adesso i siti web o le pagine Facebook. Quindi mi auguro che il nuovo presidente della regione faccia un po' di attenzione in questo campo, dove per la verità, questo lo devo dire, negli ultimi 5 anni di attenzione ce n'è stata veramente molto, anche per mancanza di fondi. Anche per mancanza di fondi sicuramente. O per gestione di fondi scriteriati, perché quando in qualche modo ci si viene a dire e mettere sotto scacco e sotto accusa l'attuale uscente assessore regionale al turismo, che 15 giorni prima della campagna elettorale distribuisce 1.000, 2.000, 3.000 cose per sale del suo bacino elettorale, c'è da riflettere su come vengono gestiti i fondi della regione, e sono i soldi nostri. Salvo, credo che ci sia qualche domanda sì, per te o qualche osservazione. Vogliamo anche ricordare il numero nel frattempo, che solo che io non ricordo. Sì, il telefono? No, il numero WhatsApp è 392 967 1565, ripeto, 392 967 1565. Non c'è meglio di ora per mandare domande per Salvo La Rosa. Allora. Sì, diciamo che fanno una domanda ricollegata alla questione giornalisti e grillini, che poi in realtà sono più o meno le stesse. Le leggo entrambe e sono, appunto, posso fare una domanda a Salvo La Rosa: cosa ne pensa dei grillini che vogliono mettere bavagli ai giornalisti? E poi si rifanno ad una dichiarazione che evidentemente è stata fatta in un ristorante palermitano da Grillo e Di Maio, che appunto avrebbero dichiarato al proprietario i giornalisti. Questi sono errori, assolutamente, queste cose non si fanno, non deve farle nessuno, né i grillini né altri, perché voglio dire, a parte il fatto che in un ristorante pubblico i giornalisti hanno preferito andarsene loro, a meno che per non mettere in difficoltà il titolare prima, perché lo vuoi, ma se lo vedo in esclusiva, esatto, l'esclusiva lo dici prima. Io non mi permetterei mai, non sono nessuno per la verità, però non mi permetterei mai di dire o tu o lui o quello o quell'altro. Questo certamente è stato un errore, non so perché lo abbiano fatto, non so cosa
Perché c'è veramente malato, insomma, fra... Beh, io non chiederei ai grillini di sanarlo questo rapporto con la stampa, perché deve essere sempre comunque un rapporto corretto, ma questo in tutti i campi. Adesso un rapporto corretto non deve essere un rapporto né di sudditanza, né di tracotanza, né di dominio, né di altro. Il giornalista deve fare il suo lavoro con la schiena dritta, a testa alta, onestamente. Il politico deve relazionarsi con il giornalista, ci vuole un rapporto di equilibrio da una parte e dall'altra. A volte devo dire che anche la stampa ultimamente non è stata tenera con i grillini, e quindi ci vorrebbe un rapporto di equilibrio. L'episodio io non lo condivido, perché questo qua di cacciare il giornalismo e dire o voi o noi. Immagino che la tua passeggiata in via Ternea con Di Maio l'abbia fatta conoscendoli come showman e non come giornalista. Probabilmente sì, questo poi chiediglielo a lui quando lo incontri. Ma dico, ne avete parlato di giornalismo? No, abbiamo, credimi, solo parlato della Sicilia, ma veramente molto in generale. Lui era molto curioso di sapere cosa ne pensassi. Io gli ho detto praticamente le cose che ti sto dicendo anche qui, quindi, e gliel'ho detto in maniera molto serena. Senti, ma era convinto di vincere o no? No, non era convinto né di vincere né di perdere, era convinto di essere sul pezzo, insomma, a proposito del giornalismo, cioè di essere molto presente e che le cose che loro stavano facendo fossero sicuramente importanti, però chiaramente l'unica cosa che si è detta è che c'era, allora soprattutto, ma c'è stata sino ad oggi, un equilibrio abbastanza forte tra Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri. Abbiamo parlato solo della Sicilia. A tuo avviso, Cancelleri, che non riesce a diventare governatore della Sicilia, ma i 5 Stelle, che sono il primo partito per quanto riguarda le liste, sono una consolazione o un successo conclamato? No, dici per loro? Per loro, certo, dal loro punto di vista. Guarda, indubbiamente... Avendo anche parlato, ti ripeto, con Di Maio, allora, no, ma io... di essere il vincitore. Appunto per questo ti chiedo, alla luce di quello che tu hai discusso con lui, secondo te è un successo per loro essere la prima lista? Guarda, per loro sicuramente è un successo essere la prima lista. Ma dico, è un successo che li soddisfa al governo a questo punto. Aspetta che io lo chiedo alla palla di vetro. Non lo so. Bisognerebbe chiederlo a loro. Beh, sicuramente nessuno è contento di perdere, e certamente Cancelleri teneva a vincere questa competizione, che ancora, se vogliamo, è ancora aperta. Non diciamo assolutamente nulla. Non mi permetto di fare almeno, perché quello lo faremo solo quando avremo il dato definitivo. Su un dato, come dicevi tu, che certamente questo è un dato che deve fare riflettere poi soprattutto le altre forze politiche. I grillini sono una realtà, non sono più un fuoco fatuo, un fuoco. In realtà hanno il doppio dei voti, mi pare, di Forza Italia, addirittura il triplo quello del Partito Democratico, quindi certamente sono una grande e forte realtà. E lo stesso Cancelleri è proprio a ridosso dell'altro competitor, per cui credo che dovrebbero essere contenti, però certo la vittoria finale sarebbe per loro. Salvo, tu certamente hai votato, non ti chiedo perché hai votato, ma neanche te lo chiederei, però voglio sapere cosa pensi di questo astensionismo e cosa dici invece ai giovani. Cosa dici ai giovani e a coloro che non si sono avvicinati alle urne? Io faccio almeno una diretta Facebook a settimana, poi giro, vado ospite in trasmissioni, preparo la mia, e quindi puoi immaginare che tutti in questi giorni mi abbiano chiesto in qualche modo di dire qualcosa, di dire per chi votassi, di optare per uno o per l'altro. Io non l'ho fatto perché mi sembra assolutamente giusto far così, e sarebbe ingiusto fare il contrario, per una questione di equilibrio. Poi se ne parliamo privatamente possiamo dire tutto quello che vogliamo. Però una cosa l'ho fatta sempre, tutte le volte, ho invitato tutti a votare. Purtroppo è servito a ben poco, perché quando tu puoi leggere solo il 46% dei diritti al voto sono andati a votare, è davvero una sconfitta per tutti, perché poi alla fine non ne lamentiamo se cose non mi piacciono. E quello che abbiamo detto è una cosa detta, ma tu pensi che grande colpa ce l'abbiano anche
questi 5 candidati con il tipo di campagna elettorale che hanno fatto, che era una campagna più di odio non mi è piaciuta che neanche se mi chiedi questo, non di progetti e pensieri. Non mi è piaciuta neanche la campagna elettorale, che è stata brutta, in certi momenti sgradevole. Adesso non entriamo nei particolari, ma tutti avete visto e sentito quello che è successo da una parte e dall'altra, quindi non c'è stata una campagna elettorale fatta sui programmi, o comunque parzialmente fatta sui programmi e meno sull'altro. C'è comunque, Sergio, una disaffezione totale nei confronti della politica che io manifesterei con un bel voto, con una forma di protesta concreta. Invece i siciliani hanno voluto manifestare andandosene al mare oppure standosene a casa. 46% dei siciliani che votano è francamente mi pare che questa sia la percentuale del 47% dei siciliani che votano è sicuramente una percentuale bassa, ma lo è da tempo. Quindi se io adesso dico quello che abbiamo detto 5 anni fa, i politici dovrebbero riflettere su questo dato, dico una cosa banale e forse inutile, perché poi alla fine ci ritroviamo sempre a discutere nei nostri salotti, nelle nostre trasmissioni, nei nostri incontri di questa situazione. Bisognerebbe ripartire dai giovani, farli rinnamorare della politica, ma in maniera seria, concreta, confrontandosi, parlando di progetti, coinvolgendoli e facendoli crescere. E probabilmente anche molti anziani credo che non siano neanche più andati a votare. Senti, Salvo, per disaffezione, un'ultima cosa, perché in qualche modo ti devo fare esporre, ti devo fare mettere un po' in imbarazzo, perché tu non rispondi, no, ti volevo dire, tu che sei stato e continui a essere per tantissimi anni, per diversi decenni, padrone di salotti, e quindi padrone di casa con ospiti che tieni e inviti nel tuo salotto, e tu che sei anche giornalista, perché nasci giornalista e poi un po' ti trasformi anche in showman. Vorrei chiederti un giudizio su come ha condotto la trasmissione, soprattutto nei confronti del candidato meno visibile, Lucia Annunziata. Ma mi posso esporre serenamente, perché io non lo avrei fatto, non conosco l'Annunziata, ma anche se la conoscessi le potrei serenamente dire che se inviti 5 persone è giusto che tu debba dare, non dico lo stesso spazio preciso, questo non avviene mai, lo sappiamo, facciamo questo mestiere, però devi mettere sicuramente non devi dire è già tanto che ti ho invitato. Ecco, stavo arrivando all'esempio che poi spiega meglio ancora quello che tu hai detto benissimo. Se io invito 5 persone a casa mia, posso essere più amico di uno o più amico dell'altro, ma li metto tutti e 5 la a loro agio scortesia nei confronti degli altri. Magari parlerò qualche minuto in più casualmente con il mio amico del cuore perché lo conosco da più anni, ma l'altro amico, il quinto, il quarto, la terza amica, chiaramente la coinvolgo perché la invito a casa mia. Noi dobbiamo sempre considerare che noi abbiamo queste armi che sono terribili, sono i microfoni, le telecamere, il web, con i quali mezzi arriviamo veramente nelle case di tutti e potremo fare più danno della bomba atomica se li usiamo male. Ti fermo un attimo perché c'è sbagliato anche quello. E poi si chiama La Rosa, non sia la canzone. Non è parente mio, ma insomma. Ti ho fatto prendere di questa cosa. Grande affetto per tutti. Allora, Vittorio. Ci arriva un'intervista da Erika Pinieri, che appunto è nella sede di Diventerà Bellissima, ha fatto un'intervista a Ruggero Razza, coordinatore regionale appunto di Diventerà Bellissima. Lui continua a essere ottimista rispetto al risultato che effettivamente piano piano sta dando comunque Musumeci vincitore. Dice: certamente c'è un dato importante, cioè quello dei 5 Stelle che comunque si attesta su quello nazionale di alcuni anni fa. Se così dovesse l'impegnativa campagna elettorale alimentata forse da troppi veleni, perché comunque continuano a parlare dei veleni che sono stati tra virgolette buttati addosso a Musumeci, io penso che il governo Musumeci avrà un obiettivo fondamentale, cioè quello di recuperare dignità e popolarità alla politica, di far recuperare dignità e popolarità alla politica.
Ecco, io vi ricordo che questa intervista realizzata in esterna non la da vediamo noi qua Erika adesso. Pinieri la potete vedere sulle nostre pagine di newsicilia.it e sulla nostra pagina Facebook, perché la nostra informazione ovviamente non si limita oggi in questa giornata speciale alla non stop elettorale, grande approfondimento di politica, ma il nostro quotidiano online continua ovviamente a seguire tutti gli eventi di cronaca che succedono in questi momenti nelle 9 province siciliane e approfondisce la nostra diretta di non stop elettorale con questi supporti, abbiamo detto, da quello che riguarda l'articolo di curiosità a quelle che sono le dichiarazioni o le interviste che raccogliamo in giro. Crescono le persone collegate in diretta. Perché c'è stato la No, crescono in questo momento, sai come lo ultimano. Io vi ho seguito fino a perché ormai sono... La verità è che questi mezzi ci hanno fatto un po' perdere la testa a noi fiorenziani, non ancora più. Sì, anche ai giovincelli. Ma questo non dico a certezza. No, ma ai giovani ci sono nati e cresciuti. E Sì, per noi Hanno un rapporto normale. Noi abbiamo un rapporto che inizialmente, come per me è stato così, era assurdo, perché per me io ero troglodita, ma quando poi li scopri diciamo che ti servono, insomma, anche questi, ecco, se li utilizzi, come dicevo prima bene, sono utilissimi perché ti permettono veramente una connettività, una connessione. C'hai qualche lettore che sta interagendo attraverso la tua pagina? No, io sto andando qua, sono sicuro Qui ci sono i commenti. Stefano Di Maggio dice: i siciliani hanno perso il treno Di Maggio, non Di Maio. I siciliani hanno perso il treno della vita non votando i 5 Stelle. Forse è Di Maio che si è cambiato il nome, non si riconosce. Carbonaro Mac dice: ora vediamo come governa Musumeci, credo peggio di Crocetta. Gabriele Palumbo: si sa chi ha vinto? No. Ancora no. E credo che le avremo ancora. E Vincenzo Curvirenti dice: ma alla fine quanti voti ha ottenuto la sola lista Musumeci e la lista Movimento 5 Stelle di Cancelleri? Non abbiamo ancora i voti di lista, abbiamo solo le preferenze per i candidati. No. Vogliamo invece, quelle poi stasera, domani. Vogliamo invece ribadire, perché si fosse messo in contatto in visione solo adesso, quelle che sono le statistiche. Le statistiche. Sì, è un dato relativo a 10 minuti fa, quando i scrutini, le sezioni scrutinate si attestavano a 991 su 5.300, in testa risulta essere Nello Musumeci, con appunto Nello Musumeci presidente 39,54%, seguito al 34% da Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle 34,84%. Poi ancora al 18,72 Fabrizio Micari, al 6,14 Claudio Fava e invece allo 0,73 Roberto La Rosa. Quanti sono, scusami, lezioni? Al momento 991, però parliamo di qualche minuto fa. Quindi siamo quasi al 20%. Questo è un bel dato. Allora io pregherei Vittoria di vedere se abbiamo altri dati e dichiarazioni di là e lasciamo al nostro salotto lo spazio giusto per poter ospitare un altro nostro amico che a questo punto vi sembrerà il salotto di Salvo La Rosa, ma in realtà è un candidato. Noi abbiamo praticamente un collega giornalista che fa spettacolo e adesso abbiamo un politico che fa anche spettacolo. Con noi c'è Davide non per Davide che fa spettacolo. Ciao, di professione un fa buono, che molti politici fanno spettacolo. Ma lui ha detto, ha specificato, un infermiere che si candida all'ARS, no? Hai battuto molto anche su questi temi, anche perché la tua campagna elettorale hai parlato proprio di questi temi che ti stanno a cuore. Io diciamo subito che Davide Salvini è candidato per la lista di Nello Musumeci, Salvini Meloni è la seconda lista, sì, che poi ma te sono con Salvini o con Meloni? Con nessuno, io sono autonomo. No, perché se no ti chiedevo subito come ti specchia. È arrivata Giorgia Meloni. Ecco, Giorgio Meloni non può generare di quindi tu da esterno in questa lista che comunque si fa riferimento al candidato presidente Nello Musumeci. E dicevo, hai fatto una campagna elettorale a suon di video la mia campagna elettorale è come si faceva 40 anni fa, povera, spendendo 4.000 euro, il telefonino in mano, una 600 del 98 e gli amici miei.
La revisione dell'aveva fatta? Sì, la revisione l'ho fatta. La mia campagna elettorale tra la gente, ero l'unico e sono stato l'unico a salire su un palcoscenico senza già un grande successo. Poi la differenza è che gli altri devono invitare le persone, da me venivano spontaneamente. Tu sei molto rivolto ai tuoi amici, no? Hai detto, questi sono amici miei, venite qua, ci mando io. Io è da una vita che io su strada, diciamo. Innanzitutto io svolgo una nobile professione, quella dell'infermiere. Io lavoro con gli oncologici, è una vita che mi batto sempre sul sociale, disabilità, autismo, dei progetti che porto avanti da anni. Dunque, dare voce a quel popolo che voce non ha, la gente perché quando un disabile e soprattutto un diversamente abile chiede i loro diritti, la classe politica tipo che ci fanno un favore, non è così. Loro domandano solo i loro diritti e non vengono dati questi diritti. Ho formato insieme a degli amici un forum della disabilità dove abbiamo ottenuto anche delle battaglie straordinarie, dove la Regione Sicilia insieme al provveditorato e agli studi avevano tolto l'assistenza igienico-sanitaria ai gravi disabili e grazie al nostro impegno da un anno che l'hanno protratto, appunto per l'altro anno ci sono. Poi diversamente abili, anche PIF, no? Sì, è riuscito a ottenere. Poi tra virgolette io vado proprio perché è incredibile che venga dallo spettacolo. La mia professione mi porta anche ogni giorno a vedere queste realtà. Ci sono delle realtà che tutti magari trascurano. Vi faccio un esempio: una famiglia che ha un diversamente abile grave. La mamma finisce di essere donna perché farà la badante a vita, invecchia, si trascura, perché non ci sono delle strutture che, tra virgolette, io da qualche anno mi batto per il dopo di noi, oggi è diventata legge, ma la Regione Sicilia li tengono bloccate tutte queste cose, già è legge nazionale approvata. Il dopo di noi sono quelle strutture che è il cruccio di un genitore che ha un disabile. Quando io muoro, i figli, in quale mano va a finire? Perciò io porto questa voce. Giusto. Io non ho bisogno di medaglie di cartone, a me non mi interessano, anche perché ho rinunciato a soldi bestiali per ritirare la mia candidatura a appoggiare altre persone, però la mia dignità non ha prezzo, io sono fuori mercato, io preferisco sempre guadagnare 1.400 euro al mese, ma guardarvi tutti in faccia. Davide, io voglio un attimo agganciarmi a quello che dici tu, in fatto di disabilità, di problematiche che nascono, portandoti un'esperienza mia personale diretta proprio di ieri alle votazioni. È proprio vero quando si dice, quando diciamo noi in siciliano, le cose ci passare, nel senso che le cose se non si vivono direttamente non ci si rende conto. Allora, un paio di settimane fa mia moglie, cadendo per strada, si è fratturata la gamba. Ieri siamo andati al seggio elettorale, lei ingessata, ovviamente non c'erano barriere architettoniche proprio le più alzate possibili e immaginabili. Non c'era possibilità di accedere non solo al pian terreno, ma anche ammettendo che io fossi riuscito a portarmela in braccio al pian terreno, poi si doveva fare 2 piani perché non c'era manco l'ascensore, quindi una scuola. Allora, cosa si è dovuto fare? Lì al seggio hanno detto, ma la facessi votare. Ma c'è un diritto, alla fine, dopo essergli in qualche modo imposto, siamo riusciti a capire tutto l'archingegno, come si può risolvere in questi casi. Dice, ma lei lo doveva segnalare? Dico, scusi, ma io non è che sapevo che mia moglie si rompeva la gamba qualche giorno prima. Per fartela breve, siamo dovuti andare all'ASL a farci fare un certificato che dimostrava che mia moglie non poteva votare in quel seggio, ma poteva votare in un seggio con le barriere architettoniche abbattute. Siamo andati in un'altra scuola a mostrare questo certificato, a farlo votare. Questo per dire come, quando veramente uno le cose non ci passa, ecco, allora quando tu chiedi giustamente maggiore attenzione per le categorie più deboli, per le persone che soffrono quotidianamente, è un messaggio fondamentale. Infatti, Sergio, scusami, così completo quello che non ho completato prima. Tu mi hai chiesto 3 cose per il prossimo presidente. La prima, in ordine sparso, non di importanza: turismo, strutture, viabilità e certamente un'attenzione per i più deboli. Flaminia ricordava appunto che poi si è dovuto muovere proprio il mondo dello spettacolo per denunciare delle lacune enormi che c'erano nell'assistenza, soprattutto per i disabili più gravi. Io ho un amico che vive a Palermo, che è Giovanni Cupidi, che è uno dei disabili che
venivano, come dire, abbandonati ultimamente. Carotta la Battaglia, amico anche di Lorenzo Giovanotti, che gli ha dato una grande mano. Giovanni è straordinario, meraviglioso, e mi raccontava appunto di cose davvero incredibili, per cui l'attenzione che ci vorrebbe in tutti i paesi, in tutti i comuni, in tutte le amministrazioni, a livello nazionale, chiamalo assistenza sociale, servizi sociali, chiamalo come vuoi, ma bisogna farlo. Come andrà? Qualche notizia? No, vabbè, indiscrezioni dai rappresentanti di lista? No, sta andando bene, ma sta andando bene, ripeto, la mia grande vittoria è comunque l'affetto, la stima e soprattutto i miei voti sono quelli sinceri, no? Ma noi vediamo naturalmente del Movimento 5 Stelle. Signori, non è la politica sporca, non esiste politica corrotta se non c'è una società infetta. L'uomo fa schifo, l'uomo corrotto, l'uomo ancora va a votare per il pacco di pasta. Devo dire che c'è una realtà. No, allora signori, no. allora a me non mi scandalizza adesso nulla, le liste rispecchiano semplicemente la società. Perché, cara Flaminia, io grazie a Dio, io hai 27 anni di prima linea, in prima linea in ospedale, 10 anni a Piazza Lanza ho lavorato, io ho toccato tante realtà nella mia vita, nella mia, tra virgolette, giovane età, 47 anni, che io vi posso dire che oggi non esiste politica corrotta perfetta, ma poi c'è molta ignoranza, c'è gente che mi fermava e mi diceva: Davide, a te il voto non te lo posso dare, perché abito ad Acireale. Neanche l'idea che cosa sono le votazioni regionali, c'è gente che non ha un quarto del 5% dei siciliani, ma per questo non sapevano 5 Stelle ha questo grande successo da partito unico, avere tutti questi consensi, ma per questo motivo. Poi Davide, ti fermo un attimo, perché nel ricordare che c'è anche la nostra collega Erika Pinieri che sta in giro e nei vari comitati elettorali raccogliendo interviste che sono già sul nostro sito online newsicilia.it e sulla nostra pagina Facebook. Abbiamo già quella di Salvo Pugliese, abbiamo quella ricordami perché Raffaele Stancanelli, Aldo Cazzulo, il giornalista del Corriere della Sera, Ruggero Razza, e adesso c'è Enzo Meloni, spero momenti la dovremmo avere, ma c'è l'intervista che Erika Pinieri ha realizzato con Enzo Gibino, che è il senatore di Forza Italia, il coordinatore d'altro qui provinciale, il quale ha detto che rispetto alla alla scorsa tornata elettorale c'è una crescita ovviamente del Movimento 5 Stelle che dimostra un po' quello che dicevi tu, il disagio sociale in Sicilia. Il governo Crocetta, dice Gibino, ha fatto precipitare la Sicilia al penultimo posto in Europa come regione per economia e infrastrutture, e il 50% dei siciliani vivono sul baratro dell'esclusione sociale che indirizza il voto di protesta verso i 5 Stelle, come era già accaduto nelle elezioni precedenti. Quello che rincuora, dice Gibino, ovviamente poi guardando all'interno della sua coalizione, è il fatto che l'elettorato abbia saputo scegliere fra la semplice protesta e la proposta concreta, quella di Musumeci, che ha saputo amministrare per 10 anni la provincia di Catania. Allora, scusami, questo la vedrete integralmente sulle nostre pagine. Poi vi saluto e vado perché c'è la mamma che mi aspetta a pranzo ed è una cosa importantissima. A noi vediamo solo. Esatto, guarda che la dichiarazione che ha fatto Enzo Gibino, ne approfitto per salutarlo, è perfetta e in parte l'avevamo anche detto, cioè c'è un grande successo del Movimento 5 Stelle che ha catalizzato tutti i voti di chi è insoddisfatto, di chi vuole protestare, di chi appunto non ne può più e di chi è stanco. E se non ci fosse stato, lo dico per il centrodestra, Nello Musumeci, candidato che è riuscito a mettere insieme tutte le forze del centrodestra e a far votare per un unico candidato, cosa che non era capitata 5 anni fa, sarebbe stato un dibattito, avrebbero vinto a mani basse, appunto, Giancarlo Cancellieri. Invece ancora c'è questo equilibrio che stiamo verificando. Tutto questo perché ci sono stati gli ultimi 5 anni, ma anche altri anni in precedenza in cui la regione è stato sicuramente insufficiente, scadente, insoddisfacente, e questo accade. Quindi l'analisi di Gibino, ancorché fatta da un esponente del centrodestra, mi sembra perfetta, condivisibile da tutti. E mi sembra comunque, Salvo, pensaci. Antonino Francesco Nicolosi ti chiede di candidarti a sindaco, candidatura sostenuta anche da Vincenzo Pulvirenti, che però dice ti metti però con i 5 Stelle. Però i 5 Stelle, va bene, d'accordo, poi ci penserò. Ti vogliono fare rompere l'amicizia con Enzo Piano. Lo stesso
volevo chiedere a Simone Vinci, ma i monfiani che cosa votavano? Bisogna vedere, ormai Montiano ormai non esiste più, visto che è una categoria perché ormai c'è molta mistificazione tra mammoriano e montiano, anzi prevale molto il mammoriano purtroppo. Davide, ovviamente per come sono andate queste elezioni non ti potremmo chiamare onorevole quasi certamente, però devo dire, questa tua esperienza in politica cosa ti lascia e ti proietta in una futura esperienza oppure assolutissimamente no, assolutissimamente io mi impegnerò, ora vediamo, perché sai, ma la combasta non li facciamo, Sergio, ma anche se non ce la farò, perciò bisogna vedere, ora ci saranno poi le nazionali, ci sarà poi il calciomercato, no? Perché deve i voti si contano, iniziano. Quindi questa è l'anticipazione del fatto che tu continuerai ma assolutissimamente sì. Sergio Sisi chiede da quando Simone Vinci si occupa di politica? Da tanto tempo. Ma da tanto tempo, perché io mi sono candidato al mio quartiere Librino San Giorgio alla presidenza, allora in 15 giorni ho ottenuto circa 2500 preferenze, sempre da sola con amici in un quartiere. Ma ripeto, chi ha le mani in tasca, chi ha le mani pulite non li può tenere in tasca. Questa è una citazione di Don Milani. Voglio mettere in campo la mia popolarità, la mia umanità, la mia disponibilità e soprattutto le mie competenze. Pensare che oggi in Commissione Sanità oggi c'è un bodyguard che è in Commissione Sanità, per esempio, noi che è onorevole che fa un bodyguard. Cioè, permettetemi, uno che da 27 anni, una mezza laurea all'AIU, 4 master universitari all'AIU, è una vita che sono in sanità, conosco bene, tra virgolette. Ma in indiscrezioni chi potrebbe essere l'assessore regionale alla sanità se vince Musumeci? Ma si parla, ci sono tanti nomi che si fanno, una di queste è la Catalano, per esempio. La moglie del rettore. La moglie del rettore, ripeto, sì, lei è il primario della senologia dell'ospedale Cannizzaro. L'ho avuta anche, tra virgolette, anche come insegnante, una persona in gamba, però ripeto, ci mancano le competenze oggi, signori. Cioè noi vediamo che su arte, cultura e spettacolo non prendo io la persona, prendo la situazione. C'è chi ci rappresenta, un avvocato, cioè io volessi capire, un avvocato, arte, cultura e spettacolo, di che stiamo parlando? Cioè non può mai, c'è un po' di competenze ci vogliono. E poi, tra virgolette, una regione senza arte, cultura e neanche spettacolo, siamo sottosviluppati, signori. Cioè bisogna svegliarci, però io vi dico sempre che ci lamentiamo sempre, io mettiamo adesione dei miei colleghi artisti e non ne ho avuto, per esempio, perché l'artista spera del porco di turno, del politico di turno che ci runa una caramella per farci fare lo spettacolino. Ancora non hanno capito che mancano qua laboratori, mancano qua accademie, ancora non si capisce, cioè non si capisce purtroppo. Perciò io ho rinunciato a 5 anni fa a un sottogoverno di 3.000 euro al mese in ospedale, perché io non ne voglio paciuni, paciozzi, da solo uno non può andare in nessun posto, ci mancherebbe. Però se non ci sono dei chiari progetti e soprattutto la mia collocazione a che cosa serve per la cittadinanza, per la comunità, a me non mi interessano le situazioni personali, perché l'ho dimostrato in prima persona di non me ne frega a me nulla. Mettiamo, io ero l'unico candidato, l'unico ad avere un programma. Mettiamo, io avevo sanità, arte, cultura e spettacolo, randagismo. Signori, il randagismo è una piaga sociale che tutti trascurano. Signori, io che cammino in moto, lo so io quante volte io ho scansato la mia vita, picchicani che me passano. Ci sono persone che sono sequestrate a casa perché ci sono i branchi dei cani che non si fornisce, bambini, vecchiette, anziani. Senti, per la sanità invece cosa avresti proposto? Tu che, come hai detto, è 27 anni che ci vivi. Allora, io ripeto, vivo la quotidianità. Oggi non si cura più nessuno, Sergio, perché non è possibile che una prevenzione di mammografia la devi pagare 80 euro, solo visita, bravissimo, poi attese lunghissime, poi tra virgolette, allora uno che fa visita e mammografia paghi 80 euro, poi se il tuo seno per completamento di esame ha bisogno anche di ecografia, ti devi andare a pagare un altro 45 euro di ticket, oppure la devi andare a prenotare, sempre lunghissime attese, in un'altra struttura. Ma come vi posso dire, mettiamo oggi la gravidanza, una gravidanza sapete quanto costa? Dai 1.800 ai 2.500 euro. Ci sono degli esami di screening, per esempio al quinto mese la donna deve fare l'ecocardiografia fetale. Bene, attese lunghissime a 2 anni, significa che il bambino nasce, fa 2 anni
la chiamano per l'ecocardiografia fetale, non so. Dopo la gravidanza ci sono degli esami sempre diagnostici tipo l'eco alle anche, che si fa in intramedia 85 euro, oppure che so, la morfologica, l'ecografia morfologica si fa solo a pagamento 180 euro coppo. Signori, oggi le persone non hanno più mangiare, soldi per mangiare, cioè questo ci sono. Allora, nella sanità accorciare le attese, poi ci sono, mettiamo, delle strutture che hanno dei macchinari chiusi, il personale hanno speso soldi perché mettiamo, tu per farti una tacca o la fai privatamente o ci sono delle lunghissime attese, perché non si fa? È più un problema di interessi di primari o più un problema di mancanza di formazione? Signori, dobbiamo togliere le mani alla sanità, la politica, perché la sanità oggi è troppo politicizzata, ci sono troppo burocrati e politici. La sanità deve essere affidata a professionisti, medici, infermieri che siano. Il discorso delle competenze è così, veramente vi saluto e vi lascio, a ragione Davide. Competenze in ogni settore. Nella sanità ci vogliono i competenti di sanità, nel nostro settore ci vogliono, per esempio, Sgarbi e certamente per la cultura, un ottimo assessore alla cultura, quindi ottima scelta da parte di Nello Musumeci, perché comunque ti piaccia o non ti piaccia, Vittorio è uno che se vede un quadro sa di chi sta parlando, se va a un museo sa come funziona, e quindi mentre invece purtroppo nei vari settori ci sono stati appunto... Salvo, pensaci di entrare in politica, perché tu puoi dare tanto, Salvo, ma te lo dico col cuore in mano, te lo dico. Vabbè, allora, leggi questi commenti, sì, guarda, siamo veramente a un quarto, perché sono 1293 sezioni su 5300, dato regionale totale. Nello Musumeci 39,07%. Cancelleri 35,18. Quindi 4 punti di scatto. 4 punti con un quarto. Sì. Micari al 18,87, quindi è nella forbice dell'X-Pol, ma è sceso. E Fava al 6,14. Allora, voglio segnalare in un'altra pagina del nostro sito l'intervista di Erika Pigneri a Basilio Cattanova, che è deputato nazionale di Forza Italia, il quale sostiene: ci aspettavamo questi risultati ma non in questa forma. Devo dire, è un voto consolidato che non è più voto di protesta. La politica torna protagonista e il centrodestra ha dimostrato di essere responsabile con l'essere andate tutti con Musumeci. Cercheremo di dimostrare con gli esempi concreti che si può fare politica per bene. Devo dire però, se non ricordo male, un attimino, per mettere un po' di carne al fuoco, un po' di attizzare un po' la situazione, che Basilio Cattanova però mi sembra essere stato quello che aveva dato un ultimatum a Musumeci. Cioè, insomma, non tirare troppo la corda, aspetta, quando decidiamo di andare tutti insieme. Ora quello che è vero è che l'unico candidato giusto per il centrodestra era Nello Musumeci per la polizia morale. Nello Musumeci per la polizia morale, per la capacità di amministrativa che ha sempre dimostrato, e poi anche perché è stato l'unico che in un modo o nell'altro questo centrodestra avrebbe già vinto 5 anni fa se non fosse stato. Avrebbe già vinto 5 anni fa se non fosse stato spaccatura. Va bene, noi congediamo l'amico, il giornalista, lo showman e il prossimo sindaco di Catania. No, va bene, ciao Salvo, grazie. Questo non è previsto. Arrivederci. Ciao Salvo, allora, Davide. C'è un altro messaggio, ma questo è proprio un apprezzamento di cuore per Davide Simone Vinci, che dice, però non ci dicono chi è, qualcuno che ha scritto su WhatsApp: è troppo buono e pulito per questa brutta e sporca politica, grande uomo. Grazie. Ripeto, la politica si sporca perché la gente è sporca, ragazzi. Non esiste, ripeto ancora una volta, politica corrotta se non c'è una società infetta. Signori, quello che c'erano nelle varie scuole, ora io dico, gli organi di competenza, ma perché non intervengono? C'erano davanti finanzieri, carabinieri, polizia municipale, e si giravano dall'altra parte. Cioè, col silenzio elettorale nei davanti alle scuole c'erano di quelle porcate incredibili. Ci sono sempre. No, è chiaro che non è paragonabile a quello che la presenza magari di una persona che, come dicevamo stamattina, eticamente non è proponibile e presentabile, perché poi in realtà sappiamo che c'è una legge nelle liste, non è che ci stanno quelli effettivamente corrotti. Vuol dire che non ci possono stare, se stanno nelle liste. Poi il problema si presenta per la garanzia giuridica, c'è la legge seconda. Esatto, la garanzia etica manca qualcosa.
Però, voglio dire, chi si lamenta continuamente tuona contro e i politici corrotti e siamo governati dai ladri schifosi, eccetera. Probabilmente sono quelli che non vanno mai a votare. Non solo, ma sono quelli che mettono la macchina in doppia e terza fila, sono quelli che cercano l'amico per farsi togliere una multa, sono quelli che chiamano per avere una raccomandazione per scalare qualche fila, qualche classifica. È un problema culturale che È un problema culturale. dobbiamo sconvolgere. Infatti bisogna ritornare alle scuole con l'educazione civica proprio, cioè, ma dai genitori, c'è tutta, signori, io vi ripeto, per me è un'esperienza e continuerò a farla sempre, perché guardate che ci sono i politici in gamba, ci sono politici, perché non tutti i politici, ci mancherebbe, anzi ce n'è, tanti ce n'è in gamba, gente che veramente, però ci sono anche quelli che abbiamo visto nei giornali, gente che 5 anni che sono all'asse con l'88% di assenze, gente che non hanno mai fatto un emendamento, una proposta di legge. Questi con la discesa da 90 a 70, una ventina dovrebbero non esserci più. Perché i soliti salgono, dice, votate Carusi, perciò oggi ci sono le alternative. Quali erano l'alternativa? Io dico sempre che sono felicissimo di aver sposato il progetto Nello Mugimeci, lo sta dimostrando, anche perché Nello non è uno che si fa tirare per la giacca, tra virgolette, ha dimostrato alla provincia il suo valore sia a livello amministrativo, come diceva, e poi lui ha gestito tanti di quei miliardi, mai un avviso di garanzia. Ma su di lui non c'è dubbio, però indubbiamente non ha potuto imporsi assolutamente, ma perché non avrebbe potuto, secondo te? Non avrebbe potuto. All'inizio aveva detto non voglio, e purtroppo no, perché l'hanno dimostrato 5 anni fa. Purtroppo non vince la persona, ma vince la coalizione. Infatti quello che sta succedendo. Allora il presidente serve per non ma adesso cosa succederà? Succederà che lui comunque, per la sua personalità, non credo, ripeto ancora una volta, si faccia tirare per la giacca, anche perché ho parlato anche con l'avvocato Enrico Trentino, stanno lavorando anche sul discorso etico, perché c'è una cosa assurda, no? Perché lui è arrivato a dire non li votare, se sono nelle mie liste. Sì, ma non bisogna neanche candidarli, però la legge ti impone, cara Flaminia, solo parenti di primo grado. Tu sai una cosa, che se io avessi avuto un fratello mafioso, io mi posso benissimo candidare, perché il fratello è di secondo grado, non è di primo grado, cose assurde. Cioè, invece per un vigilantes, settima generazione. Cioè, ma come? Uno cannabis, uno che ha le mani, uno che ci deve governare, deve essere come l'acqua sarda? No, cioè è una cosa assurda. Infatti, ecco, una delle cose che se io dovessi salire come onorevole, uno che mi andrò a battere su questo discorso. Mettiamo mano anche alla legge. È per forza, è per forza. Senti, ma i senatori che arrivano, avrai anche tu un tuo rappresentante di lista che sta girando? I senatori che arrivano, stiamo lavorando bene, Sergio. No, stiamo lavorando, ma la combassa non ne facciamo, su questo non abbiamo dubbi. L'unica cosa io devo sapere da stasera domani devo chiamare onorevole o no? Sempre da vederlo mai chiamare, su quello non c'è dubbio. Da vederlo. Per me, allora, grazie a Dio, è da 26 anni che io regalo un sorriso entrando nelle case dei siciliani. Sono comunque stato sempre chi è popolare, comunque avere un ruolo di potere, ma sempre da vederlo. Domani vado a fare l'infermiere, mi vado sempre a battermi per i miei amici che hanno bisogno. Questo per me non è che io invece il prossimo spettacolo è sempre in giro. Ora, quest'anno l'unica cosa che ho rinunciato anche un contratto nazionale, ho dovuto rinunciare, che allora rovinavo la mia campagna elettorale, però ci sono delle cose importanti nazionali, Sergio. Però quando dici mi batto per gli amici, gli amici, può dare una brutta sensazione, non devi battere per gli amici o per gli amici per gli amici che ci siamo capiti. Per gli amici intendo quelli diversamente abili, chi ha bisogno, ecco, gli amici intendo questo, ecco, i più deboli, come ho sempre fatto e continuo sempre a fare. Perciò non mi cambia nulla, sempre da vedere. Allora sicuramente o al Saladecco o in qualche altra piazza vedremo quanto. Io spero, l'unica cosa è che l'Annello non si dimentichi dello sforzo, del mio contributo che ho portato e che porterò in questa battaglia che vince. Questa mi sa un po' di crocetta verso Renzi. In che senso? No,
Crocetta che dice zio mi ritiro, però mi auguro che poi non è che bisogna assolutamente entri già nel clima. L'ho rinunciato, già queste cose, Sergio, l'ho rinunciato 5 anni fa, l'ho rinunciato 2 mesi fa. No, ma dico, avete detto sta si può dire in politichese, si augura che questa esperienza non vada perduta e abbia contribuito soprattutto fare perdere, credo di dare un contributo non indifferente alla nostra gente. La mia è una battuta perché riconosciamo, non le vince, sappiamo il cuore generoso di Davide. Questo sono. Tra l'altro abbiamo la disgrazia di essere nella stessa squadra All Star Sicilia, certo. di cuore buono, certo, perché l'All Star Sicilia è una squadra che è messa su da Luca Napoli e che coinvolge ex giocatori del Catania, gente che ha giocato in Serie A, attori, giornalisti, anche Salvo La Rosa fa parte di questa squadra. È proprio una squadra nata proprio per le beneficenze, per fare del bene alla gente e portare un sorriso, per cui Sergio, la mia politica non è stata né di pacchi di spesa, manco di pacchi di pasta. Assolutissimamente, manco 30 euro a voto, assolutamente. E nessuno può citofonare dicendomi tu mi hai promesso. Assolutamente. E questa è la cosa più importante. E io cammino, anzi qualcuno per sempre mi ha detto signor Vinci, posso? Prego, ma nessuno mi può spaccare la botta dicendomi tu mi hai promesso, ora mi devi dare. E questo è importante, mantenere la libertà, la propria libertà, ma figurati. Davide, grazie di essere stato con noi. Di accompagnare. Sì, tu accompagni, grazie, in bocca al lupo. Mi alzavo dalle 7:30. Mi sembra giusto. Allora, Vittorio, abbiamo qualche altro dato che sta nel frattempo arrivando. Flammi, nel frattempo facci sapere dalla redazione se abbiamo altre notizie da poter. Voi siete lì? Come vuoi, no? Anche qui non è un problema. In realtà è arrivata una notizia che è comunque da confermare. Parliamo del TG5, ragazzi, che appunto in redazione hanno una televisione accesa e pare che ci sono stati dei presidenti di seggio proprio qui a Catania che si sono dimessi per il pagamento esiguo che si attesterebbe intorno ai 150 euro per entrambe le giornate. Quindi non per brogli elettorali, stavo cominciando a temere che quello che avevamo paventato nelle disgrazie più totali all'inizio della nostra diretta, cioè che un'eventuale testa a testa, e come si era detto più volte, non era così molto ben visto il fatto di lasciare le urne chiuse e poi riaprirle il domani mattina alle 8 per iniziare lo spoglio, potesse creare qualche problema, eccetera. Quindi sicuramente non pare che non alcuni pare si siano dimessi pare che si siano dimessi proprio per i pagamenti. È chiaro che comunque la notizia è assolutamente da verificare, ufficiale da verificare, cioè, la data del TG5, però noi continueremo a cercare di capire esattamente di cosa si è trattato, motivazione anche per la quale allora ci sarebbe questo ritardo poi effettivamente nello scrutinio, perché comunque si sono create delle problematiche relative proprio a questo. Quando il presidente di seggio diventa abbandona, è chiaro che poi bisogna ovviare in questo in qualche modo, tra virgolette, giustificherebbe dei ritardi su delle sezioni che non sono state ancora del tutto comunicate o scrutinate. Abbiamo nel frattempo altri dati? Sì, i lavori in ogni caso procedono, per cui se prima erano 291 le sezioni scrutinate, adesso arrivano a 1416, su sempre ricordiamo 5300, e continua ad essere in testa nell'Omusumeci, con nell'Omusumeci presidente, con il suo 39,16, anzi 18%, seguito sempre da Giancarlo Cancelleri, Movimento 5 Stelle 35,22%, e poi ancora Fabrizio Micari, La Sfida Gentile 18,87%, poi Claudio Fava 100 passi per la Sicilia 6,01%, e poi Roberto La Rosa Siciliani Liberi 0,7%. Ecco, questi sono i dati che sono relativi a pochi minuti fa, ma sempre pochi minuti fa ci è arrivata, grazie alla nostra collega Enrico ieri, un'altra intervista che continua a fare. Sì, l'abbiamo già segnalata, quella di Basilio Catanoso, che sarà già sicuramente sulle nostre pagine online. Io vi ricordo appunto che la nostra diretta elettorale è iniziata stamattina alle 7:30, sono già le 13:50, quindi 6 ore e 20 di diretta, ma continueremo ancora perché contiamo di darvi quanta più contezza possibile
su quello che sta continuando a succedere in fatto di elezione del Presidente della Regione Siciliana e del futuro governo regionale, quindi più che del governo regionale, dell'Assemblea regionale siciliana, perché il governo regionale ovviamente lo stabilirà poi il Presidente attraverso i suoi assessori. Quindi aspetteremo quanto più possibile per poter dare notizie più certe sia per il Presidente e sia cominciare a dare, se dovessero cominciare ad arrivare, le prime indiscrezioni anche per quanto riguarda i candidati. Vi ricordo che, lo abbiamo detto nel corso della nostra diretta elettorale, lo ribadiamo per chi si fosse messo in ascolto in visione soltanto adesso, ci state seguendo o sul nostro sito www.newsicilia.it o sulla nostra pagina Facebook. Potete interagire con noi attraverso il nostro numero WhatsApp 392 967 1565. Mandate i vostri messaggi, le vostre osservazioni, le vostre richieste da poter fare a eventuali altri ospiti che ancora si susseguiranno. Vi ricordo che qui con noi nel corso della mattinata già ci sono stati l'avvocato Peppino Lipera, che ha dato la sua visione non soltanto sul punto di vista della giustizia, lui è un noto penalista qui a Catania, ma ha parlato anche per quanto riguarda la sua vecchia, ormai atavica, se così possiamo dire, esperienza politica, che risale a oltre, ce l'ha ricordato lui, 27 anni fa. Poi abbiamo avuto ospite nei nostri studi anche Salvatore Politino, che è il direttore di Confesercenti e di recente nominato anche vice direttore vicario della Camera di Commercio, adesso allargata a Catania, Ragusa e Siracusa. Abbiamo avuto Mario Bevacqua, che è il presidente emerito dell'Organizzazione Mondiale degli Agenti di Viaggio. Con lui ovviamente abbiamo trattato i temi del turismo e tutte queste interviste, qualora ovviamente non avreste seguito la nostra diretta, non lo pretendiamo che lo abbiate fatto da stamattina alle 7:30, le potete comunque ritrovare sia sulla nostra pagina Facebook sia sul nostro quotidiano online, quindi sulle nostre pagine del giornale. Pagine del giornale che continuano puntualmente, come ogni giorno, ad essere aggiornate anche con gli eventi di cronaca quotidiana, dalla sindacale alla nera, al mondo della tecnologia, al mondo della scienza, della medicina, della scuola, a cui siamo particolarmente vicini e affezionati. Per cui continuate a seguirci sulle nostre pagine e continuate a seguire non soltanto questa nostra opera elettorale, ma tutto quello che New Sicilia, l'informazione digitale siciliana, continua a proporvi con puntualità e grazie al vostro consenso, con la soddisfazione di essere seguiti. C'è una dichiarazione, c'è un tweet di Luigi Di Maio, che dice: sono insieme a Giancarlo Cancelleri e stiamo seguendo lo spoglio, il risultato sarà incerto fino all'ultimo seggio scrutinato, forza. Quindi ci credono. Sì. Evidentemente sì, ancora ci credono. Nonostante i quanti punti? Al momento sono 4 punti di vantaggio che continua a mantenere Musumeci su Cancelleri. Ma lo ribadiamo e lo abbiamo detto più volte nel corso della nostra diretta. Ricordiamo che al momento sono state scrutinate 1416 sezioni su 5300, quindi è già un buon dato indicativo, ma siamo ancora lontani dalla realtà, anche e perché, come più volte sottolineato, bisogna anche vedere dove queste sezioni che sono già giunte per il conteggio che fa parte di queste percentuali che abbiamo fornito, da quali province arrivano, perché ovviamente ci sono province in cui un candidato è nettamente più all'altro. Abbiamo riscontrato delle province dove addirittura ci sono degli scatti anche di 20-30 punti. Sì. Una delle province su cui tra l'altro abbiamo anche cercato di ragionare è proprio la provincia di Caltanissetta, che dopo le prime sezioni scrutinate mostrava addirittura un vantaggio di Musumeci che doppiava addirittura Giancarlo Cancelleri, che lo ricordiamo è di Caltanissetta, residente Caltanissetta, per cui è una persona che a Caltanissetta dovrebbe essere certamente più votata ed apprezzata, ma appunto evidentemente, come scherzosamente dice Flaminia, forse non ha convinto i vicini di casa che magari
non hanno una buona stima, magari lo avranno in qualche modo penalizzato. Vittoria, nuovi aggiornamenti e io poi ho una dichiarazione di Crocetta. Ok, gli aggiornamenti sono quelli relativi appunto pochi minuti fa, passiamo a 1576 sezioni scrutinate, in realtà su 5300, questo lo ricordiamo, in realtà non è cambiato granché, nel senso che Nello Musumeci continua a essere in testa, mantiene questo suo 39, questa volta, 0,43%, e poi seguito invece dal 35,43% di Giancarlo Cancelleri. Quindi sono i 4 punti. Sì, sono i 4 punti che si mantengono, poi per il resto gli altri 3 candidati mantengono comunque più o meno le stesse percentuali. Flaminia, Crocetta, allora, il presidente della regione uscente dice: chi attribuisce a me la sconfitta è disonesto. Orlando chiede scusa, lui e una parte del PD hanno fatto credere a Renzi di avere il 40% solo con le liste. Hanno voluto uccidere Crocetta, come sempre parla in terza persona, e invece hanno trasformato un omicidio in suicidio di massa. Rosario Crocetta parla a ruota libera, attacca il sindaco di Palermo e l'area dei Dem legata a Davide Faraone, quindi difende le sue idee. Io a marzo avevo il 24%, ha detto, nonostante gli attacchi che arrivavano dalla mia stessa coalizione, nonostante la questione disabili, abbiamo proprio parlato giusto poco fa, e nonostante tutti i tentativi di farmi fuori, come il caso delle intercettazioni su Lucia Borsellino. E invece si è scelto un modello sbagliato, dice Crocetta. Gli elettori non scelgono improvvisamente un candidato e un progetto civico, si riferisce ovviamente a Orlando che ha indicato Micari. Un progetto civico ha bisogno di almeno un anno. Il megafono, per esempio, era nato 6 mesi prima delle elezioni, non a settembre per votare a ottobre. Il progetto di Orlando non aveva né testa né piedi, continua Crocetta. Hanno presentato a Renzi uno scenario in cui le liste arrivavano al 40%, quindi è stato ingannato. Io nell'incontro con Renzi l'avevo avvertito, gli ho detto, io obbedisco, ma ti assicuro che sarà una debacle, una catastrofe. Il di voto disgiunto dimostra che il progetto di Orlando non aveva né testa né piedi, ma io sono stato leale fino all'ultimo. Ecco, questo mi sembra una dichiarazione pesantissima, sì, e non mi sembra altro che la resa dei conti all'interno del PD. Esatto. Quindi dobbiamo cercare di capire adesso cosa succederà a livello nazionale per il PD. Cosa succederà? Per ritirare la sua candidatura ha avuto, almeno si dice qualcosa in Senato, in cambio per le prossime elezioni nazionali, quasi la sicurezza di avere il suo nominativo nel listino bloccato, in cui ovviamente quindi si garantisce, indipendentemente dal nominativo, il candidato, si garantisce al candidato il posto in Parlamento. Dicevamo, bisogna vedere cosa succede, lo abbiamo detto già da stamattina in apertura della nostra stop elettorale, quando ancora si sapeva che domani sera ci sarebbe stato il confronto fra Di Maio e Renzi, cioè avevamo detto bisogna vedere adesso se Renzi riesce a essere, contrariamente a quella che è la sua persona, come ha dimostrato negli ultimi periodi, autocritico con se stesso, cioè se riesce a far capire a se stesso e poi agli altri che in effetti forse qualche errore lo avrà commesso. Ma abbiamo sentito poc'anzi da una dichiarazione di Di Maio che dobbiamo riportare in diretta, pare che questo confronto domani sera non ci sarà, perché Di Maio avrebbe detto che questo confronto aveva un senso qualora il PD fosse stata la seconda forza del paese, ma così non si sta rivelando. Ma ripetiamo, non solo in Sicilia in questo momento pare che non ci sia nessuna prospettiva affinché possa rivelarsi una forza forte e compatta anche a livello nazionale, perché stiamo cominciando a vedere che ci sono le ghigliottine interne, il tiro a bersaglio a chi spara più possibile sull'avversario interno di corrente. Sarebbe stato comunque interessante lo stesso il confronto, in ogni caso è col segretario del Partito Democratico, in ogni caso, anche se quando anche non fosse, cioè sarebbe stato comunque un bel confronto proprio all'indomani delle elezioni regionali siciliane. Vogliamo leggere altre I dati, quelli che abbiamo dato, altri dati sono quelli che abbiamo già dato poc'anzi, li vogliamo ripetere per chi si è messo in ascolto soltanto adesso. Sì, ricordiamo che sono 1576 sezioni su 5300,
e vedono al primo posto Nello Musumeci con 39,043%, seguito da Giancarlo Cancelleri 35,43%, quindi ripetiamo, si conferma quasi questa forbice di differenza del 4%, poi Fabrizio Micari al 18,76%, Claudio Fava al 6,43% e poi c'è Roberto La Rosa allo 0,71%. Vi posso leggere qualche messaggio da Facebook? Massimo Grandi dice: a Catania sta vincendo la politica e la mafia insieme. Sono tutti commenti ovviamente di persone che evidentemente non hanno votato, non hanno gradito l'attuale candidato in testa. Risultato al momento. Marica Orlando: onestà, umiltà, coerenza e dignità sono gli ingredienti che appartengono a David Simone Vinci, era per il nostro ospite di poc'anzi, quindi una sua fan. Ancora Michele Cosentino: la mafia trionfa, questo è il vero problema. Prendiamo atto di tutte queste prese di posizione forte che... Enzo Messina va pesante. Io continuo a ribadire: prendiamo atto ma ci distacchiamo. Enzo Vabbè, Messina io personalmente mi distacco da quelle che non sono sentenze definitive, l'ho sempre detto, sono garantista, sono una persona che vuole sapere dove, quando e perché fino al terzo grado quella persona è colpevole e non sparare sul mucchio. Dice: la marionetta Musumeci pronto per i pupari. Questo è un rischio, nel senso che ovviamente lui fa accenno al fatto che i suoi alleati, le coalizioni, le liste che lo hanno sostenuto potrebbero adesso ovviamente cercare di manovrarlo per quanto riguarda la composizione della giunta e poi le decisioni di governo. Musumeci ha fatto sapere, però insomma in questo è stato abbastanza chiaro, no? Ha detto: intanto la giunta la fa il presidente e non accetterò imposizioni. Certo, l'ho detto dal primo momento, mentre le liste le fanno i partiti e quindi io non posso entrare a casa degli altri a dire chi devono mettere e chi non devono mettere. Ho auspicato, ha detto Musumeci, che le liste fossero poco chiacchierabili e quindi fate in modo, aveva esortato tutti a non mettere gli impresentabili, ma ovviamente non posso entrare a casa degli altri a imporre. Qualcun altro, fra cui il primo fra tutti Fava, ha detto e ha controbattuto a Musumeci: sì, ma allora tu non accettavi e dicevi o loro o noi. Ma ripeto, la politica è fatta spesso anche di coalizioni e non voglio dire compromessi perché sarebbe una parola brutta da usare, ma sicuramente di coalizioni e di forze che devono convergere nella stessa direzione, e l'andare isolati è dimostrato da queste consultazioni, anche da queste consultazioni elettorali, non porta da nessuna parte, non sta portando da nessuna parte i grillini, se non comunque a un ottimo risultato che li attesta inevitabilmente comunque come primo partito, come prima lista e senza coalizioni, quindi portano da qualche parte, ma se fosse stata una coalizione piuttosto che una lista isolata probabilmente avrebbero portato il candidato anche alla presidenza, non soltanto la lista a essere il primo partito. E la stessa cosa Fava che tutto sommato si può dire corre da solo anche lui con la sua lista di 100 passi appoggiata da qualche altra lista di minore entità, ma sicuramente anche lui è uno di quelli che va dritto come un treno da solo senza grandi coalizioni, per cui anche il suo risultato, ripeto, dimostra che senza comunque voti di apparato o pacchetti di voti non si va da nessuna parte. Poi, ripeto, staremo a vedere se tutto quello che ha promesso Nello Musumeci in campagna elettorale, qualora fosse confermata la sua elezione a presidente della regione siciliana, se quello che ha promesso in campagna elettorale poi lo metterà in atto, cioè se gli assessori, i componenti del suo governo quindi saranno solo scelti da lui senza condizionamenti di nessun tipo, se gli eventuali chiacchierati onorevoli saranno accantonati e non gli si darà qualche sottogoverno o qualche altro incarico che possa premiarli per i voti che in quel caso sarebbero chiacchierati e portati alla coalizione. Quindi di questo staremo a vedere. Ripeto, chi conosce Nello Musumeci e chi lo ha appoggiato nella sua candidatura assicura, l'ho detto anche poco fa Davide Simone Vinci, assicura che Nello Musumeci non è uno che si fa tirare per la giacca, non è uno che scende a compromessi, è uno che ha detto più volte anche nel corso della campagna elettorale: signori miei, qua chi ci sta nella legalità e nella trasparenza
siamo tutti ad andare avanti per il bene della Sicilia, chi non ci starà se ne può andare, lo metterò alla porta. E se siete tutti che invece volete mettere alla porta me, sono io il primo a dare le dimissioni e a dire torniamocene a casa, torniamo alle elezioni, cade il presidente, muore Sansone con tutti i Filistei, cade il presidente con tutto il governo regionale. E qui si può entrare anche in un'altra tematica a cui abbiamo fatto cenno nel corso della nostra diretta. Più volte in questo governo di Crocetta, da tutti, anche dagli esiti elettorali, che si è dimostrato come un governo falsamente rivoluzionario e poi nei dati assolutamente fallimentare, più volte, o 2 o 3 volte, se adesso la memoria non mi inganna, è stato più volte tentato a livello di Assemblea regionale siciliana di sfiduciarlo e andare tutti a casa. Però siamo sempre lì. Chi dei 90 deputati ha avuto poi alla fine il coraggio di sfiduciarlo sapendo di doversene tornare a casa? E a maggior ragione, ora che questi 90 sono già 70, per la legge promulgata nel 2013, lo ripetiamo, che ha ridotto il numero dei parlamentari all'Assemblea regionale siciliana da 90 a 70, chi di questi avrà il coraggio di dire va bene, andiamocene tutti a casa perché Nello Musumeci non sa governare? Allora questo potrebbe essere un punto di forza per Musumeci, per dire qui si governa con trasparenza e con lealtà e onestà, come ho detto che avrei fatto in campagna elettorale e come ho dimostrato in 10 anni di governo alla provincia regionale di Catania. Ma ripeto, siccome i tempi cambiano, le coalizioni sono anche diverse, il modo di proporsi dei partiti è diventato un po' più anomalo, diciamo tra virgolette, rispetto al passato, dovremmo anche in questo avere constatazioni con dati di fatto e non solo con parole. Siamo pronti ad avere preso per buono quello che ha detto Nello Musumeci, adesso ovviamente lo vorremmo poi, qualora fosse lui il governatore, lo vorremmo vedere alla prova. E poi bisognerà vedere anche gli apparentamenti dell'ultima ora, cioè chi salterà il fosso e chi passerà dall'altra parte in maniera, come dire, palese o semplicemente a livello di sostegno al momento del voto per mandare avanti le leggi che il governo Musumeci, sempre ammesso che sia lui il vincitore di questa competizione elettorale, vorrà promulgare, perché in ogni caso no, prego. In ogni caso proprio un discorso di maggioranza all'Ars, considerato quanto ancora esatto, ancora non sappiamo realmente, finora stiamo esaminando solo i voti delle sezioni scrutinate per quanto riguarda la preferenza del candidato. Sì. Della galassia liste purtroppo ancora non sappiamo nulla, quindi non sappiamo che fine farà Alfano, cioè Alternativa Popolare, cioè se supererà il famoso 5%, non sappiamo quanti altri cespuglietti del Partito Democratico o anche delle coalizioni che sostengono Musumeci riusciranno a mandare deputati appunto all'Ars. Non sappiamo che cosa faranno appunto per avere il famoso 51% dei voti, quindi della maggioranza, dei seggi. Micciche aveva addirittura già detto in un'intervista a Repubblica, ha detto non dispero, che significa spero, che dal gruppo di Salvatore Cardinale mi arrivi un aiuto. E Cardinale fa parte dell'area renziana più moderata del PD e quindi ovviamente insomma Micciche non ha mica detto questa cosa così buttata lì. Evidentemente c'è già un approccio fra le coalizioni, fra i partiti. Allora, mi sa che devo andare a prendere altri dati. Vediamo che altri risultati abbiamo, vediamo cos'altro abbiamo. Io direi di portare anche qualche notizia di cronaca dal nostro sito, quindi capire un attimino oggi la nostra redazione su cosa sta lavorando, oltre che su quello che riguarda i temi di politica in questa nostra diretta elettorale. Nell'attesa che appunto si possano sviluppare altre proiezioni e quindi capire quanti altri seggi, quante altre sezioni vengono scrutinate e i voti in maniera ufficiale giungano all'ufficio elettorale, vorrei un attimino far presente anche cosa sta succedendo un po' in giro. Noi abbiamo una delle nostre abitudini che devo dire è molto seguita e molto apprezzata, è quella di riferire gli eventi di cronaca nera quotidianamente in tutte le province siciliane. Noi abbiamo quello che noi già in televisione
catalogavamo come il famoso mattinale delle forze dell'ordine, no? Cioè carabinieri, polizia, guardia di finanza, cioè tutte le forze dell'ordine che ci mandano le operazioni giornaliere, ed è una rubrica quotidiana Anticrimine Oggi, hashtag Anticrimine Oggi, che noi facciamo sul nostro quotidiano online New Sicilia, e nella quale appunto diciamo provincia per provincia quali sono le operazioni che sia carabinieri, sia polizia, vigili urbani, finanze eccetera portano avanti. E proprio alle 14.06 abbiamo pubblicato, proprio parliamo di 2 minuti fa perché il nostro sito è continuamente aggiornato, abbiamo pubblicato cosa succede a Siracusa e provincia in questo pomeriggio del 6 novembre in fatto di cronaca nera, quindi le operazioni più importanti delle forze dell'ordine. Poi c'è una dichiarazione di Grasso, la mancata candidatura per motivi istituzionali, prese le distanze. Vediamo, sono curioso di sapere un attimino cosa riportiamo nel nostro sito. Sono stati motivi di carattere istituzionale quelli che hanno impedito la candidatura alla Regione Siciliana lo scorso 25 giugno del Presidente del Senato Pietro Grasso. A comunicarlo è una nota del portavoce appunto di Pietro Grasso, nella quale emerge che imputare al Presidente il risultato che sta per essere evidente è solo una scusa patetica e non aiuta di certo a riflettere sulla attuale e futura situazione del partito. Inoltre alcune dichiarazioni di certi esponenti importanti del PD sul coraggio dimostrato da Grasso non fanno altro che confermare i motivi per i quali si è dimesso dal gruppo del Partito Democratico, sottolineando come merito, metodi e contenuti dell'attuale classe dirigente del partito sono molto lontani da quelli dimostrati dal Presidente durante la sua carica. E mi pare che questo riferimento è evidente, ne avevamo parlato nel corso della nostra diretta già in prima mattinata, è evidente alle dichiarazioni di Faraone. Qui si parla appunto di un rappresentante importante, di un esponente importante del PD, non si fa cenno, ma sicuramente il riferimento è a Faraone, che ha parlato in qualche modo additando quasi buona parte della sconfitta al fatto che Pietro Grasso ha temporeggiato parecchio prima di dire il suo no alla proposta di candidatura a presidente in qualità di candidato del centro-sinistra, ma così come invece hanno riconosciuto altri critici, politici eccetera, tutto sommato hanno detto Grasso avrebbe dovuto lasciare non solo il certo per l'incerto, ma addirittura una carica istituzionale che è la seconda carica dello Stato, per venire in Sicilia a prendere una sonora sberla come si sapeva che poteva essere quella che in questo momento sta dimostrando di dover prendere appunto il partito. Direttamente proprio il partito. E proprio per questo appunto anche in questa nota dinamata dal portavoce del Presidente del Senato, Pietro Grasso dice: me ne sono andato dal PD proprio perché insomma sta facendo capire la dirigenza ormai ragiona tutto a modo proprio, insomma non ha la serenità di fare autocritica, ma di addossare sempre ad altri quelle che sono le colpe di questa debacle del Partito Democratico. Poi nel nostro giornale, nel quotidiano online, si parla ancora di cronaca nera, gli sparano mentre rifornisce l'auto di benzina, vittima una donna e un giallo. Vediamo di che cosa si tratta. Praticamente è successo a Lentini, è giallo su quanto accaduto nella serata di ieri, dove una donna di 46 anni, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è rimasta ferita a causa di un colpo di arma da fuoco che l'avrebbe raggiunta mentre riforniva di benzina la propria auto. La vittima, trasportata al nosocomio più vicino, si trova in compagnia del coniuge e i dettagli di quanto accaduto sono ancora nitidi. Sulla sparatoria stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato in servizio commissariato di Lentini. Ovviamente è un articolo in aggiornamento, la nostra redazione appena avrà ulteriori dettagli ve li fornirà, ma ovviamente intanto abbiamo lanciato questa notizia. Delle elezioni in questa nostra no stop, io vi ricordo il nostro numero WhatsApp se volete mandare
messaggi o interagire con noi, 392 967 1565. Si può interagire anche sulla pagina Facebook dove questa diretta viene ospitata, oltre che sul sito newssigla.it. Su Facebook arrivano altri messaggi, ovviamente c'è un po' di ritardo, noi li leggiamo qualche minuto dopo o anche più di qualche minuto, ma si riallacciano sempre alla polemica degli impresentabili, appunto perché molti lettori intervengono perché sono delusi dall'andamento di questo spoglio. Evidentemente sicuramente sono persone che appunto non hanno votato per Musumeci e quindi si rifanno sempre a questa polemica. Franco Di Stefano dice: politica uguale mafia e viceversa, non si farà mai niente di buono per le persone oneste e per i lavoratori. Se mai ci fosse il lavoro, la politica e la mafia si è mangiata l'Italia, ora i nodi vengono al pettine delle persone che hanno subito queste persone di malfare. Fate pena. Fate, penso intenda politici. In ogni caso, ecco, ovviamente è una persona disillusa il signor Franco, ma fortemente disillusa. Sicuramente non avrà tutti i torti, però dobbiamo sempre ricordare una cosa, che quando tutti quelli che dicono appunto sta vincendo la mafia, sta vincendo, cioè teniamo anche conto del fatto che innanzitutto metà degli elettori sono rimasti a casa perché non sono andati a votare. Avrebbero potuto ribaltare anche questo risultato se questo è un risultato che non vi piace. Secondo, che quelli che hanno votato, voi state sputando anche su quelli che hanno votato, cioè non è che non c'è stato un colpo di Stato, cioè sono delle elezioni, quindi elezioni libere e democratiche, per cui ognuno, tra l'altro lo ricordiamo ancora una volta, rispetto alle elezioni politiche in Sicilia abbiamo la facoltà e la possibilità di sceglierci il candidato che vogliamo ci rappresenti a Sala d'Ercole, quindi all'Assemblea regionale siciliana. Figuriamoci che addirittura messo alle strette, ricordiamo lo stesso Musumeci, messo alle strette perché non aveva veramente come poter giustificare questa posizione se non con il bisogno di voti della coalizione, ha detto: e poi non li votate, sapete quali sono gli impresentabili, quelli corrotti, non li votate. Luigi Consoli ha detto: non so se sarà capace di fare dei distinguo Musumeci, è un po' una risposta a quello che dicevi tu. Lui ha vinto grazie agli impresentabili e gli chiederanno il conto, vediamo. Il Movimento 5 Stelle è un baluardo, soli senza nessuno, onestà e trasparenza con i fatti e no a parole, compreso Musumeci in questa tornata. Soli senza nessuno, però appunto... Sì, è quello che più volte abbiamo detto, ma questa è la loro ideologia, questo è il loro modo di fare politica, quello di discostarsi da tutti, perché tutti sono responsabili del disastro di un paese ormai alla deriva, di una regione, in questo caso come la Sicilia, abbiamo detto più volte che presenta solo desertificazione e fughe di cervello, che disoccupazione, insicurezza, malumore, tutto quello che sappiamo sono le tragicità, le drammaticità di questa terra, mentre loro continuano a voler in qualche modo discostarsi da tutta questa politica. Vincenzo Corsaro entra più nel dettaglio e mette mette la mano su un tema delicato. È vero che le liste le fanno i partiti e che la squadra di governo la fa il presidente, infatti lui l'ha detto, ma è altrettanto vero che quella squadra di governo dovrà misurarsi con quello che sarà il risultato dell'assemblea regionale, e se questa sarà piena di gente cosiddetta impresentabile, Musumeci non riuscirà mai a portare a compimento dei progetti che abbiano l'obiettivo di toccare interessi importanti. Uno su tutti, quello delle discariche, che da decenni hanno le gestioni quantomeno torbide, per non dire mafiose. È una piaga sensibile. Tutti i pareri di voi lettori che ci state seguendo e che noi leggiamo. Noi leggiamo, come vedete, senza nessun tipo di censura o di problema, perché, come abbiamo detto, la nostra informazione è assolutamente libera, assolutamente imparziale e che prende atto di quelle che sono le criticità di una regione allo sbando. Su questo è assolutamente innegabile il giudizio che emerge anche dalle urne e che prende le distanze assolutamente da facili qualunquismi o da facili sparatorie nel mucchio. Ecco, questo non lo vogliamo, non lo permettiamo, riteniamo che si debba parlare non per frasi fatte, ma con cognizione di causa. Intanto è tornata qui nel nostro salotto Vittoria, che è stracolma di carte e di appunti che sono stati in qualche modo snocciolati e sviscerati nel corso
della nostra diretta. Non so se hai adesso nuovi aggiornamenti. Sì, un altro messaggio. Esauriamo intanto questi di questa tornata. Massimo Grande risponde ancora e dice: vorrei dire al signore che parla, penso che sia il direttore Sergio Galbuto, Berlusconi ha condanna definitiva. Non è candidato, appunto. Tra mafia e politica, io da cittadino onesto non mi faccio affiancare da delinquenti come ha fatto il signor Musumeci. È sicuramente una parere. È l'accusa più esatto, grave che sicuramente gli hanno mosso. Infatti, è un fatto, è un fatto. È un parere legittimo anche. Per quanto riguarda ancora gli scrutini che stanno andando avanti, siamo a 1818 sezioni scrutinate su 5.300, rimane in testa Musumeci, perde un po' di terreno perché scende al 38,74%, seguito sempre da Giancarlo Cancelleri al 35,51%. Credo che valga la pena comunque citare quelli che sono 3 punti, i punti di vantaggio, le differenze sono ridotte da 4 a 3. Sì. Questo è per quello che riguarda. Abbiamo l'intervista a Giorgia Meloni perché la nostra collega Erika Pinieri continua il suo lavoro e le dichiarazioni sono queste, perché lei diciamo che già canta vittoria, nel senso ci aspettavamo questa vittoria, saremo i primi a cantarla. Fratelli d'Italia per primi hanno dato supporto a Nello Musumeci, altri ci credevano meno, ma poi fortunatamente anche gli altri hanno deciso di convergere su questa candidatura, dice appunto Giorgia Meloni. Un centrodestra compatto che rifiuta i trasformismi, un centrodestra decisamente vincente, un modello che Fratelli d'Italia chiederà di proporre anche a livello nazionale. No agli inciuci, alle larghe intese, un programma per gli italiani. Continua, il ruolo di Fratelli d'Italia per la vittoria di Musumeci è stato determinante, quindi probabilmente si attribuisce anche un importante ruolo e anche funzione. Siamo l'unico argine rimasto all'odio distruttivo del 5 Stelle, il Partito Democratico non è pervenuto. Il Movimento 5 Stelle non è in grado di dare risposte, dice la Meloni, ribadisco. Dobbiamo avere il coraggio di non annacquare quello che siamo. E queste sono le sue dichiarazioni proprio rilasciate da pochissimo, che peraltro a momenti troverete sulla nostra pagina Facebook, ci sarà il video realizzato dalla nostra Erika Pinieri. Volevo darti un altro aggiornamento, sempre per quanto riguarda la questione dei seggi e quindi i problemi che si sono verificati a Catania, perché 300 seggi, qui a Catania 100 hanno rinunciato i presidenti di seggio per questioni economiche, perché appunto il loro guadagno è pari soltanto a 150 euro per entrambe le giornate lavorative ieri e oggi. Pare che questo insomma non sia stato ben digerito e quindi siano state rallentate le operazioni. Ed è questo quindi che rende le operazioni più lente? A Catania quantomeno sì, l'edizione delle 13 del TG5 ha riportato questa notizia. Hanno rinunciato i presidenti di seggio, ma non sono stati sostituiti o... Perché credo anche abbiano avuto comunque sicuramente rallentamenti e per quanto riguarda tutti gli approfondimenti li troveranno sul sito di Sicilia, perché tra poco uscirà proprio il nostro articolo. Io vi lascio per vedere se abbiamo altri dati di là. Sì, c'è un altro discorso, perché noi possiamo andare a questo punto avanti con la cronaca per quanto ci riguarda, nel senso che c'è stato un altro per quanto riguarda i votanti, dove praticamente un 66enne ha votato, poi se ne è pentito, ha strappato la scheda e quindi poi c'è stata chiaramente una lite con il presidente di seggio, sono intervenuti addirittura anche i finanzieri. Praticamente dopo essersi munito di matita, anche di scheda elettorale e avere deciso il proprio voto, è entrato dietro la tenda, però poi si è reso conto di aver commesso un errore, ha chiesto una nuova scheda, questo appunto è quello che viene riportato, e poi è iniziata questa discussione con il presidente di seggio. A quel punto quest'uomo che aveva espresso il proprio voto, che evidentemente non voleva confermare, ha strappato la scheda e da lì è iniziato proprio una vera e propria lite per la quale sono dovuti intervenire anche non so cosa si possa fare se si sbaglia o se si ritiene di voler tornare indietro. Credo che sia l'incubo un po' di tutti, perché è facile sbagliare, magari proprio se si sbaglia non si può fare altrimenti, non si può chiedere una nuova scheda, perché no. Quindi la sorte di quella poi non sarebbe più l'unica soluzione, non so, a quel punto forse in quel caso per evitare
potrebbe essere quella di fare in modo di far diventare il voto nullo, però è chiaro che non è quella la soluzione, no? Perché quando si va a votare si vuole esprimere nero su bianco con una matita quelle che sono le proprie idee. No, vabbè, poi per quanto riguarda la cronaca, comunque siciliana, siamo andati avanti, il nostro sito resta in costante aggiornamento grazie alla nostra redazione che è attiva proprio in sede, e c'è stato un giallo questa mattina su quanto, anzi no, proprio su quanto è accaduto la sera di ieri a Lentini, perché una donna di 46 anni, di cui invece ancora non sono state rese note le generalità, è rimasta ferita a causa di un colpo d'arma da fuoco che l'avrebbe raggiunta mentre riforniva di benzina la propria auto. La vittima è stata fino adesso non hanno ancora poteri di magia, è stata trasportata nell'ospedale appunto vicino e era in compagnia del coniuge. Per quanto riguarda i dettagli comunque potete restare in aggiornamento con il nostro giornale. Ci sono anche dei problemi relativi al maltempo, pare che Palermo non si sia trovata, e questo ci ricolleghiamo anche con il problema del sistema idrogeologico che al momento è qui, nel caso di Dio fa acqua da tutte le parti. Palermo sembra non essere riuscita a affrontare questo problema della mattinata e quindi del maltempo. Ci sono stati tutta una serie di disagi. E sono molto indietro nello scrutinio a Palermo, no? A Palermo sì, notavamo prima sì. Che non so se questa cosa abbia un nesso. Sì, non lo so, probabile, però comunque diciamo che poi i problemi vengono al pettine, i nodi vengono al pettine immediatamente. Noi stiamo parlando di come risolverli, poi restano uguali al momento, quindi quella è la condizione al momento. Allora, in mancanza di nuovi dati, potremmo per esempio ricordare, perché poi io mi rendo sempre conto che essendo questo un nastro continuo ed essendo noi in onda in diretta e senza interruzioni, ma veramente senza interruzioni, senza alle 7:30, io per questo già né un filmato né una pubblicità, esatto. La stanchezza tra l'altro si comincia a fare sentire seriamente. Dicevo appunto, teniamo intanto il campo, anche perché fra poco, credo più avanti, ci raggiungerà un altro ospite che poi è Salvatore Cocina, l'ingegnere Cocina, già responsabile della protezione civile regionale, già energy manager della regione e tra l'altro adesso commissario straordinario della città metropolitana di Catania. È stato nominato dal Procente, si è insediato proprio una ventina di giorni fa, l'ingegnere Cocina, in questo ruolo che in pratica toglie quello, meglio doppia, quindi toglie il ruolo a quello che doveva essere di Enzo Bianco. Sì. Quindi ci sarà sicuramente anche da parlare di questa situazione. Dicevo, visto che assistiamo a questo continuo rimpallo tra le posizioni di Nello Musumeci e di Giancarlo Cancelleri, forse vale la pena ricordare anche da chi sono sostenuti esattamente, quanto, perché poi è veramente una miriade di liste, soprattutto nel caso qui della coalizione di centrodestra. Lui ha fondato appunto questo movimento che diventerà bellissima, anzi con l'hashtag credo, proprio diventerà bellissima. Quindi molto moderno. Molto moderno, esatto. Il linguaggio giovanile. E che a queste elezioni è sostenuto da Forza Italia, che comprende anche Scelta Civica, Rivoluzione Cristiana, Partito Liberale Italiano e Unione dei Siciliani Indignati. Questo è Forza Italia. Sì. Poi c'è la lista Musumeci Presidente, che comprende anche Fratelli d'Italia e Noi con Salvini come simboli. Tra l'altro ne faceva parte appunto David Simone Vinci, come ci spiegava, lui è con questa lista. Sì. È sostenuto anche dall'UDC, che comprende anche Rete Democratica e Sicilia Vera, è sostenuto dalla lista Popolari e Autonomisti, che comprende Cantiere Popolare, Movimento MPA e Idea Sicilia, ovvero il movimento dell'ex rettore Roberto Lagalla ed ex assessore anche. E ancora lo sostengono, ma credo non principalmente a Catania, ma probabilmente in altre province, Alleanza per la Sicilia, Energie per l'Italia, Nuovo CDU, Sicilia Nazione e Movimento Nazionale per la Sovranità. Poi c'è Vittorio Sgarbi, che appunto ha ritirato la sua candidatura e sarà assessore designato alla cultura, che viene sostenuto da Rinascimento e Moderati in Rivoluzione. Lui è ex presidente dell'università, ex sottosegretario, ha presentato il suo listino, ovvero gli uomini e le donne che nel caso di sua vittoria entreranno con lui automaticamente di diritto cioè li trascina direttamente, voti o non voti, insomma lui sono la sua squadra,
che è diversa da quella degli assessori ancora. E sono Gianfranco Miccichè e Bernadette Grasso di Forza Italia, Roberto Di Mauro per Popolari e Autonomisti, Giusy Savarino per Diventerà Bellissima, Mimmo Turano UDC ed Elvira Amata per Fratelli d'Italia. Questi dovrebbero andare all'ARS con Musumeci in caso di vittoria. Sugli assessori c'è molta incertezza. Hanno annunciato, l'ha anche ufficializzato Silvio Berlusconi, Gaetano Armao, che tra l'altro è una vecchia conoscenza perché alla Regione da tempo, era assessore anche ai tempi del governo lombardo all'economia, dovrebbe andare Armao, e poi il nome appunto di Vittorio Sgarbi come responsabile dei beni culturali. In realtà poi Roberto Lagalla, che è appunto l'ex attore di Palermo e che poteva ambire nuovamente al ruolo di assessore alla sanità, è stato tagliato fuori dalle stesse parole di Musumeci, perché è stato anche indicato da Miccichè eventualmente, ma Musumeci ha tagliato corto, ha detto appunto il listino lo fa il presidente e in ogni caso non ci sarà nessun ex assessore. Probabilmente si riferiva a ex assessori del governo Crocetta, perché Armao in questo caso lo sarebbe ex assessore, ma non appunto, quindi insomma è un po' complicata. E poi non si sa di altri assessori che dovrebbero far parte di questa giunta, quindi la giunta, nel caso sempre della vittoria di Musumeci, sarebbe una sorpresa, insomma una cosa assolutamente da seguire poi nei prossimi giorni. Dovesse vincere Giancarlo Cancelleri, ovvero Movimento 5 Stelle, già candidato presidente alle elezioni 5 anni fa, infatti poi è entrato deputato all'Assemblea regionale siciliana, ma non ce l'ha fatta, appunto, ha vinto nel 2012 ovviamente Crocetta. Ed è stato scelto tramite le sempre chiacchieratissime primarie via web. Il suo listino, con lui entrerebbero la catanese Giannina Ciancio, il bagherese Salvatore Siragusa, la ragusana Vanessa Ferreri, il siracusano Stefano Zito, la messinese Valentina Zaparana e il trapanese Sergio Tancredi, e credo che siano tutti deputati uscenti. E, come assessori lui finora ha indicato il contestato appunto Angelo Parisi, perché per quell'episodio di minacce di bruciare vivo, quella battuta molto infelice di bruceremo vivo, destinata al guidatore del Rosatellum, ovvero il capogruppo alla Camera del PD Ettore Rosato. Questo ingegnere Parisi, che comunque ha un 45 anni di Leonforte che si occupa proprio di questo, dovrebbe avere la delega a rifiuti ed energia. All'agricoltura dovrebbe andare Federica Argentati, all'ambiente Giampiero Trizzino, fedelissimo, e alle autonomie locali dovrebbe andare l'ex sindaco di Licata, anti-abusivi, che ha condotto tante battaglie contro l'abusivismo, ma poi che è incappato adesso in un processo anche lui per abusivismo, Angelo Cambiano. E poi Salvatore Corallo alle infrastrutture. Questo per quanto riguarda insomma le due giunte possibili o i due listini possibili che sono entrare. Poi possiamo anche andare a ricordare quello che aveva preparato come listino Micari o anche Fava, però certamente ci sembrano francamente fuori dai giochi, no? Fuori dai giochi. Micari saltava all'occhio, diciamo, comunque il suo programma saltava all'occhio perché era uno di quelli, come abbiamo già ripetuto molte volte durante la mattinata, che essendo rettore dell'Università di Palermo dava grande importanza a quello che potesse essere il futuro dei giovani o comunque quello del lavoro. E quindi si batteva, diceva che il suo programma si sarebbe battuto notevolmente per creare comunque degli stage pagati dalla regione anche in aziende private, in modo tale proprio da facilitare da evitare questa fuga che continua ad affliggere sicuramente la nostra terra, la fuga dei cervelli, che poi appunto vanno ma non tornano perché chiaramente non trovano terreno fertile, questo è sicuro. Certo, il listino del PD e quindi della coalizione che sostiene Micari con altre sigle non era esattamente nel segno della discontinuità totale, perché come listino nel caso di vittoria di Micari sarebbero entrati Nicola D'Agosino, Sicilia Futura, Alice Anselmo, capogruppo uscente del PD all'Ars, Valeria Sudano, deputata regionale uscente del PD, e Antonio Rubino, responsabile organizzativo del PD, anche Mariella Lobello, tra l'altro vicepresidente della regione, assessore alle attività produttive col megafono, e Vincenzo Vinciullo, deputato regionale, presidente uscente della commissione bilancio
volti nuovissimi per quanto riguarda la regione, e come assessore Michael aveva già indicato nuovamente l'assessore Baccei, cioè l'attuale assessore al bilancio, Emilio Abramo, questo è un nome interessante, della comunità di Sant'Egidio, che sarebbe andato alle politiche sociali, Giuseppe Biundo alle attività produttive, la scrittrice Giuseppina Torregrossa, è un nome assolutamente nuovo questo per quanto riguarda la cultura, l'eurodeputato Giovanni Lavia, vicepresidente designato e possibile delegato all'agricoltura, Franco Torre, figlio di Pio, ex segretario del Partito Comunista ucciso dalla mafia, che sarebbe andato a Legalità, Cooperazione Mediterraneo, e Sandro Campagna, che tra l'altro è uno sportivo molto conosciuto, allenatore del Settebello, leggenda della pallanuoto italiana, che ovviamente si sarebbe occupato di sport. Questo nel caso, ma ormai assolutamente davvero poco probabile, di una vittoria. Se già è molto difficile tra Cancelleri e Musumeci, ci pare proprio che in realtà sia fuori dai giochi. Il nome, la presenza più interessante è questa nel listino del presidente di Nicola D'Agostino di Sicilia Futura, perché le solite voci di corridoio, le solite indiscrezioni darebbero appunto il gruppo di Sicilia Futura come il più prossimo ad andare a bussare alla porta di Musumeci per eventualmente passare a sostenere l'altra coalizione. Sì, questa sarà ovviamente una delle eventualità poi tutte da controllare, da vedere, alle quali assistere, da commentare questo più avanti. Questo è, quante ore sono che siamo in diretta? Noi chiamiamo anche il nostro direttore anche il telefono scarico, quindi sono le 14, sono 7 siamo ore. in diretta dalle 7:30, questo quantomeno per fare capire anche l'interesse che c'è nel 7 ore informarvi in tempo reale. Non so se arriveranno adesso altri dati, non so neanche. I dati li stiamo aspettando da un momento all'altro, perché continuano ad esserci lentezze nei seggi. Noi sul nostro sito newsicilia.it abbiamo anche pubblicato, o stiamo pubblicando comunque un pezzo su queste motivazioni che dicevi tu relativamente ai presidenti che hanno abbandonato alcuni seggi. Poi vorrei segnalarvi che tra non molto, intorno alle 15, dovrebbe arrivare l'ingegnere Cocina, che è il commissario straordinario della provincia, della città metropolitana di Catania. Per cui ovviamente con lui parleremo, perché tra l'altro lui è anche un funzionario regionale, parleremo di quello che potrà succedere a livello di macchina burocratica regionale, cosa succederà dopo questo flop delle province, quindi sicuramente avremo molte cose da potergli chiedere. Io sono stato assente, non ho seguito cosa avete fatto, ma vorrei ricordare, non so se la composizione delle liste dei due candidati attualmente in testa, con gli eventuali listini e assessori designati. Benissimo, io vorrei invece ricordarvi il nostro numero WhatsApp 392 967 1565 per mandare tutti i vostri messaggi, per interagire con noi, per poter proporre quesiti, domande, stimoli a quello che sarà il futuro governo regionale. Io intanto sono andato ad attingere anche notizie da parte di qualche candidato, da qualche attivista dei vari movimenti. In questo momento pare che si aspetti da un momento all'altro che Nello Musumeci arrivi al quartier generale di Diventerà Bellissima, che è posizionato in un albergo di Catania. Lì c'è già anche Giorgia Meloni, che noi comunque abbiamo intervistato grazie al preziosissimo supporto esterno di Erika Pinieri. All'intervista a Giorgia Meloni ha realizzato diverse interviste, l'ho fatto con Salvo Pugliese, l'ho fatto con Aldo Cazzullo, l'editorialista del Corriere della Sera, l'ho fatto con Raffaele Stancanelli, ex sindaco di Catania, l'ho fatto con Basilio Catanoso e con Vincenzo Gimbino, che sono esponenti di spicco del partito di Forza Italia. Quindi vari supporti, varie interviste che già trovate sulle nostre pagine del quotidiano online newsicilia.it e sulle nostre pagine Facebook. Mentre per chi si fosse messo in ascolto e in visione soltanto adesso, vi ricordo che nel nostro salotto qui in redazione dalle 7:30 di stamattina si sono alternati diversi ospiti, fra questi l'avvocato Peppino Lipera, che ci ha parlato anche, ci ha portato il suo punto di vista su quello che dovrebbe e potrebbe essere in qualche modo un correttivo alla legge
elettorale, si è tanto parlato di impresentabili nel corso di questa campagna elettorale, e che probabilmente, lo abbiamo ripetuto anche noi nella nostra analisi fatta anche con gli ospiti nel corso della nostra diretta, ha forse influito anche a disaffezionare di più gli elettori, perché anziché questa campagna elettorale proporre le tematiche, le problematiche che attanagliano la Sicilia, e soprattutto proporre le possibili soluzioni a tutti questi problemi isolani, è finita con il diventare una campagna a volte anche odiosa, a volte con cadute di stile, e che principalmente ha battuto proprio su questo tema degli impresentabili. Ripeto, ne abbiamo parlato anche con Peppino Lipera, con Salvatore Politino, che è il direttore della Confesercenti, nonché da poco vicepresidente vicario della nuova Camera di Commercio riunita di Catania, Siracusa e Ragusa. Abbiamo parlato di tutte quelle che sono le problematiche riguardanti le imprese, le aziende, gli esercenti, appunto, che hanno fatto delle richieste ben precise al nostro governatore. Questo ed altro lo potete vedere sulle nostre pagine, sulla nostra pagina Facebook e sulle nostre pagine del giornale, in quanto anche in questo caso abbiamo già allocato le nostre, pubblicato le nostre interviste a segmenti con i vari personaggi che si sono susseguiti. Abbiamo anche avuto il collega Salvo La Rosa, con il quale abbiamo tra il serio e il faceto parlato di impegno in politica, di cosa serve per rilanciare la politica, l'entusiasmo degli elettori. Ricordiamo che al momento continua a essere, ed è certamente sarà anche a dato definitivo, il primo partito quello degli astensionisti, cioè le persone che, disgustate da politica e politici, non sono andati alle urne per votare. Addirittura, lo abbiamo ricordato, Flaminia l'ha ricordato diverse volte nel corso della nostra diretta, alla vigilia si diceva che addirittura un siciliano su 4 non sapeva neanche che ieri ci sarebbero state le elezioni per il rinnovo del Parlamento siciliano e della carica di governatore, per cui abbiamo cercato in qualche modo, tra il serio e il faceto, con il collega Salvo La Rosa, di affrontare anche questa problematica della disaffezione della gente verso la politica. Abbiamo anche parlato... Non conoscevano neanche il meccanismo. Ha detto David Simone Vinci, per esempio, ha detto che una persona di Acireale gli ha detto: è peccato, io non posso votare per te perché voto da Acireale. Però è un problema grave, perché questo dà la misura veramente della profonda, grande, vastissima ignoranza che purtroppo permea l'elettorato siciliano. E in questo dobbiamo dire... Quindi poi non ci meravigliamo anche di tante cose, no? Di come vengono fuori. In questo dobbiamo anche dire che anche, la prendete con noi, voglio dire. Anche in questo purtroppo hanno grande colpa i politici e i partiti. Che su questa ignoranza spesso... Che su questa ignoranza talvolta ci campano, e comunque in ogni caso il problema principale dei partiti, lo abbiamo detto anche in un'altra circostanza quando parlavamo del futuro e dei giovani e della disaffezione dei giovani verso la politica. Un'altra pecca dei politici è quella di non avere creato una classe dirigente che possa prendere in mano lo scettro dell'eredità. Qualche delfino c'è, però qualche delfino c'è, però i vecchioni non mollano. Poi esatto, parliamo di Berlusconi che appunto è venuto a risollevare le sorti. Io proporrei, direttore, se tu sei d'accordo, sempre in attesa che arrivi anche l'ingegnere Cocina, che poi darà sicuramente una bella sferzata, perché avrà di che parlare, tra l'altro nel suo nuovo ruolo di commissario straordinario della città metropolitana. Ci possiamo anche concedere una pausa tecnica, visto che... Ma io la pausa tecnica la farei dopo l'intervento di Cocina, anche per una questione appunto una questione tecnica per le nostre pagine sul quotidiano, per la nostra diretta sul quotidiano. Io direi, se poi siete d'accordo, un'altra mezz'oretta ancora di continuare in diretta, anche perché sono le 3:15. Sì, fra un quarto d'ora dovrebbe arrivare appunto l'ingegnere Cocina. Con lui appunto parleremo
di quelle che possono essere tutte le prospettive e dal punto di vista burocratico, perché lui è un burocrate anche dell'amministrazione regionale, oltre, come detto, che il commissario straordinario appunto alla città metropolitana di Catania. E poi, dopo aver parlato con lui, magari ci concederemo 10 minuti, un quarto d'ora di pausa, nell'attesa che possano arrivare altri dati e magari poi riprendere alle 15:30 per capire che tipo di soluzione abbiamo. Nel frattempo possiamo approfittare per comunicare a chi si è messo in ascolto e visione solo adesso quelle che sono le ultime statistiche, le ultime proiezioni che arrivano dall'organo ufficiale, cioè dall'ufficio elettorale siciliano. Probabilmente tramite internet riesce il direttore ad essere più aggiornato, perché queste si riferiscono almeno a 20 minuti fa, quindi in realtà poi vanno avanti. Sì, il dato è quello che Musumeci sembrava essere in testa sicuramente almeno fino a 20 minuti fa, non so se le cose sono cambiate. Quante sezioni abbiamo letto? 1818. Allora, abbiamo 1847 sezioni, quindi un piccolo passo in avanti in più, con lo scarto che continua a essere intorno ai 3 punti fra Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri. Nello Musumeci infatti in questo momento si attesterebbe al 38,71%, Giancarlo Cancelleri al 35,49%, quindi poco più di 3 punti e 22 di percentuale. Poi al 18,88 si attesta Fabrizio Micari, al 6,18 Claudio Fava e allo 0,74 Roberto La Rosa. Devo dire, Flaminia, che tutto sommato, almeno se continuano ancora questi dati, questa volta forse non c'è stato uno sconvolgimento fra gli exit poll e poi le proiezioni dei dati, perché 3 punti davano di percentuale di differenza gli exit poll al terzo sondaggio, e 3 punti. È vero, gli exit poll avevano un range, una forbice, no, abbastanza ampia, in modo da poter contenere, meno male, ma gli exit poll non andavano oltre il 40%. Sì, giusto? davano dal 36 al 40 Musumeci, dal 33 al 36. E Micari lo davano al massimo al 20. Lo davano massimo al 20 e Fava lo davano al 9. Ecco, su Micari e Fava c'è stato sì, che ormai sembra a vantaggio comunque di questa maggiore preferenza. Quindi semmai loro si sono fermati. Sì, loro nel range minimo, e invece nel range medio-alto si sono attestati Nello Musumeci e Giancarlo Cancelleri. E questo cosa significa? Che molti elettori, quando escono dal seggio, di fronte agli intervistatori per gli exit poll, non sempre dicono il vero. Non dicono di aver votato 5 Stelle o Musumeci. Del resto il voto è segreto, per cui per carità, ne hanno ben diritto, però questo ci fa ragionare appunto sull'attendibilità. Sì, gli exit poll, insomma, più o meno ci hanno azzeccato, ma sicuramente non c'è stato lo sconvolgimento che c'è stato in altre circostanze, dove gli stati a volte anche un fallimento totale, cioè con ribaltamenti di posizioni, ed ecco perché anche in America, certo, ripeto, infatti è tutta una questione, di trasparenza di coloro che si fanno raccogliere appunto le dichiarazioni fuori dai seggi. Gli stessi istituti che conducono questi sondaggi di exit poll non hanno mai gli stessi valori. Infatti, parte Demopolis, dall'altra, altri istituti, cioè, giustamente bisogna metterli anche a paragone, non ne basta uno, bisogna guardarne almeno 2 o 3, perché comunque ormai gli exit poll ce li siamo lasciati alle spalle. Forse anche per questo che poi i candidati effettivamente ieri sera hanno deciso la gran parte poi di non commentare questi dati che erano venuti fuori, proprio perché ma devo dire ancora, tuttora continua a esserci cautela, nonostante questi 3 punti continuano a essere ormai quasi una forbice stabile. Io ho sentito poco fa qualcuno quando mi sono allontanato, ti ho lasciato per cercare di capire cosa sta succedendo nei vari comitati elettorali. Ho sentito appunto qualcuno nel comitato dei movimenti che hanno appoggiato Nello Musumeci, e tutti quanti continuano ancora a non sbottonarsi. E lo stesso Musumeci, che in un primo momento si parlava dovesse raggiungere in qualche modo
il quartier generale intorno alle 11 mezzogiorno, Aspettavo. alle 14:30 ancora non si c'è vedeva, adesso è passato un altro quarto d'ora, non so se già è arrivato al quartier generale. Abbiamo qualche altra No, intervista? in realtà c'è una seconda parte dell'intervista a Giorgia Meloni. Sì. Che dice appunto i siciliani avranno le risposte che aspettano. Abbiamo cercato di fare campagna elettorale nonostante alcuni parlassero di presentabili e di impresentabili. Abbiamo fatto campagna su temi concreti, infrastrutture e posti di lavoro. Non dobbiamo temere di non farcela perché disponiamo di una persona onesta e spigliata che è Nello Musumeci, ma anche capace amministrativamente parlando, come ha anche ampiamente dimostrato quando è stato presidente della provincia di Catania e negli altri ruoli in politica. Ecco, Quindi rassicura i siciliani, la Meloni, avranno le risposte che aspettano. Dobbiamo ricordare questa è certamente appunto la speranza di tutti i siciliani, quella che ci auspichiamo un attimo alla fine di queste elezioni. Questa Giorgia Meloni, così come tutte le altre realizzate dalla collega Erika Pinieri, si trova sul sito newssicilia.it e anche sul sito Facebook, sulla pagina Facebook, se ci state seguendo da lì. Stiamo quasi raggiungendo la metà delle sezioni scrutinate, ma ancora non è così perché sono 2029 su 5300. La superiorità numerica, diciamo, dei voti di Nello Musumeci resta costante, che però adesso si attesta al 38,51%, mentre al 35,49% segue alle calcagna, sempre i 3 veniamolo così, sempre 3 punti, sì. Giancarlo Cancelleri, Movimento 5 Stelle. Questo è per adesso. E gli altri non diciamo? Diciamo anche gli altri sì, che poi in realtà ormai appunto abbiamo al 18,84% Fabrizio Micari con Sfida Gentile, al 6,36% Claudio Fava con i 100 passi per la Sicilia e lo 0,79% Siciliani Liberi, appunto Roberto La Rosa. Insomma, sicuramente non verrà considerato. Invece il dato è che Claudio Fava riuscirà forse in qualche modo a... Non lo sappiamo, dobbiamo vedere la lista, dobbiamo capire la lista se supererà la soglia del 5%. È comunque un risultato, lo ripetiamo già questa mattina, superiore a quello che il PD si aspettava che lui facesse, perché qualcuno malignamente probabilmente pensava che non sarebbe andato non per lo sbarramento, proprio come percentuale di candidato esatto. Presidente. Invece, insomma, questo 6 lo sta mantenendo, anche se non so cosa poi se ne farà. Abbiamo i dati delle varie province più aggiornati, lo vorrei chiedere alla redazione, se magari vediamo e cerchiamo di capire appunto. Nelle province in cui Cancelleri era in testa continua ad esserlo, esatto, che erano Agrigento, Trapani, Enna. Era Ragusa. Mentre lo ripetiamo per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, era assolutamente impensabile il dato negativo che sta ottenendo nella sua Caltanissetta, dove addirittura dopo le prime percentuali di spoglio delle elezioni addirittura dove ha preso di meno. Sì, nello Musumeci lo ha addirittura raddoppiato. Mentre un tema che sicuramente solleticherà la vena critica dei grillini è quello relativamente alla provincia di Messina, dove Nello Musumeci ha ottenuto grande vantaggio, anche lì si parlava di 10-12 punti di scarto rispetto a Cancelleri, e ricordiamo lì c'è candidato il figlio di Genovese, per cui bisognerà capire se questa gran parte di voti arriva proprio dalla presenza e quindi dalle preferenze date alla persona. Una candidatura molto chiacchierata, perché probabilmente essendo il padre assolutamente non presentabile, certo. In questo senso insomma hanno fatto candidare il figlio. Così come è da verificare la candidatura a Catania di Pellegrino, quindi staremo a vedere candidato che ha fatto sollevare le ire di tutti gli avversari politici della coalizione di Musumeci, perché appunto chiacchierati e additati come impresentabili. Ci sono notizie di Alfano? Noi continuiamo ad aspettare anche appunto
AP di Alfano, che poi lo ricordiamo, AP di Alfano a Catania significa AP di Castiglione, AP di Pino Firrarello, AP di Giovanni Lavia, cioè di un gruppo consolidato di vecchia politica, la politica che almeno fino a poco tempo fa non è mai tramontata a Catania e che quindi in questo momento prenderebbe una sonora sberla se fosse davvero confermato il dato che vorrebbe addirittura fuori dall'Assemblea regionale siciliana il partito di Alfano. Per cui... Tra l'altro pagherebbero loro questa alleanza con il PD, ma anche il PD l'ha pagata, ha pagato proprio questa alleanza. AP, che fondamentalmente nasce come un partito di movimento ideologico di centrodestra, è andato poi a sinistra a sostenere prima Renzi al governo nazionale e poi fare anche la stampella al governo regionale di Crocetta. Quindi ovviamente molti degli elettori, degli affezionati a quella ideologia non hanno gradito e hanno già abbandonato, chi palesemente passando direttamente a sostenere Nello Musumeci, chi comunque è rimasto fedele tra virgolette, ma non più con un seguito tale da poter effettuare quell'operazione di trascinamento che ogni candidato o ogni rappresentante di lista, ogni componente di movimento di segreteria può portare avanti. Certo, di queste dinamiche ce ne sono tante. Certo. Prima, qualche ora fa, accennavi ad Alessandro Porto, certo, che tra l'altro continua ad essere con un piede in Consiglio Comunale sostenitore come di Bianco, capogruppo della lista Casini, no? Lista che sostiene Bianco e poi invece a queste elezioni regionali ha appoggiato dall'oggi al domani Nello Musumeci. Non abbiamo notizie neanche di Marco Forzese, che appunto è uno dei Marco Forzese capolista. Marco Forzese rientra nel problema della lista anche di Alfano. Di Alfano. Cosa succederà? Allora, noi aspettiamo, ripeto, da un momento all'altro di minuti l'arrivo dell'ingegnere Salvatore Cocina, il commissario ordinario della città metropolitana di Catania. Ricordiamo che tra l'altro quest'altra vicenda della città metropolitana di Catania è stata un altro fallimento del governo Crocetta che lo ricordiamo tutti nel salotto nell'arena di Giletti è andato tanto a enunciare che la Sicilia era la prima regione in Italia che aveva abolito le province, eccetera, eccetera. Poi sappiamo tutto il pasticciaccio che si è celato dietro la rimozione delle province, con gli impiegati che non hanno saputo se erano carne o erano pesce, come si suol dire, che tipo di ruolo e di mansioni dovevano continuare a ricoprire questi enti, questa provincia regionale che viene abolita e poi viene trasformata in città metropolitana. Tutto da rifare. Città metropolitana che poi ha avuto come diciamo guida i sindaci delle città metropolitane, quindi Palermo, Messina e Catania, quindi con Orlando, Accorinti e Bianco, e il tutto poi invece rimesso in discussione dallo stesso Crocetta, che ha nominato i commissari facendo decadere appunto i vertici, e quindi gli stessi Bianco, Crocetta, Bianco, Orlando e Accorinti. Quindi, quello è un atto dovuto dopo l'impugnazione di questa legge, appunto. Allora, io direi allora a questo punto, perché mi suggeriscono per un problema tecnico di fermarci qui, e nell'attesa aspettiamo che arrivi l'ingegnere Salvatore Cocina. Noi ci fermiamo qui, sono le 14:56. Abbiamo iniziato la nostra diretta elettorale alle 7:30 di stamattina, quindi insomma diciamo sono ben 7 ore e mezza quasi che si è interrottamente online per cercare di fornirvi nel miglior modo possibile una informazione riguardante l'esito delle elezioni regionali in Sicilia. Noi adesso ci fermiamo per una pausa, diciamo, di una ventina di minuti, intorno alle 15:15, e saremo nuovamente con voi. Speriamo che nel frattempo abbia raggiunto Esatto, speriamo nel frattempo che Cocina e che soprattutto che continuino ad affluire degli aggiornamenti di proiezioni. Noi contavamo, questo almeno si era detto negli ambienti politici che ne capiscono di sfoglio e di scrutinio,
che intorno a mezzogiorno l'una avremmo già avuto dei dati quasi certi sul Presidente, invece siamo ancora lontani anche addirittura alla metà dello spoglio di tutti i seggi, che ripetiamo sono 5.300 seggi, 5.300 sezioni. Siamo ancora ben lontani anche dalla metà, e quindi sicuramente non saremo nelle condizioni, quando riprenderemo, di dare ancora dati certi, alla luce anche del fatto che continua questa forbice a fare da altalena, ad allargarsi e stringersi, a fare sale cieli la preferenza verso Musumeci, verso Cancelleri, per cui ancora si continua a camminare a vista, si continua ad andare anche nei vari comitati elettorali con i piedi di piombo, e quindi cercheremo di essere quanto più pronti e istantanei possibili, appena si avranno dei dati più consoni, più immediati, e che possono far pendere la bilancia verso l'uno o l'altro candidato in maniera certamente più netta. Io ringrazio per adesso Flaminia, ringrazio Vittoria che è di là a recuperare altri dati, ringrazio tutta la redazione di New Sicilia, ringrazio i nostri sponsor Zappalà, Industria Lattiero Casearia, e il parco commerciale I Portali di San Giovanni da Ponte, che stanno rendendo possibile questa nostra diretta. Ringrazio anche il cameraman Danilo Castro, e ovviamente tutti coloro che ci stanno dando una mano assolutamente fondamentale e considerevole per la nostra diretta, che riprenderemo, come detto, fra 15 minuti circa, intorno alle 15:15. A tra poco, continuate a seguirci. Io non ce la faccio. Non ce la